Bene, possiamo finalmente iniziare. Sono felicissima di darvi il benvenuto per questa ennesima edizione dei seminari delle conversazioni lavoro e impiego pubblico. Quest'anno abbiamo ragionato di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni e oggi ragioniamo di uso e abuso di quel lavoro flessibile. Abbiamo un programma di lavoro molto ricco e impegnativo in questo pomeriggio e lo avviamo con i saluti istituzionali. Ad intervenire per prima la professoressa Paola Ziliotto, direttrice vicaria del nostro Dipartimento di Scienze Giuridiche, che ringrazio. Grazie Anna. Cari colleghi e colleghe, signore e signori, ho il graditissimo compito di portare a tutti un caloroso saluto del Dipartimento di Scienze Giuridiche e della sua direttrice Silvia Bolognini. L'appuntamento, come ricordava Anna un momento fa, con le conversazioni di lavoro e impiego pubblico è ormai giunto al suo quarto ciclo, a dimostrare il successo dell'iniziativa, un successo che il tema di quest'anno, uso e abuso del lavoro flessibile, non potrà che incrementare, tanto più per i contenuti delle relazioni previste e per la qualità dei relatori in programma. Non voglio quindi sottrarre tempo ai lavori molto densi del seminario, mi limito quindi a esprimere a tutti il sincero benvenuto virtuale del nostro Dipartimento, ad augurare ai partecipanti un buon lavoro, sicura come sono che produrrà ottimi frutti. Grazie e buon lavoro a tutti. Davvero grazie alla nostra direttrice vicaria e proseguiamo con i saluti. Abbiamo la nostra partner istituzionale preferita, devo dire la verità, la dottoressa Anna Maria Pecile, che rappresenta qui la Regione Friuli Venezia Giulia, interviene come vice direttrice centrale, autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione. Prego, grazie. Forse il microfono va acceso. Perfetto, grazie. L'amministrazione si rivela che è disimbolante. Quando la per accademica il consiglio concreto della gestione pubblica la fanno fare le idee è una maggiore apertura. Investire verso la formazione sul dialogo tra istituzioni significa anche rafforzare la pratica del settore pubblico, valorizzando le competenze e dimostrando il carattere formativo per il futuro delle amministrazioni fuori. Penso siamo particolarmente interessati alla seconda parte di oggi, che parlerà proprio di attrattività e anche di sicurezza, che saranno dei temi, uno dei temi che ci vede impegnati adesso come l'immigrazione sistematica e anche in vista del lavoro formale di sviluppo partecipo, dove si intende introdurre misure di welfare, insomma, sono argomenti per noi quali contributo. Non di meno, questa collaborazione rappresenta un investimento sulla qualità e sull'efficacia delle nostre istituzioni, sulla preparazione dei professionisti che operano in e soprattutto sulla costruzione di un'amministrazione sempre più moderna e vicina ai cittadini. Ringrazio l'Università per aver promosso questa iniziativa, i docenti per il loro impegno e i partecipanti per la decisione dimostrata. Sono certa che quanto appreso qui non resterà solo teoria, ma hai un contributo concreto al miglioramento dei servizi pubblici. Questo augurio vi rinnovo il sostegno della direzione centrale del Ministero e vi auguro il miglior successo per il futuro. Grazie. Grazie alla Regione, alla dottoressa Pecile, che tra l'altro grande corsista del percorso di formazione CLIP di cui parliamo dopo. Dovrei avere in sala l'avvocato Daniele Vidal, ma ancora non lo vedo. Passerei al presidente dell'Ordine Provinciale Consulenti del Lavoro di Udine, il dottor Roberto Re, che ringrazio molto per la partecipazione. Io voglio salutare da parte dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro Provinciale di Udine, che rappresento. Il trend che noi constatiamo, che riguarda
Si è replicato perché è quello che ci impiega nella stragrande maggioranza dei casi, è un trend che vede i segnali positivi per quanto riguarda i contratti a tempo indeterminato in crescita e una riduzione dei contratti a termine. Tutto questo chiaramente deve essere portato avanti, deve essere alimentato nel futuro. Il segnale preoccupante che noi troviamo invece è la carenza di in organico di personale nelle aziende. Questo è un fenomeno cui ci interroghiamo ed è una cosa nuova a cui non avevamo mai assistito prima. Mi rendo conto invece che per quanto riguarda il settore pubblico le dinamiche sono diverse, sono complesse, di più complesse e quindi meritano sicuramente di essere osservate con attenzione cercando di averne coscienza in maniera più completa. Detto questo, non rubo altro tempo, auguro buon lavoro a tutti quanti, grazie. Grazie Presidente e accogliamo la dottoressa Alice Formagnana, Vicepresidente dell'Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali, sezione Friuli Venezia Giulia, ANCREL. Prego dottoressa. Perché voi non sapeste anche che cos'è l'Associazione Nazionale di Certificazione e Revisione Enti Locali. Perché a noi interessa quello che voi fate qua? Perché tra le altre cose noi revisori enti locali che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare verifiche quando andiamo negli enti locali non solo sui fondi che sono costituiti a favore del personale, ma anche ad esempio su quello che è il PIAO, che penso che voi tutti sapete che cos'è, magari anche altri compiti di documentazione. Ed è per questo che insomma, anche si auspica di poter avere a breve, probabilmente già con il prossimo anno formativo, una collaborazione proficua con l'INPE, nonché con l'Università di Udine per poter fare questa informazione. Io vi auguro buon lavoro e ringrazio ancora per poter essere fatta. Grazie dottoressa e davvero saremo onorati anche noi di questa collaborazione che da qualche anno vogliamo mettere in piedi e finalmente ce la faremo. E ce la faremo perché ormai CLIP cammina abbastanza solidamente e permettetemi con un percorso che in questi 4 anni è stato un percorso mi permetto di dire, davvero a tratti esaltante e di grande condivisione e di grande apertura. Siamo partiti con il reclutamento, siamo andati alla professionalità, abbiamo affrontato il trattamento economico e quest'anno arriviamo al tema della flessibilità. Siamo arrivati al tema della flessibilità nelle pubbliche amministrazioni. Nel corso di questo percorso abbiamo incontrato oltre 80 docenti di oltre 40 atenei, fra questi 10 sono i partner del comitato scientifico di CLIP e abbiamo messo insieme atenei di tutte le componenti, di tutte le parti del nostro paese, di varie appartenenze scientifiche, in un percorso che, ripeto, ci ha dato sin qui grande soddisfazione. Nel corso di questa strada lo abbiamo arricchito con la Call for CLIP, grazie all'Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e Sicurezza Sociale, che accompagna i nostri giovani nel percorso che andiamo a presentare nella seconda parte di oggi. Quello che abbiamo fatto in questa annualità è trattare il lavoro flessibile nelle sue varie articolazioni che si sono snodate da Milano, le forme e i principi, Padova, il contratto a termine, Pisa, la somministrazione del lavoro, Palermo e Taranto insieme per i contratti a contenuto formativo, Macerata le collaborazioni occasionali e continuative, Parma gli appalti, Bologna la sanità,
Cassino la scuola, Catanzaro l'università e gli enti di ricerca, per arrivare qui all'uso e abuso del lavoro flessibile. Questo percorso non sarebbe un percorso possibile se non condiviso. Condiviso con il comitato scientifico di CLIP, condiviso con il professor Alessandro Boscati, al quale cedo fra un istante la parola, non prima di aver ringraziato il supporto udinese che c'è sempre nelle persone, le professoresse Filì e Brollo, che compongono insieme a me il comitato di direzione del corso di formazione CLIP. Questo percorso lo consegno volentieri in questo momento al professor Boscati per poi riprendercelo più tardi. Alessandro, prego. Grazie alla collega Zilli, che in realtà è il motore di queste iniziative insieme alle colleghe udinesi. E siamo arrivati alla quarta giornata di chiusura di questi clip, partito quasi come scommessa. In realtà è una scommessa che ha dato ottimi risultati, di cui siamo molto contenti. Una occasione di apertura al confronto, usare termini che piacciono molto alla Zilli, a molti, inclusiva, nel senso che c'è stato un confronto serrato su posizioni diverse, anche significative diverse. Credo che epiche possano essere qualche motivo significativi delle mie contrapposizioni con il collega Bellavista, no? Grande stima, posizioni, come dire, un po' diverse su molti profili, per ricordare una delle ultime cose, una delle ricerche, insieme alle altre, e credo che possa essere veramente un profilo, un'iniziativa di grande utilità che il prossimo anno continueremo, la Zilli spiegherà meglio, sul tema della flessibilità, ma una flessibilità di carattere organizzativo. Il mio compito di oggi è semplicemente dire due parole introduttive, per poi passare la parola in un ordine diverso, in locandina, al professore Talamo, al professore Alessi, al professore Borzaga, per poi, con le conclusioni del professore Garofalo, presidente della nostra associazione, che come ha ricordato anche la Zilli, ringraziamo lui e l'associazione per il contributo e il supporto che ha dato a questa iniziativa. Che cosa voglio dirvi in questa apertura? Sicuramente non posso fare un riassunto nelle 9 puntate precedenti. Certamente un elemento è emerso, l'elemento è quello della specialità delle tipologie contrattuali flessibili nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato. Questo è l'elemento forte che è rimasto, un elemento forte sul piano delle fonti, un elemento forte sul piano dell'applicazione concreta. Perché, lo ricordo a me stesso, con l'articolo 2,2 del 165 rinvia al privato ma fa salve le diverse disposizioni del 185, tra questi sicuramente due tra le altre hanno un rilievo centrale. L'articolo 7, come 5 visti seguenti, lavoro autonomo, e il 36, tipologie contrattuali flessibili. Ed in questa prospettiva sicuramente diciamo così, l'attenzione, l'interesse per tanti motivi e anche il profilo su cui insomma, credo che sia opportuno riflettere un secondo in apertura è sul ruolo del contratto di lavoro a tempo determinato. Perché i dati numerici ci dicono che è la tecnologia flessibile più utilizzata tra le altre. Ed in questo, diciamo così, profilo, qual è l'aspetto interessante, sono delle fonti, la prima complicazione, che noi abbiamo una specialità di disciplina nel 36, che però è una sorta di rinvio di ritorno demanda all'ambito del privato, per quanto applicabile al settore pubblico. E questo crea già un primo profilo, un primo aspetto di difficoltà interpretativa che è emerso durante i 9 incontri, che credo che anche il consigliere Talamo approfondirà nei suoi non voglio spoilerare, nei suoi aspetti fondamentali. E con un ruolo del contratto collettivo che è un ruolo in larga parte di libertà vigilata perché lo deve essere, ma probabilmente perché lo vuole essere. In un sistema non entriamo perché altrimenti andiamo troppo lontano, di relazioni sindacali del pubblico, che per usare l'eufemismo è in un periodo di discreta sofferenza. Ed in questa, diciamo così, prospettiva 36 cosa ci dice? Ci dice che la regola è quella dell'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. E già qua, secondo me, c'è un elemento importante, che spiega anche perché noi non abbiamo parlato part-time quest'anno. Perché il part-time, voi sapete, può essere anche a tempo indeterminato. Quindi il tema è indeterminato versus non contratto subordinato a tempo indeterminato.
E in questa prospettiva, sempre dal punto di vista dei presupposti causali, si parla di comprovate ragioni prevalentemente temporanee o eccezionali. Ora, sotto questo profilo, sul comprovate, voglio dire, si è molto discusso anche in questa occasione, credo che non vada enfatizzato, cioè comprovato vuol dire esistente, cioè non credo voglia dire altro o di più di diverso. È un tema di prevalenza, in questo profilo, un tema di prevalenza che sicuramente presuppone che cosa? Presuppone e si lega, credo, a un tema di programmazione, a un tema di organizzazione. E credo che questo sia un aspetto importante. Cioè, noi abbiamo analizzato il tema delle tipologie flessibili, in particolare sul piano giuridico, ma è un tema anche fondamentalmente organizzativo. È anche organizzativo ed è un tema che presuppone il fatto che ci dovrebbe essere, cosa che non c'è, una preventiva adeguata programmazione in relazione alle assunzioni. E che forse, se ci fosse, torno su questo punto, è importante, potrebbe in qualche misura risolvere o comunque attenuare quelli che sono alcuni problemi del cosiddetto precariato, termine ovviamente tecnico, soprattutto per quanto riguarda l'accesso dei giovani, anche di L25 a cercare di fare qualche cosa. Diciamo che il problema di fondo, secondo me, rimane in tutta la pubblica amministrazione un problema che manca una programmazione. E manca una programmazione nascondendosi dietro una foglia di fico che è la mancanza di soldi, di spesa. Sì, c'è questo tema che su queste due cose, ma insomma credo che il problema sia soprattutto un problema di capacità di cultura manageriale. Ed in questa, diciamo così, prospettiva, un assetto di tipologie contabili flessibili che nel pubblico, voglio giocare il privato, ma nel pubblico e nel privato rispondono a due logiche diverse. Perché nel privato, per un certo periodo, lasciamo stare quello che è successo 2 giorni fa, insomma, diciamo, è stato visto il contratto a termine, le tipologie flessibili, come una forma di flessibilizzazione in entrata, quasi come contrappeso a una rigidità in uscita. Altro tema molto interessante, ovviamente non possiamo entrare. Nel pubblico invece c'è sempre stato, quantomeno all'inizio, c'è stato uno ostracismo forte ai contratti flessibili, al contratto a termine. La prima formulazione del 29 si diceva contratti a termine no, tranne per 3 mesi, soltanto per ragioni eccezionali. E dopodiché abbiamo avuto con Massimo D'Antona un'apertura, abbiamo avuto la fase del blocco dell'assunzione del pubblico impiego e lì sono esplosi i contratti flessibili con incoerenze del sistema, credo una delle più grandi incoerenze del sistema che abbiamo conosciuto. Cioè nel settore privato cerchiamo di ridurre le tipologie flessibili utilizzando istituti particolari come il lavoro a progetto, nel pubblico diciamo proprio contrattuale, quindi cosa puoi fare? Contratti a termine, lo ricordo a me prima che a voi, contratti di collaborazione tra attività ordinarie. Dal punto di vista sistematico, come dire, un'aberrazione che poi ha portato a che cosa? Ha portato a tanti problemi e il problema primo degli altri è quello delle stabilizzazioni. Stabilizzazioni secondo quelle che sono norme transitorie e stabilizzazioni a regime. Cioè, è sufficiente prendere e analizzare l'articolo 35, vediamo, con la riserva di posti o la possibilità di valutare come modello aggiuntivo l'aver svolto attività durante il periodo a termine. Quindi diciamo così, una stabilizzazione, potremmo dire, transitoria ed una revisione. Poi c'è l'ultima fase, la fase più recente, dove ci si è accorti, secondo me ci si è accorti, il giudizio positivo, in ritardo, dell'importanza che può avere una tipologia che ha un termine, ma tecnicamente non è a termine, che sono i contratti formativi, apprendistato e formazione lavoro. Apprendistato e formazione lavoro come strumento per far entrare i giovani nelle pubbliche amministrazioni. Decreto 44 del 23 e come modificato, integrato dal decreto 25 di quest'anno, con il riconoscimento di un diritto soggettivo dei giovani a venire assunti con un contratto subordinato a tempo indeterminato, purché ci sia la disponibilità assunzionale. E qua il problema c'è. Possiamo girarci attorno finché vogliamo. Allora, sicuramente l'apprendimento del CFL non si possono legare a esigenze temporanee eccezionali. Devono avere una visione strutturale.
E bisogna fare che cosa? Quando si fa la programmazione di personale, la programmazione di personale la devi fare in modo tale che tu sai che dopo 36 mesi, o il periodo inferiore, questi giovani verranno assunti presso la pubblica amministrazione. Questo è il tema di fondo, perché la formula in ragione delle capacità assunzionali è una roba che a me, come dire, non piace. Sembra quasi, la dico brutto, sembra anche un po', è come avere una macchina a noleggio, no? La tieni 3 mesi, poi dipende cosa fai dopo 30, di 3 anni, cosa fai dopo 3 anni, no? Cioè, è qualcosa che francamente, cioè, sicuramente un elemento di avanzamento sul passato, ma diciamo così, è migliorabile. Dopodiché l'altro tema, l'altra questione è quella, una volta che abbiamo anche convertito questi contratti in contratti su periodo tempo determinato, questi giovani li teniamo o non li teniamo in amministrazione? Perché dicono, ma li assumiamo subito come funzionari, già quasi una forzatura, perché ha bisogno di funzionari? Perché non ha bisogno di un'elevata professionalità se magari è molto qualificato, o magari non ha bisogno di un assistente? Funzionare è una soluzione, come dire, mediana. Ma poi c'è un problema di trattenere quelli che sono i giovani. Questo è il problema. Ed è un problema economico, ma non soltanto economico. È un problema non soltanto economico, perché è un problema di prospettive. E quindi l'investimento da fare è sulle prospettive. E qua dico un'altra cosa sconveniente, se chi mi conosce sa che sono sconveniente. Cioè anche tutta questa accentuazione, enfatizzazione sul tema della valutazione, legata alle progressioni di carriere economiche e legata agli incentivi, non dovremmo forse ripensarla un attimo? Perché o viviamo fuori con l'amministrazione, o viviamo dentro questa amministrazione. E se viviamo dentro questa amministrazione, che non è il settore privato grande che si problema con l'amministrazione, ci rendiamo conto che in realtà noi costruiamo dei bellissimi percorsi, formalmente ineccepibili, per poi fare le cose sostanzialmente disdicevoli, illudendo, diciamo così, su un qualche cosa che non c'è. Quindi, in questa prospettiva, che cosa non è stato superato quando parlava del posto fisso? Ma è stato superato in questo modo. Cioè, prima c'era Fantozzi, ricordate, di quel valore, non so che sarà il prossimo, ma perché il passaggio è dal posto fisso al contratto a tempo indeterminato. E questo lo slot il passaggio. E sotto questo profilo, l'altro aspetto che non riguarda il lavoro, è quello di garantire comunque ai giovani quelle che sono altre garanzie sul piano esistenziale, a prescindere da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Perché se noi non facciamo questo, voglio dire, rischiamo di rimanere in un vicolo cieco. Quindi c'è un tema di, come dire, di attrattività. Quindi ben vengano queste novità. Ecco, quello che io confido che possa essere una programmazione che già all'inizio sappia quale sarà la fine. Dopodiché, insomma, siccome siamo un po' laici, alla fine nessuno rimane per strada. Però una cosa è non rimanere per strada, una cosa è essere inserito in un progetto, che sono due cose belle diverse, anche in un sistema diciamo, di prospettiva di trattenimento sull'italiano, io già lo so poco italiano, ma anche altre lingue, di trattenere nell'ambito della pubblica amministrazione, in un contesto in cui ci sono tantissime specificità, perché un accenno lo devo fare. Un accenno lo devo fare, che ci sono tanti giovani, sul tema del DL 45 e della riforma sui contratti post-doc. La possiamo pensare come vogliamo, ragazzi, e tutti. Possiamo pensare bene mai quando vi ricerca, ma pensare che uno entri nel mondo universitario e per forza di cose abbia come, diciamo, elemento quasi certo quello di arrivare in prima fascia, lo auguriamo a tutti.
ma è come dire, io inizio a lavorare presso un'azienda privata e divento sicuramente il dirigente. Ce n'è uno. Quindi questo non vuol dire no, questo non vuol dire essere realisti, vuol dire non creare delle false aspettative, vuol dire costruire il sistema e vuol dire, per esempio, che quando il contratto di ricerca fu introdotto nel 2022 col 36, fu introdotta una prospettiva di valorizzazione nel reclutamento delle pubbliche amministrazioni per ruoli dirigenziali. Un ruolo fondamentale, abbiamo un grande dirigente qua, consigliere Talano, grande perché pesa molto, ma scherzo, certo, cioè, perché è un bellissimo mestiere, molto sottovalutato, e quindi c'è un tema di utilizziamo questo aspetto, un aspetto di carattere formativo, cioè non creiamo dei percorsi chiusi, perché altrimenti noi creiamo degli imbuti, e gli imbuti non portano da nessuna parte. Questo è un dato, secondo me, puoi dire, fondamentale, che non vuol dire precarietà, flessibilizzazione, vuol dire avere il senso di realtà, ok? Parla un padre che ha 2 figli di 26-24 anni, quindi credo di sapere un po' come cuba il mondo, ok? Quindi come girano e le difficoltà che ci sono a livello di sistema. E quindi cosa credo? Credo un tema della flessibilità legata a prospettiva organizzativa, e poi questa tematica anche dei vincoli di spesa, anche no, come dite sempre voi giovani, anche no perché i vincoli di spesa nei della sanità non ci sono per il personale, ma per gli appalti ci sono, o per altre cose ci sono. Non assumiamo, ma, come dire, esternalizziamo, con un tema anche di servizio che va caduta libera. Adesso non voglio, in questo caso, spoilerare niente al professore Borzaga, però questo è un altro elemento, un altro tema. Che non è per gettonisti, non gettonisti, forse può essere anche questo il tema, ma è un tema che i soldi ci sono o non ci sono. Se ci sono, pensiamo come spenderli, ok? E questo è un altro elemento che secondo me andrebbe, come dire, visto e ripensato. Dato organizzativo che, dal mio punto di vista, rimane la ragione giuridica, tecnica, per la quale non ci può essere conversione di un contratto flessibile e legittimo in un contratto subordinato a tempo indeterminato. Adesso quando spoileriamo la collega Alessi, tutto quanto riguarda il contratto a termine, perché il contratto a termine si deve assumere dai idonei a tempo indeterminato, vuol dire il concorso che si doveva superare, quindi vuol dire non è questo il tema. E qua il tema teorico è se io svolgo contratti a termine, in programmazione c'è quel posto a tempo determinato, non sono sicuro che un giudice in prospettiva non possa dire che ci sia un diritto soggettivo a diventare dipendente. Cioè è un percorso un po', come dire, in salita, ma astrattamente non è come dire, escluso. Chiudo col tema di oggi, facendo alcuni flash. Il tema degli abusi. Il tema degli abusi e il tema di tipologie contrattuali flessibili, sottoscritti contratti non rispettando le norme di sistema. Abbiamo detto non c'è la conversione, sappiamo che il decreto salvo infrazioni del settembre scorso ha previsto, più che incrementato, soltanto nel caso di abuso di contratti a termine, diciamo così, una sanzione risarcitoria da 4 a 24, più possibilità di anno ulteriore, sono certi criteri, vuol dire, di definizione. Quindi no conversione, sì risarcimento del danno, sì anagrafe dei contratti. Questa è una degli spettacoli italiani, no? Anagrafe come delle prestazioni, cioè, tu scrivi, no? Perché se scrivi, cioè in questo modo, sicuramente non ci sono nefandezze. Sappiamo tutti che questo non può essere il profilo. Poi c'è il tema delle responsabilità. Allora, anche su tutto questo profilo, dopo il salvo infrazione si è scritto di tutto di più, ma in realtà c'è il problema che prima si scriveva troppo. Perché in realtà cosa ci dice? Ci dice che rimane quella reale, rimane quella dirigenziale, e poi colpo di teatro, se c'è la violazione direttamente diviene depurtata al dirigente l'attributo del risultato. Anche questo spiegarmi perché, voglio dire, perché magari io in qualche misura non ne posso fare a meno, e comunque non c'è tecnicamente un automatismo. Secondo me, se io di necessità ricorro a tipologie flessibili, non c'è neppure un comportamento che rileva sul piano contabile e sul piano dirigenziale. Ma questo vuol dire, adesso la legge dice di no, ma se io non ho la possibilità di assumere a tempo indeterminato, ho bisogno di coprire un servizio, che cosa faccio?
ok? Dopodiché l'altro tema, l'altro problema, ma qua andiamo, come dire, torniamo, come dire, a Romolo e Remo, è che probabilmente prima di assumere a termine o assumere con contratti flessibili dovrei programmare per esempio l'orario su un plurisettimanale, cosa che presuppone il contratto collettivo, ok? Cosa che voglio dire, quando io nel pubblico non lo posso fare, perché tu sei parte pubblica, sono stato io, parte pubblica ai suoi tempi, quando lo poi sul tavolo, la prima cosa che dice il sindacato è sì, ma attenzione, però quando noi lavoriamo anziché 36 ore, 40 ore è più gravoso, dacci un euro in più, e l'euro in più non te lo posso dare, non te lo posso dare perché c'è un tema di lana reale, perché questo è il problema che si crea, e allora, come dire, parliamo di niente, ammesso e non concesso che a monte io sia in grado di capire quando ci sia o meno bisogno di lavorare di più in certi periodi. Quindi voglio dire, è un pelino più, come dire, più ampio e più complesso. Dopodiché, e veramente con questo chiudo e sentiamo cosa ci dà. Diciamo che il salvo infrazione ha lasciato qualche problemino di diritto intertemporale, per esempio, perché per il contenzioso in essere che cosa succede? Applichi da 4 a 24 oppure applichi, cioè non lo applichi? Allora qua, come dire, è un tema anche processuale, perché sicuramente è vero, prima non c'era, a parte che riguarda soltanto l'abuso e non riguarda la semplice violazione, a parte questo. E si dice, ma il giudice può sicuramente applicare, interpretando l'italiano in conformità al diritto non Italia, eccetera, eccetera, da 4 a 24, perfetto. Ma se una sentenza di primo grado che mi dice 12, sentenza di secondo grado mi dice 12, in Cassazione che limiti ho io per smontare questo? Cioè, sul piano del diritto intertemporale, voglio dire, c'è secondo me un profilo, come dire, che deve essere in qualche misura valutato e risolto. Comunque, io ho cercato così di dirvi, di esprimere sempre con il solito garbo, cioè prendola sempre dritta, quella che è la mia, come dire, io la prendo dritta, cioè, voglio dire, sono fatto così, voglio dire, o uno mi accetta così o non mi accetta, cioè non credo sia difficile fare diversamente. Sappiamo. Sappiamo. Mi accettano perché Siamo qui. essendo inclusivi mi accettano, no? Anche perché, come dire, vabbè, a parte non faccio battute perché siamo anche registrati, cara collega, e quindi non potrei mai permettermi battute che siano, come dire... Vabbè, detto questo, quindi io ho cercato di indicare quello che in qualche misura è così, l'ambito e lo scenario di riferimento. Credo che ancora una volta le norme non abbiano tante colpe, la colpa magari l'applicazione delle norme e forse ancora una volta i contratti collettivi potrebbero fare di più rispetto a quelle che sono, diciamo così, certe opportunità, perché se è vero, per esempio, che il contratto di funzioni centrali arriva a scrivere, per esempio, che possono esserci 4 giornate lavorative, cosa che già poteva essere sulla base dei principi, e magari spingiamoci un pelo anche per quanto riguarda i contratti flessibili. E però ci sono dei temi che sono dei tabù. Se tu tocchi il tema flessibile, precariato, chissà cosa viene fuori. E no, attenzione, iniziano a mettere sul tappeto quelle che sono queste questioni. E quindi, sulla base di, diciamo, su queste brevissime, come dire, riflessioni, prima delle conclusioni del Presidente Garofalo, che sicuramente saranno molto più autorevoli, serie e condivisibili di quello che ho detto io, nell'ordine inizierà il consigliere Talamo parlando sul piano sistematico della questione, anche a luce della sua settantennale, no, un po' meno, esperienza come dirigente della funzione pubblica, attualmente dirigente generale, ufficio relazioni sindacali, poi spieghi meglio. Poi la collega Alessi che si addentrerà sul tema dei contratti a termine, smontando quello che ho detto fino adesso, perché i suoi no, voglio dire, e poi chiudiamo col professore Borzaga, il quale parlerà di un aspetto interessante, vuol dire, di nicchia, specialità da specialità, cioè l'Alto Adige, no? Quindi vediamo cosa in Germania, in Alto Adige, succede in relazione come dire, alla disciplina di questi profili. Ho parlato un botto, mi taccio e passo la parola al consigliere Talamo. Ovviamente ringrazio fin d'ora tutti. Quando ci sono stati quegli stimoli del discorso, non è
ma risponderò solo a alcuni di questi, anche perché altrimenti sarebbe una specie di controrelazione. Intanto un ringraziamento agli organizzatori di questo dibattito, che non è semplicemente un modo di riflettere sul lavoro pubblico, ma alla fine, come al solito, diventa un modo di riflettere, come ogni volta si parla del lavoro pubblico, del rapporto tra cittadini e istituzioni. Spiego innanzitutto quello che farò e quello che non farò in questo mio intervento. Non farò il direttore generale del Dipartimento della Funzione Pubblica, Relazioni Sindacali. Quindi, come si dice in gergo, le mie opinioni non impegnano minimamente l'istituzione di appartenenza. Porterò però un'esperienza e una lettura di questa esperienza in senso sistematico, una lettura giuridica della permanente specialità del lavoro pubblico sotto lo specifico versante dei rapporti di lavoro flessibile, specialità che secondo me non è mutata rispetto al passato se non nella forma del linguaggio, si è trasformata. L'incipit della mia riflessione quindi non può che partire che alla privatizzazione degli anni 90, quando un convegno della CGIL, a cui parteciparono uno dei maestri della nostra disciplina, Massimo D'Antona, Umberto Romagnoli, confluì in un libello dal titolo emblematico, Non più diversi si chiama. È un titolo che era molto più di una formula editoriale, era un manifesto politico e programmatico che manifestava l'adesione della cultura giusavolistica e sindacale alla stagione riformatrice che iniziò con i decreti Amato e poi quelli Ciampi e poi è confluita nel decreto 165. Quel non più diversi significava la fine della specialità dei rapporti di lavoro pubblico, un programma di normalizzazione giuridica che rappresenta un po' anche l'incipit, anche un po' polemica di questo mio intervento del titolo, con un pizzico di Milan Kundera, se ne dire insostenibile leggerezza della privatizzazione. Ecco, mi chiedo, il superamento della diversità si è verificato oppure siamo in una terra di mezzo dove il diritto è sospeso ciò che proclama e ciò che realizza? Bene, io quello che sosterrò è che la specialità non è scomparsa, ha cambiato forma, si è mimetizzata, si è trasformata, perché ogni qualvolta il diritto comune incontra il pubblico impiego viene adattato su misura di quelle esigenze che continuano a presentarsi come pubbliche, particolari, diverse, eccezionali. Potremmo definirla quindi con Franco Cannucci, con quella di una formula paradossale che utilizza una privatizzazione speciale, ma forse più ipocrita rispetto al vecchio diritto speciale, quello che esisteva prima della privatizzazione, perché enuncia una volontà, quella dell'intervenzione normativa, tale poi contraddirla nei fatti. Siamo di fronte nei fatti a un diritto ibridato, a un diritto modificato, che vede in una continua guerra fra specialità e diritto comune vincere sempre la specialità, per cui quella che dovrebbe essere l'eccezione diventa la regola e la regola diventa l'eccezione. Qui si apre il nodo teorico fondamentale, cui ha fra l'altro fatto riferimento anche Alessandro, cioè il rapporto tra la regola generale, che dovrebbe essere il diritto comune, e quello speciale, il 165. Il progetto dell'articolo 2,2 del 165 è chiarissimo. Si applica il diritto civile salvo che non ci sia una deroga esplicita e tassativa contenuta nello stesso 165 per salvaguardare le specificità funzionali e costituzionali del lavoro pubblico. Nel tempo però questo assetto si è capovolto perché le eccezioni sono diventate talmente importanti fino a soffocare la deroga. Si sono quasi incistate nel sistema, si sono mortificate, sono stratificate. E adesso la regola di diritto comune si applica solo negli interstizi lasciati liberi dal sistema che corrispondono alla scelta del legislatore di non regolare per il pubblico impiego quella determinata. Quindi quella che un tempo era stata salutata come una rivoluzione copernicana,
addirittura la più importante rivoluzione del diritto amministrativo del XX secolo, ha definito Sabino Cassese, è diventata una grande illusione, perché la convergenza auspicata ha generato un doppio sistema normativo, due diritti che corrono in pari. E questo tipo di dinamica è espressamente riconoscibile proprio per quello che riguarda i rapporti di lavoro flessibile. È qui che la proliferazione di idee, di eccezioni, rende del tutto inapplicabile la disciplina somma generale e, guardate bene, in modo spesso molto ipocrita. A questo riguardo, la privatizzazione del 1993 era stata più sincera nel mantenere la specialità per questo versante, perché indicava non applicare le flessibilità dell'impiego, salvo l'ipotesi residuale dei contratti trimestrali e neanche per tutte le pubbliche amministrazioni. La seconda privatizzazione, Massimo D'Antona, quella del 1998, si presentò con i toni più ottimistici, no? Celebrando le magnifiche e progressive sorti della privatizzazione, eliminò i diritti e aprì alla flessibilità. Cioè il lavoro pubblico non doveva essere diverso, ma l'urto della realtà poi ha smentito l'ottimismo della volontà. E già a partire dalla legge Biagi, guardate, 2 anni dopo il 165, che si compie il primo rovesciamento del sistema, perché inizia la costruzione di quella che ha chiamato, anzi che ha chiamato Franco Carinci la privatizzazione speciale, perché sia la legge 30 e il decreto legislativo 276 del 2003 escludono espressamente la propria applicazione al lavoro pubblico, tranne alcune residuali eccezioni, la somministrazione, i lavoratori. Inoltre, solo per il lavoro pubblico, ecco, i diritti paralleli, si conferma l'applicabilità dei contratti di formazione del lavoro che invece contemporaneamente vengono evacuati dal settore privato. Tuttavia il legislatore cosa fa? Prevede anche un'apertura programmatica e potenziale per il raggiungimento dei due modelli, vagheggiando un'ipotetica armonizzazione da attuare tramite contratti collettivi oppure tramite atti unilaterali del ministro della funzione pubblica, previo confronto sindacale. All'epoca il Dipartimento della funzione pubblica scelse la prima strada, fu varata una direttiva di Spissilio per la che rimase assolutamente senza seguito. Forse perché non c'erano le condizioni, non si volevano accettare le condizioni per una unificazione normativa. Su questo tema ritorno. Ed è lì, da questa legge, ripeto, siamo nel 2003, tutti gli interventi normativi successivi in materia di flessibilità contrattuale hanno aggredito il diritto comune del lavoro applicato anche al pubblico impiego con una serie di esclusioni totali o parziali, implicito o esplicite, che alla fine non fanno altro che confermare la specialità del lavoro pubblico. Un esempio emblematico di questa privatizzazione speciale è appunto la legge Fornero, che anche dopo, siamo nel 2012, la legge 92, una legge che sembra costruita esclusivamente per il lavoro privato. Anche qui però non troviamo una scelta univoca, perché non si parla di un'esplicita esclusione, ma ancora una volta si rinvia ad un'armonizzazione futura con un rinvio vago di interlocutore, quasi sotto programmatico, un'armonizzazione tanto generica quanto incerta che infatti non ha nuovamente avuto seguiti. Secondo alcuni si è trattato semplicemente del tentativo di ovviare una legge scritta solo per l'impiego privato con una sorta di rinvio a posteriori, ma con delle norme mal scritte, quasi posticce. Ma questo può essere utile per, diciamo, capire la mentalità del legislatore quando interviene in queste regole. C'è nella legge un paradosso quasi freudiano, perché la legge stabilisce anche che le disposizioni in essa contenute si applicano al lavoro pubblico nei limiti dell'articolo 2,2 del 165.
Ora, l'articolo 2,265 è quella che stabilisce la prevalenza della legislazione speciale su quella fondamentale, su quella generale. Quindi, in sostanza, la disciplina, disciplina speciale prevale su quella che dovrebbe recepire. È una sorta di formulazione che si morde la coda, che rivela proprio la contraddittorietà di un legislatore che continua ad agire secondo il paradigma della unificazione normativa per poi smentirla nei fatti. E veniamo al Job Act, che è chiaramente non applicabile con riferimento al contratto a tutele crescenti, decreto 23 del 2015, ma nel caso del decreto 81 del 2015 rovescia la prospettiva. Qui la regola è quella dell'applicabilità salvo esclusioni. Quindi è il caso delle collaborazioni etero-organizzate, del lavoro in tempo intermittente, della somministrazione esterna. Ma anche qui l'estensione al lavoro pubblico richiede una lettura adattativa ai limiti della forzatura interpretativa, che conferma che ancora una volta la norma generale è stata scritta guardando solo al lavoro privato e non al lavoro pubblico. Un'esclusione esplicita l'abbiamo invece nel decreto di unità. Qui si dichiara espressamente che le norme non si applicano al pubblico impiego, al lavoro pubblico, per le quali rimangono in vita le disposizioni vigenti anteriormente. La deroga non è esplicita, ma non è esente da complicazioni sistematiche ed interpretative, perché noi qui abbiamo costruito, non solo abbiamo conformato i due regimi, ma abbiamo detto che per il lavoro pubblico si continua ad applicare un lavoro vecchio, quello che invece è stato sostituito per il lavoro privato, in modo non distinguibile con quello che è successo con il famoso articolo 18 che faceva riferimento Alessandro. Insomma, si sono costruiti e legittimati due sistemi paralleli che negano la prospettiva e il paradigma della unificazione. E a questo punto viene da porsi la domanda, ma questa idea della regolazione comune dei due settori salta per un'imperizia tecnica? È il frutto di una mera deformazione professionale del legislatore che costruisce sistemi a misura del lavoro privato, salvo poi rendersi conto dell'impossibilità di applicarli neanche nei principi generali al settore pubblico? E questo è un problema che ci interroga sulla ratio di come agisce la flessibilità nei due settori. Perché qui noi abbiamo non semplicemente un diverso humus costituzionale che nel pubblico impiego ruota intorno ai principi di concorso pubblico, garanzia dell'imparzialità, distinzione tra interesse generale e profitto, ma perché paiono diverse proprio le finalità e le logiche, diciamo, socio-economiche che presiedono a questi stessi istituti dei due settori. Ne faceva riferimento ancora una volta Alessandro, cito solo lui, ma il cui io ho venuto all'intervento. Nel privato il paradigma dominante è quella della flex security, cioè la flessibilità in entrata è considerata una leva di efficienza e di competitività. Questo programma è stato abbracciato dalla legge Tremonti della metà degli anni 90 in poi, sempre con maggiore entusiasmo. E si sono moltiplicati i contratti diversi da quelli a tempo pieno e a tempo indeterminato per ampliare l'occupazione ed adattarla alla domanda di mercato. Nel lavoro pubblico la flessibilità tradizionalmente è strumento di contenimento. L'obiettivo non è favorire l'accesso, ma arginare l'espansione dell'occupazione in relazione alla sua incidenza sulla spesa pubblica, che come sappiamo con il moltiplicarsi dei vincoli che derivano dalla governance europea e la sorveglianza speciale, il costo del lavoro. Quindi nel settore pubblico la finalità non è espansiva ma restrittiva. È una cartina tornasole di questo ragionamento. Noi lo vediamo proprio con i contratti a tempo determinato, i contratti precari per eccellenza. Adesso utilizzerò i due termini in modo atecnico, come diciamo sinonimi. Nel lavoro pubblico il ciclo della precarietà
ha un'evoluzione normativa del tutto autonoma e neanche lontanamente paragonabile a quella del settore privato. Si assume a tempo determinato per esigenze di carattere temporale, specialmente nel blocco dei periodi di blocco del turnover. Ma poi la massa critica dei precari spinge per la stabilizzazione e questa spinta, come sappiamo, aggira sistematicamente i principi del pubblico concorso. Anche se la Corte Costituzionale non se ne accorge perché ci sono pochi controinteressati, interviene solo quando questo tipo di operazioni vengono svolte dalle regioni perché c'è un potere di impugnativa, come sappiamo, del governo. Tutta la storia del pubblico impiego o del lavoro pubblico, secondo delle coordinate ideologiche d'approccio, è scandita da questo circolo vizioso in cui si alternano divieti di instaurare rapporti di lavoro alterni, deroghe a questi divieti, leggi di stabilizzazione dei precari che vengono assunti in deroga, a cui fanno a loro volta seguito nuovi divieti che ripropongono il ciclo con nuove assunzioni in deroga e quindi nuove spinte per la stabilizzazione. È un leitmotiv che si ripete in ogni stagione politica con minime variazioni sul tema. Nella narrazione tradizionale, fra l'altro, la flessibilità in entrata viene sempre presentata come eccezionale, come necessità contingente, ma nei fatti è un meccanismo per gestire l'ordinario. Le assunzioni a termine non rispondono a esigenze di carattere eccezionale, ma per coprire stabilmente i carichi di lavoro. Sono precariati istituzionali che non sono né temporanei perché precludono la stabilizzazione, né eccezionali perché sopperiscono a carenze di organico. Ecco il nuovo volto del principio di specialità. Nel settore privato la flessibilità è strumento normale di gestione aziendale, nel pubblico viene guardata con sospetto, limitata, vietata per motivi di finanza pubblica, ma poi diventa strumento necessario quasi per un'eterogenesi dei fini per gestire il blocco delle assunzioni e con diciamo, la scelta di non assumere tramite concorso per finalità di controllo della spesa pubblica. Per cui nei fatti diventa una delle vie ordinarie di accesso al pubblico impiego. Però ogni qualvolta la massa dei precari raggiunge un picco, e questo avviene periodicamente, arriva la pressione per la stabilizzazione, che sfiora, lambisce, nega i principi dell'articolo 97 della Costituzione, perché in questo caso l'assunzione non arriva tramite concorso, ma tramite sanatoria. E qui ci porterebbe un po' lontano riprendere il discorso che ha giustamente insomma, toccato Alessandro, cioè questo disinteresse per le politiche di reclutamento. Cioè, noi sappiamo che il reclutamento dovrebbe prevedere una programmazione strutturale dei fabbisogni, che è un po' la scommessa del piano, una programmazione basata sull'indicazione delle esigenze organizzative, su dati, su priorità. E mentre invece non si fa altro che procedere a delle stabilizzazioni cicliche che intervengono quando ormai le carenze di organico sono diventate crisi, senza nessuna razionale metodologia di carattere programmatorio. Ultimo tema, e vado a concludere. Negli ultimi anni questa logica restrittiva sembra fra l'altro inclinarsi a una narrazione istituzionale, anche qui ne parlava lo Stato. Il PNR ha introdotto una nuova retorica, quella dell'attrattività. Fa emergere le esigenze di reclutare nuove competenze, contendendole anche al settore privato per affrontare le sfide complesse e nuove della pubblica amministrazione, transizione ecologica, transizione digitale, capacità amministrativa. La flessibilità in questo contesto muta funzione perché non è più strumento di contenimento della spesa, ma è una leva per intercettare con professionalità rare da trattenere nelle pubbliche amministrazioni quantomeno per la durata dei progetti. Il ciclo della precarizzazione muta sequenza. L'ha descritto splendidamente Benedetto Cimino in un saggio importante, in cui ha individuato uno schema trifasico. In un primo tempo si procede all'assunzione a tempo determinato tramite selezioni automatiche, chiedo scusa, semplificate o abbreviate, che evitano le lungaggini anche con le ricadute giurisdizionali del concorso pubblico e si rivolgono a personale
che è già in possesso delle competenze certificate per le funzioni descritte. A questa prima fase segue un periodo di precariato più o meno lungo, comunque più lungo del tempo richiesto per il settore privato per maturare il diritto a conversione. Infine la stabilizzazione, che avviene tramite quote riservate nei concorsi pubblici, tramite procedure idoneative, se non alcune volte via del tutto automatica. E questo modello, guardate, è a suo modo razionale, perché punta ad avere personale già formato per le esigenze richieste, già pronto all'uso per questa vita, che si aggrega in tempi rapidissimi e si attrae non solo con retribuzioni mediamente più alte rispetto a quelle che vengono di solito previste per le politiche di ingresso, faceva riferimento Alessandro a una norma del norma decreto 25, l'inquadramento già alla qualificazione, ma anche con la promessa neanche troppo velata dell'inquadramento a titolo stabile. Ne deriva, ed è questo il punto di caduta, che il periodo di precariato è diventato una fase necessaria, una tappa fisiologica e propedeutica alla stabilizzazione. Il concorso pubblico di converso si dequota, perché non è la via di accesso alle pubbliche amministrazioni, ma una delle vie di accesso alle pubbliche amministrazioni. E attenzione, questo modello non nasce oggi. Faceva riferimento Alessandro allo stabilizzatore permanente, comma 3 bis dell'articolo 35 del 165, fino al 40% del personale a tempo determinato può essere assunto con quote riservate nei concorsi. Ci sono delle categorie che nascono fisiologicamente precarie per essere fisiologicamente poi stabilizzate, penso alle graduatorie permanenti della scuola, al personale volontario militare, e tutto questo a tacere delle norme di sanatoria che abbiamo visto ciclicamente intervengono. Lo stesso articolo 20 del decreto 75 del 2017, che era nato come norma transitoria ed eccezionale per stabilizzare personale a tempo determinato a una determinata data, in seguito alle continue proroghe è diventato un altro meccanismo di stabilizzazione a regime. Tanto è vero che il conto annuale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Ragioneria Generale dello Stato, la individua come autonoma via di accesso alle pubbliche amministrazioni, assunzioni tramite articolo 20 del decreto 35 del 2017. Quindi cambia la narrazione, ma si replica con altri modi in altri modi il principio del diritto speciale che deroga al diritto comune, con una fondamentale differenza però. Ciò che prima era patologia, adesso è diventato fisiologia. Il precariato pubblico non è più una anomalia da correggere, ma è un modello organico, ha carattere sistemico, fonda un sistema parallelo di ingresso che ha le sue logiche di funzionalità. Non è più una misura straordinaria, non è più una sanatoria, è un modello accestato in qualche modo previsto. Non ho il tempo per svolgere alcune osservazioni che riguardano la giurisprudenza, che in alcuni punti sembra quasi contemplare, quasi come un diritto quesito, l'assunzione a titolo stabile, in deroga al divieto del principio di conversione. Si assume al termine sapendo che dopo una certa soglia temporale quantitativa scattano le condizioni per il pagamento a titolo stabile. Ma io mi chiedo, se il precariato è diventato una fase strutturata nel percorso di reclutamento, allora non esiste più una cesura netta tra il lavoro precario e il lavoro stabile, perché c'è un continuum regolato, ci sono soglie, regole, automatismi, con una progressiva erosione del principio contrattuale. Vado adesso a concludere con un'osservazione conclusiva. Credo che ormai sia evidente che la tensione tra l'universalismo formale della disciplina e la persistente specialità del lavoro pubblico sia in parte risolvibile, perché questo mi insegna la storia. E forse sarebbe il caso di riflettere su un cambio di prospettiva, non di paradigma, ma di prospettiva. L'unificazione normativa con il lavoro privato ha prodotto un'ibridazione in cui il diritto comune non è frutto di una mutuazione, ma di una trasfigurazione.
ma senza quel disegno complessivo di sistema che avrebbe richiesto. Nel senso che giacché a monte, l'abbiamo visto come opera il legislatore dalla legge Biagio in poi, giacché a monte c'è questo paradigma dell'unificazione normativa, non se ne assumono le necessarie conseguenze dall'atto pratico. Per cui si crea un sistema parallelo che non è neanche organico, è frammentato, è incoerente, entra in contraddizione con se stesso. Di fronte a questa realtà senza ipocrisie ed in modo organico bisogna prendere atto delle ineliminabili estendibilità delle funzioni svolte nel pubblico, la finalità dell'interesse pubblico, le esigenze di responsabilità e di trasparenza. Questo non significa tornare indietro, di negare le aperture riformatrici dell'ultimo trentennio. Non chiamiamola specialità, perché ci evoca il diritto separato, l'ordinamento separato, il principio di supremazia dell'arte al diritto pubblico. Però iniziamo a ripensare alla costruzione di un sistema organico che prenda atto delle specificità del pubblico. Okay. Come dire, vai, in realtà no, vale sempre il prezzo del biglietto. Io però sarei un po' più ottimista, non voglio fare il filo governativo, però voglio dire, allora, sicuramente Poi insomma, di fronte a me che mi fa. certo, no. Non vuoi superarti, scegli tu da che parte. No, allora, sicuramente si è ricostruito mirabilmente l'evoluzione e si è richiamata anche i commi 7 e 8 dell'articolo 1 della legge Fornero, bellissimi, come ha scritto il maestro Franco Caringi, a un certo punto, passando per caso, uno si è accorto che il lavoro pubblico era fuori, quindi si è fatta questa previsione per includerlo. Adesso lui l'ha scritto molto meglio di come l'ho raccontato io, però questo è il tema. Sicuramente è vero il fatto che noi ci troviamo di fronte a due regimi speciali, speciali, e qua la domanda da fare, piano sistematico, è tornare un po' indietro quando la Corte Costituzionale ante litteram legittimò la protocollizzazione e disse perché privati più efficienti, più bello, eccetera, eccetera, e adesso questo presupposto molto meno. Cioè, se i ministri, non verrà mai, non accadrà mai, no? Ma da un punto di vista puramente sistematico, se la questione la riproponi, vorrei vedere come ne esce la Corte. Questo è l'altra questione. Dopodiché, permettimi di vedere il bicchiere mezzo pieno. In questo modo. Allora, fermandoci al 25, non mi ricordo cos'è il 69, legge come se non mi ricordo. Chiamiamolo 25. Il 25 così, perché 25 è facile. Esatto, perché data anche l'età mi riesce più facile ricordarlo. Ma allora, però se noi guardiamo il 25 dice due cose. È vero che pone questo aspetto di precarizzazione, ma lo lega a contratti formativi. Cioè, lo lega ad apprendistato e lo lega a CFL. Quindi in questa prospettiva ritorna al tema organizzativo, cioè il tema di dire io ti assumo, ti inserisco e ti faccio conoscere. Questo è il secondo aspetto, e scusate non pedite cosa si manifesta, non lo so, credo sia l'articolo 4, 25, comunque dice attenzione, la regola centrale è quella del concorso. E quindi cerca di rimettere al centro questo profilo. Quindi sul piano normativo, un tentativo di riequilibrare c'è, dopodiché, devo dire, una norma di interpretazione autentica. Esatto, spetta poi concretamente attuare questa previsione. Quindi questo diciamo, apprezziamo quantomeno questo sforzo. Dopodiché, quale può essere il grande... Tu dicevi il PNR ci deve di attrattività, ma il tema serio, cioè il tema è anche questo, cioè a me è capitato statale, cioè non dall'altra parte, in tempi non sospetti, che tu assumevi, formavi, alla fine arrivava il privato e diceva quanto è la tua retribuzione, dicevi una certa cifra e il privato non il doppio, ma di più, anche perché ci guadagnava questo formativo e spese noi come università. Quindi c'è questo, diciamo così, questo tema, questo problema, questa questione, per esempio, poi si va oltre. A me non dispiacerebbero in certi casi, con garanzie, anche clausole di durata minima garantita. Cioè, una prospettiva contraria, tu stai qua, ti formati, e però stai qua, non è che vai. Dopodiché c'è tutto un problema su cui non entro perché lascio la parola alla professoressa Alessi che parlerà del contratto a tempo determinato e che ringrazio. Grazie. Anche io ringrazio
per avermi invitato a parlare, tra l'altro riprendendo un tema che mi è molto caro, cioè quello del contratto a tempo determinato, e anche per avermi coinvolto per una seconda volta in questo giro di clip che è molto, molto interessante. E devo dire che poi stupirò il professor Boscati, perché in verità io sono più d'accordo di quanto lui creda sulle cose che ha detto, quindi I bonifici bancari fanno miracoli. esattamente, sì, come si sa, sono abbastanza corruttibili. E, e sono molto grata anche alla Real Talamo di aver tracciato magistralmente appunto un quadro all'interno del quale mi colloco, e anche su questo sono molto d'accordo. Aggiungo un elemento di complicazione a questo quadro, che è l'elemento di complicazione dato dalla fonte europea, perché questo è da tenere sullo sfondo, perché alla fine, anche per ragioni che sono state dette in questa sede, è proprio il lavoro a termine alle dipendenze della pubblica amministrazione che più spesso si è presentato davanti alla Corte di Giustizia europea per ragioni intuibili, anche per il fatto che, come poi spiegava appunto Valerio Talamo, in realtà il contratto a termine fornisce garanzie di maggiore stabilità di quanto avviene nel settore privato, e quindi viene meno anche quel metodo, no, del ricorso al giudice, che in verità nel privato invece frena. Del resto, in questo senso, che ci sia come dire, una differenza di questo tipo lo dimostra anche la giurisprudenza, su cui non entrerò naturalmente, sulla prescrizione dei diritti derivati da una successione di contratti a termine, no? Anche qui la giurisprudenza che si è occupata ha fatto leva proprio su questo aspetto. Allora, parlando appunto del quadro europeo, faccio subito notare che la più recente modifica dell'articolo 36 del testo unico sul pubblico impiego fa seguito, a mio avviso, alle posizioni della giurisprudenza, in particolare europea, e i dubbi della dottrina sulla conformità del nostro assetto regolativo rispetto alla direttiva 99/70, che, come la Corte di Giustizia ha detto in ogni sentenza in cui si è occupata di lavoro pubblico a termine, si applica naturalmente anche al lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. E poi dirò qualcosa sulla somministrazione, in cui invece la cosa non è così chiara. E devo dire che questa giurisprudenza oramai come dire, una portata tale da influenzare in maniera netta la nostra giurisprudenza, ma anche il legislatore, come vedremo. Non solo, ma le previsioni che riguardano il contrasto agli abusi nell'interpretazione che ne è data la Corte di Giustizia sono tali poi da proiettare la loro ombra anche nel periodo successivo alla trasformazione del rapporto, no? Cioè la fase finale di quel processo trifasico di cui parlava Valerio Talamo, no? Attraverso l'applicazione del principio di parità di trattamento. In questo modo devo dire che io vedo proprio una combinazione tra le due principali tutele previste dalla direttiva 99/70, no? Che, come ha sempre detto la Corte di Giustizia, sono per l'appunto le misure di contratto agli abusi e il principio di parità di trattamento. Allora, come è stato detto, appunto, la questione della reiterazione dei contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione si presenta anzitutto in relazione alla durata dei contratti successivi, ma anche, e qui lo sottolineo per poi dire qualcosa sulla questione della possibilità di conversione in contratto a tempo indeterminato, sul loro possibile utilizzo per la copertura di posizioni di carattere permanente, no? Questa questione si pone anche per i settori esclusi dall'applicazione del decreto legislativo 81 del 2015,
ad esempio rispetto al personale ATA delle istituzioni scolastiche che oggi è al centro dell'attenzione perché la Commissione, come sapete, pochi mesi fa ha proposto ricorso presso la Corte di Giustizia europea per inadempimento, appunto, e quindi bisognerà vedere anche qui come va a finire. E la questione è rilevante anche per via del contenzioso che si proporrà, che si preannuncia in materia. Ho già visto dei siti che, come dire, propongono dei ricorsi massivi, diciamo, chiedono cioè ai precari, personale ATA, pagando una quota tutto sommato irrisoria, di iscriversi per proporre il ricorso. Allora, io vorrei ricordare appunto alcuni punti fermi della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di contratto a tempo determinato nel lavoro pubblico, in particolare nel settore della scuola, ma in realtà le affermazioni che la Corte ha fatto in quei casi sono affermazioni che vanno ben al di là appunto del settore. Si parte, come è un po' inevitabile, dalla famosa sentenza Mascolo, come sapete provocata, diciamo, dal rinvio pregiudiziale per la prima volta nella nostra storia, proposto dalla Corte Costituzionale, e questo rinvio ha consentito alla Corte di sottolineare che nell'ipotesi in cui uno Stato membro non abbia fissato un limite di durata ai contratti a termine successivi oppure un numero massimo di rinnovi, allora è necessario che questi contratti siano stipulati a fronte di ragioni obiettive. E su questo tornerò, che possono intravedersi nella sentenza Mascolo nelle esigenze di garantire il corretto svolgimento delle attività nel settore scolastico. Però la Corte dice anche, e questo viene ripetuto anche nelle sentenze successive, dice che il fatto che non sia previsto un termine preciso per lo svolgimento dei concorsi necessari all'immissione in ruolo, che poi ha provocato tutta una serie di conseguenze, non consente di garantire che l'applicazione concreta di tale ragione obiettiva, lo leggo, in considerazione della particolarità dell'attività e delle condizioni del suo esercizio, sia conforme ai requisiti dell'accordo quadro. Dal momento che si può pensare che detti contratti vengano stipulati, virgolette, al fine di soddisfare esigenze che di fatto hanno un carattere non già provvisorio, ma al contrario permanente e durevole, a causa della mancanza strutturale di posti di personale di ruolo nello Stato membro considerato. E qui riprendo quello che appunto hanno detto sia Valerio Talamo che Alessandro Boscati. Di recente la Corte è tornata sullo stesso punto nei confronti del Ministero della Giustizia. La sentenza Feini, che non è più ricorrente oramai, si mettono nomi di fantasia per via della privacy, però contro interessato il Ministro della Giustizia, che dice per l'appunto che la stipulazione di contratti a tempo determinato per soddisfare esigenze di carattere non provvisorio ma permanente e durevole non è giustificato ai sensi della clausola 5 della direttiva, dal momento appunto che i contratti a tempo determinato, questo è un mantra che ripetiamo spesso, costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro. Sebbene i contratti di lavoro, anche questo altro mantra, a tempo determinato, rappresentino una caratteristica dell'impiego in alcuni settori o per determinate occupazioni e attività. Ecco, io credo che in queste affermazioni della Corte si trovi proprio la sua concezione del principio di effettività, dal momento che secondo la Corte appunto occorre valutare non solo che sussistono ragioni obiettive, no? Ma anche che la loro applicazione non conduca comunque al verificarsi di abusi, no? Che la Corte appunto intravede per l'appunto nella possibilità di ricorrere al contratto a termine in sostituzione di quello a tempo indeterminato. Ora,
ho fatto tutta questa premessa perché mi sembra che nella pubblica amministrazione il ricorso al contratto a termine, qui l'hanno detto entrambi, ma anche la somministrazione di lavoro, e poi ci tornerò, se non, come è noto, le collaborazioni coordinate continuative, sia frutto di una scarsa programmazione, vedi che ti leggo, accompagnata spesso da stringenti Devo aumentare. o meno, esatto, vincoli di bilancio, che porta al ricorso a queste tipologie contrattuali anche in presenza di esigenze di carattere strutturale. Questo oramai è una cosa nota. E dico, noi dovremmo valutare proprio questa posizione della Corte che viene ripetuta in tutte le sentenze sul contratto a termine, anche alla luce del ricorso per inadempimento. Cioè, può anche essere che la Corte ad un certo punto dica, beh, ma proviamo a pensare anche a sanzioni effettive che vadano al di là del semplice del risarcimento del danno, anche perché qualche barlume si è intravisto in alcune sentenze della Corte. Allora, qui la Corte di Giustizia sostanzialmente afferma in realtà appunto il carattere strutturalmente temporaneo del rapporto di lavoro a tempo determinato, che era cosa che in realtà appunto la dottrina prevalente aveva affermato già, no, nel recepimento della direttiva da parte del decreto legislativo 368 in relazione alla famosa clausola generale o causalone, che era un termine orribile, ma che è entrato poi come dire, nella definizione comune. E io qui mi chiedo che se non si possa arrivare a dire che alla fine la Corte richiede per il tramite del carattere della temporaneità che gli Stati membri alla fine prevedano ragioni obiettive per il rinnovo, non per il primo contratto sappiamo che è esente, prevedano ragioni obiettive per i rinnovi successivi del contratto a termine. Cioè, ciò significherebbe in qualche misura, questo un pochino nelle sentenze sul lavoro pubblico si vede, che le misure di contratto agli abusi di cui all'articolo 5 in realtà non sono totalmente alternative tra di loro, nonostante per l'appunto le ripetute affermazioni contenute nelle sentenze, in numerosissime sentenze della Corte. Vengo ora, dimmi se sto esagerando, al regime sanzionatorio. Esagerando in che senso? I contenuti sul tempo? Sui contenuti ho già esagerato, immagino. Sto scherzando. Parlando del regime sanzionatorio appunto per i contratti, per il ricorso abusivo a contratti a termine successive, devo dire che la Corte ha sempre avuto un atteggiamento rigorosissimo che si è accentuato nel corso del tempo. Non so perché, non so se è perché la Corte continua a vedersi arrivare ricorsi da parte dell'Italia, noi abbiamo fornito come dire, materiale per una quantità enorme di sentenze della Corte. Resta ferma naturalmente in tutte le sentenze della Corte, l'ho già accennato, la posizione per cui nel settore pubblico l'esclusione della conversione in contratto a tempo indeterminato, in ragione appunto delle regole, no? E quindi della specialità delle regole vigenti in ciascun ordinamento per l'accesso al pubblico impiego, di per sé non può considerarsi contrario all'accordo quadro, quindi gli Stati membri possono escludere la conversione nel settore pubblico. No, però la Corte, anche se la conversione è prevista per analogo, come avviene nel nostro ordinamento, per analogo fattispecie nel settore privato. Però la Corte sottolinea come le sanzioni devono essere efficaci e dissuasive, ma anche equivalenti dal punto di vista dell'effetto deterrente per il datore di lavoro rispetto a quelle previste per il settore privato. E addirittura vi sono casi in cui la Corte di Giustizia arriva a suggerire al giudice nazionale di valutare, no,
l'applicabilità della trasformazione in contratto a tempo indeterminato, no? Nel caso appunto di un'ipotesi appunto di abusi nel ricorso al contratto a termine, e in un caso di verificare appunto se il divieto di conversione, qui si trattava di una legge greca adottata in pendenza del termine di recepimento della direttiva, qui prima c'era la possibilità di conversione, in pendenza del termine viene adottato invece il divieto, e addirittura in questa sentenza la Corte si chiede o chiede al giudice di verificare se questo divieto non possa essere disapplicato, con ciò ammettendo appunto la conversione. Allora, in verità, ma lo diceva mi sembra anche Valerio Talamo, che anche nel settore pubblico la conversione del contratto di per sé non si ponga in contrasto col comma quarto dell'articolo 97, in realtà è abbastanza diffusa come opinione, dal momento appunto che i lavoratori a termine vengono ingaggiati attraverso procedure selettive, no? E questo punto è stato affermato appunto in varie occasioni della dottrina. Mentre la giurisprudenza poi fonda in verità l'impossibilità della conversione su esigenze di bilancio, no? Che è sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione, quindi più sui commi 1 e 2 dell'articolo 97 della Costituzione, cioè una sentenza della Cassazione del 2023. Ecco, secondo quello che emerge da questa lettura della giurisprudenza della Corte di Giustizia è l'intento appunto di garantire l'effettiva applicazione, no, della direttiva 99/70, in particolare della clausola 5, che è quella appunto considerata un po' meno forte della clausola 4, non fosse altro che per il fatto che richiede comunque, no, non è dotata di diretta applicazione, perché richiede che lo Stato scelga tra una delle possibilità in essa prevista. Allora, tutto questo discorso mi serve per dire che è proprio sulla base di queste considerazioni che si deve valutare la modifica dell'articolo 36 del testo unico sul pubblico impiego, che ha elevato, come ricordava Alessandro prima, il risarcimento del danno da reiterazione abusiva di contratti a termine dal limite precedente dei 2,5 a 12 mensilità a una misura compresa tra 4 e 24. 2,5 e 12 era quello previsto anche per il lavoro privato, che però prevede anche la conversione. Questa è una delle ragioni, secondo me, che ha giustificato questa elevazione anche in ragione della procedura di infrazione aperta, no? D'altra parte, appunto, questa modifica è stata inserita proprio in ragione di questa procedura di infrazione. È escluso la responsabilità economica del dirigente. In realtà, poi, come diceva prima Alessandro, io trovo che in realtà la responsabilità del dirigente, seppure non in relazione direttamente al danno economico subito dalla pubblica amministrazione per la reiterazione, resta sia ai sensi dell'articolo 21, sia per il fatto che per l'appunto non è possibile in questo caso erogare la retribuzione di risultato. Poi qui bisognerà vedere se in effetti bisogna, come dice Vito Pinto, andare che salutiamo, che al quale diamo andare effettivamente a cercare un responsabile, no? Quindi secondo Vito, nonostante appunto l'esclusione della responsabilità del dirigente, occorrerebbe comunque, perché la sanzione sia effettivamente deterrente, individuare un responsabile dal quale recuperare le somme, no, perse per questa ragione. Allora, faccio alla luce di questa modifica si devono fare alcune considerazioni, poi mi avvio a concludere perché altrimenti parlo troppo.
Allora, il fatto che vi sia stato un incremento appunto Mi dei... dicono che tutto il tempo. Ho tutto il tempo. Che mi dicono. Preparatevi, mettetevi comodi. Che... Cioè, senza esagerare, tutto il tempo senza esagerare. Ancora qualche minuto. E allora, ho provato a chiedermi se l'elevazione di questo importo in realtà possa in qualche misura escludere che la Corte di Giustizia abbia ancora qualcosa da dire in merito, no? Specie alla luce dell'inapplicabilità al personale ATA di tutta la restante disciplina di cui è all'articolo 36, perché l'ultimo comma dice si applica, il personale ATA è escluso dall'applicazione della presente disciplina, salvo, no, il comma 5, che è quello che prevede per l'appunto il danno comunitario e non per la violazione, appunto, per la violazione delle norme antiabusive. Allora, teniamo presente per l'appunto che la Corte di Giustizia ha affermato più volte il principio dell'integralità del risarcimento del danno, censurando per l'appunto la legislazione spagnola che fissava a 12 mensilità, in realtà un po' meno perché era un massimo di 20 giorni per un massimo di 12 anni, l'importo massimo risarcibile, pur escludendo, no, la necessità di introdurre i cosiddetti danni punitivi, questo nella sentenza Rossato che riguardava per l'appunto l'Italia. Il lavoratore a termine, sappiamo, può dimostrare di aver subito un maggior danno, quindi però incombe sul lavoratore la prova della natura dell'entità del danno. E poi, secondo me, merita anche un approfondimento il rapporto tra il risarcimento del danno e la procedura di stabilizzazione del lavoratore che è stato oggetto di successiva assunzione a termine. Perché io non sono del tutto convinta, ma su questo probabilmente non saremo d'accordo, che la stabilizzazione successiva escluda del tutto, come invece avviene oggi, il diritto al risarcimento del danno, no? E la nostra giurisprudenza si è assestata su questa posizione, per cui la stabilizzazione del rapporto di lavoro, conseguente però all'indizione di apposita procedura, no? E che quindi deve essere correlata, deve essere proposta dalla stessa amministrazione, eccetera, eccetera, a efficacia sanante dell'illecito. E quindi esclude il diritto al risarcimento del danno, no? Da 4 a 24 mensilità, ma solo se la procedura sia conseguenza diretta dell'abuso, cioè o solo ove la stabilizzazione sia stata indetta proprio in ragione della necessità di rimediare all'illecito stesso. Qualunque altra forma di stabilizzazione che non sia diretta conseguenza non vale a escludere questo effetto, no? Ad esempio, all'esito di una procedura concorsuale aperta anche dalla medesima amministrazione, ma nella quale diciamo il lavoratore che ha lavorato a tempo determinato si trova nella stessa posizione degli altri, se non fosse perché può far valere comunque una certa anzianità. E questo è come dire che appunto la pubblica amministrazione non può avvantaggiarsi dell'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore comunque avvenuta al fine di escludere il diritto al risarcimento del danno. Quindi in questo caso avremo assunzione, stabilizzazione e risarcimento del danno. E la posizione costituisce, a mio modo di vedere, una precisazione dell'orientamento che era stato inaugurato dalla Corte Costituzionale. Qui ci sarebbe molto da dire, ma non posso dilungarmi troppo, o meglio dalle sentenze successive alla Corte Costituzionale post, quindi la 187 del 2016, la giurisprudenza, cioè che aveva ritenuto sufficiente a sanare l'abuso consistente nella pregressa reiterazione dei contratti a termine
l'indizione di concorsi con cadenza triennale, quindi la fissazione di una durata massima dei contratti a termine di 3 anni, come appunto nel privato, e l'indizione dei concorsi con cadenza triennale. Ecco, io dico, forse si può dubitare della conformità al diritto europeo di una simile ricostruzione, si potrebbe, perché poi dico perché invece permane comunque qualche dubbio, perché nel settore privato alla conversione del rapporto si aggiunge il risarcimento del danno. Sono sostitutive, quindi la Corte potrebbe trovare non equivalente, diciamo, la sanzione prevista per il pubblico, no? Anche se in misura inferiore, abbiamo detto, rispetto a quello individuato ora dall'articolo 36. Dico perché c'è un margine di incertezza su questo. La Corte di Giustizia Europea ha più volte detto in diverse sentenze che la direttiva 99/70 non riguarda le differenze tra lavoratori a tempo determinato, no? Quindi non si possono comparare lavoratori a tempo determinato tra di loro, ma la clausola antiabusiva è volta a, scusate, il principio di parità di trattamento è volto a, come dire, garantire la parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, comparabili, no? E quindi questo potrebbe forse, come dire, escludere che la Corte ritenga che non sia sufficiente, diciamo, la previsione del 424. Infine, e chiudo, vorrei fare un cenno, perché anche su questo ci sono diverse posizioni in dottrina e in realtà la nostra legislazione sembrerebbe escludere alla questione dell'applicazione delle norme di contrasto agli abusi nel caso della somministrazione a tempo determinato nei confronti della pubblica amministrazione. Qui io sono d'accordo con Elena Pasqualetto, che ho visto entrare nel volume di Clip, Nel mirabile volume nel mirabile volume di Clip, adesso è rosa, Di colore rosa. di colore rosa, Elena sostiene, secondo me, in maniera convincente che per l'appunto anche ai lavoratori somministrati nella pubblica amministrazione dovrebbero essere applicate le norme in tema di stabilizzazione, no? Proprio quindi parificando da questo punto di vista i lavoratori a termine ai lavoratori somministrati, no? Sulla base, e lo condivido, della sostanziale identità della situazione di fatto dei lavoratori somministrati rispetto ai lavoratori a termine. Sul punto, lo sappiamo, c'è stata la Corte Costituzionale che ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'articolo 20,9 della legge 75 del 2017, che è stata prima citata, che esclude i somministrati dalla procedura di stabilizzazione sulla base della considerazione per cui detti lavoratori non vengono reclutati tramite procedure concorsuali, ma perché ci si rivolge, come avviene nel settore privato, per l'appunto all'agenzia. Per questi quindi resterebbe aperta solo la strada del risarcimento del danno. Secondo me le perplessità che sono state sollevate in merito non solo da Elena, ma anche da altri autori, sono del tutto fondate, anche perché, considerando il fatto anche che nelle procedure di stabilizzazione spesso prevedono anche una quota, diciamo, di accesso dall'esterno della pubblica amministrazione, quindi si potrebbero parificare i lavoratori a termine a quelli somministrati dal punto di vista dell'anzianità e quant'altro. E
aggiungo che l'esclusione potrebbe peraltro rivelarsi non conforme alla direttiva 2804, questa volta non più la 9970, ma la direttiva sul lavoro interinale. Ma c'è un ma, e su questo devo dire che non ho ancora una risposta precisa. Il condizionale è d'obbligo, nel senso che la questione non è ancora stata portata davanti alla Corte di Giustizia. Io riterrei in questo caso che le posizioni siano totalmente assimilabili. Però la direttiva in questione, la direttiva, a differenza della 9970, non si applica automaticamente alla pubblica amministrazione, no? In ragione del fatto che nella parte definitoria della direttiva si fa riferimento appunto ai rapporti tra imprese e quindi impresa, l'agenzia di lavoro temporaneo e l'impresa utilizzatrice. E una recente sentenza della Corte di Giustizia nel caso Manpower, per l'appunto, ha sottolineato per l'appunto che il campo di applicazione della direttiva è limitato alla somministrazione di lavoro che si svolga per l'appunto tra imprese oppure in relazione anche a soggetti, no, di diritto pubblico. In questo caso si trattava dell'Istituto Europeo sull'Uguaglianza di Genere, che quindi non è esente dall'utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato, solo quando questi soggetti svolgono attività assimilabili, no, per l'appunto ai servizi erogati dalle imprese sul mercato, no? Con questo ponendo, secondo me, un limite che in realtà non si attaglia, diciamo, alla pubblica amministrazione in generale. Quindi, e qui mi fermo veramente, perché qui ci sarebbe da insomma discutere poi di cosa succede poi dopo la stabilizzazione in relazione appunto agli abusi precedenti, quindi il calcolo dell'anzianità di servizio e quant'altro, ma prossima volta, prossimo giro di clip magari ne parliamo. Quello che Sì, siamo più invitata. ovvio, No, scherzo. certo. A posto mio. Non mi fate ridere, che non riesco a dire una cosa sensata per finire, ma era per dire che in ogni caso, per tutte le questioni problematiche che sono state sollevate sia nell'introduzione di Alessandro Boscati che nella relazione di Valerio Talamo, secondo me verranno al pettine, ci verranno anche abbastanza rapidamente, proprio in ragione per l'appunto dell'interpretazione della disciplina appunto della flessibilità alla precarietà nel lavoro pubblico che ne ha data la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Grazie. Vi ringrazio. Grazie alla collega Alessia per aver disturbato la sua relazione dal sottoscritto. Lei non Ma disturba mai. molesto no. Allora, Flash, 4 cose. Allora, Però sono tante. no, ma telegrafico, Presidente. Ah, allora, no, non... Cosa è successo? No, oddio. No, a me non convince l'idea che la somministrazione possa valersi la regola del contratto a termine. Perché dal punto di vista così normativo il contratto di lavoro ce l'ho con l'agenzia, non ce l'ho con. E se apriamo, allora apriamo anche alle prestazioni di fatto senza contratto e apriamo anche agli appalti. Non sappiamo dove andiamo a finire, ok? Quindi questo tema, in generale, è la mia opinione, faccio fatica a condividerlo dal punto di vista di diritto positivo e dal punto di vista di politica del diritto, ok? Perché noi quando facciamo questi discorsi dobbiamo sempre pensare dove arriviamo, ok? E ovviamente io rispetto a te sono meno caliente rispetto a quello di giustizia, cioè nel senso che insomma, massimo rispetto, ma sono meno, come dire,
stavo per dire spiaggiato, ma è brutto come termine, sono meno come dire, meno adesivo a questi aspetti. Uno. Seconda questione, il tema della stabilizzazione. Allora, io credo che invece ci sia una ragione per cui la Cassazione dice che se la stabilizzazione è effetto diretto del voler sanare la situazione presso l'amministrazione, quindi effettività del nesso causale, non c'è danno ulteriore. Perché? Perché in prospettiva di quello del diritto porti a stabilizzare. Perché altrimenti, se io devo comunque esercere il danno, chi me lo fa di stabilizzare? Cioè, è una sorta di, come dire, incentivo alla stabilizzazione. C'è la giurisprudenza che secondo me segue quello che è il percorso normativo. Possiamo, perché, no, perché cioè, altrimenti il tema è se io non ho nessun vantaggio a stabilizzare, per quale motivo devo stabilizzare? Perché o c'è una pressione sindacale forte che mi porta a stabilizzare, o altrimenti io aspetto a stabilizzare, non stabilizzo, ok? Magari mi nervosisco anche se faccio un percorso invece più facile, come è stato messo nero. Tra altre cose, non è scritto in nessuna parte che ci debba essere un risarcimento del danno. Ci sono tutte le equivalenze, ci deve essere tutte le equivalente. L'equivalente non sono soltanto soldi, l'equivalente può essere anche la garanzia del posto versus soldi. Perché ti posso dire, superandoti, scegli tu anche da che parte, se è meglio avere un posto di lavoro o meglio dei soldi. Ok? Scegliamo quella che è la situazione. Credo, vuol dire, se c'è un tema di coerenza, che forse sia meglio avere il posto che non i soldi. Però ragioniamo, cioè, vuol dire, sono disposti del contrario, vuol dire, non, cioè, questo è. Dopodiché la cosa che mi preoccupa a me nel saldo infrazione è questo, è che le saldo infrazioni hanno introdotto un danno ulteriore anche nel privato. Cioè, quello tutti se lo dimenticano, o molti se lo dimenticano. Perché quando dici conversione da 2.512 più ulteriore, è lì che a me non piace. Giampiero Prodi l'ha detto in maniera chiara. È qualcosa che lì crea in qualche misura qualche problemino. Perché tu hai conversione 2.512 più ulteriore, fermo restando la difficoltà di prendere l'ulteriore, non è che non è una roba proprio semplice. Nel pubblico hai no conversione 4.24 più ulteriore. C'era questo, diciamo, questo tema come dire, e questo problema, secondo me, cioè, se io dovessi attaccherei su quello, ok? Dopodiché, giustamente tu hai detto, non si deve da nessuna parte, che la tutela dipendente privata deve essere quella del pubblico. La parità è nell'ambito del riferimento, quindi questo come dire, è l'altro elemento. E il problema di fondo qual è? Che bisogna cambiare prospettiva, cioè non puoi, secondo me non si può, non tu in generale, cioè non si può ragionare a prospettiva veramente risarcitoria, perché non ne usciamo, dobbiamo ragionare a prospettiva di sistema, ok? Perché altrimenti che cosa succede? Succede il fatto che alla fine si monetizza tutto, e questo a quale vogliamo arrivare? O vogliamo arrivare ad altro? Cioè non si può dire vogliamo una cosa che è il posto di lavoro, che è un salario adeguato, eccetera, 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 e poi fare altre politiche, dove la politica è una politica risarcitoria, perché c'è un tema di incoerenza. Poi ognuno la pensa come vuole, ma c'è un tema di incoerenza dal mio punto di vista. Questo, dire, in maniera molto, prendendola sempre in maniera, come dire. Dopodiché, il tema della temporaneità, cioè, il tema della temporaneità, vuol dire, è l'elemento di forma, ma Valerio l'ha detto in maniera esemplare, cioè, vuol dire, la temporalità non c'è, perché tu per attività ordinarie assumi qualcuno a tempo determinato. E anche questo tema di bilancio, cioè il tema è riserva di legge e nozione di uffici, riserva di legge e programmazione di personale, ok? È un problema di spesa anche, ma più che il comma 1 nuovo è il comma 2. E se non c'è la programmazione, voglio dire, la persona non la puoi assumere, anche perché in quel caso lì, veramente tu puoi avere comportamenti di tipo elusivo e abusivo, in contrasto con quello che è l'interesse pubblico. Perché l'interesse pubblico non è che lo puoi chiamare, vuol dire, alla carte, no? In un momento lo chiami, in un altro momento non lo chiami, o lo chiami sempre o non lo chiami mai, ok? L'interesse pubblico ti dice che devi fare le decisioni in coerenza con il sistema sistematico. Questo è l'elemento di fondo, ok? E devi partire dal fatto che c'è un bilanciamento tra la posizione della collettività e l'interesse del singolo, in una prospettiva di bilanciamento. Questo secondo me è l'altro elemento. Poi mi taccio perché vuol dire altrimenti no, sono perfettamente d'accordo a metà col mister, nel senso che tante cose le condivido, però voglio dire, L'idea è proprio di... sì, però io credo questo, cioè noi
fin da quando ero piccolo. Fino a quando ero piccolo c'era ancora Napoleone, quindi pensa un po' quanti cioè il tema che cioè, le norme e il sistema di cercare cioè, non di buttarlo via, perché se lo butti via torniamo da capo, è un gioco dell'oca e non si va da nessuna parte. Cerca di salvare il salvabile, magari c'è poco di salvabile, però salviamolo questo profilo, ok? Con il tema di mettere al centro la persona, però al centro la persona in un contesto organizzato negativo. Quindi, ma prego, siccome sono apparentemente democratico, un po'... No, ma allora, vorrei che fosse preso, che il mio intervento fosse preso come un intervento di demolizione del sistema. In realtà, no, non è rivolto a te. In realtà l'idea è quella che proprio alla luce di queste frizioni che possono esserci tra diritto interno, diritto europeo, eccetera, e alla luce di questa idea per cui per l'appunto il contratto di lavoro dovrebbe essere a tempo indeterminato quando non ci sono queste esigenze eccezionali che ci possono essere anche nel lavoro pubblico, non solo nel privato, allora lo strumento ordinario, ma questo l'avevate detto entrambi, dovrebbe essere per l'appunto quello dell'assunzione a tempo indeterminato, con la programmazione e quant'altro, eccetera, eccetera. Il problema è che non avviene per varie ragioni, no? Per cui anche i vincoli che hanno le pubbliche amministrazioni. E probabilmente l'assetto attuale, insomma, del lavoro a termine nel pubblico fa emergere in maniera molto forte tutte queste contraddizioni, no? Quindi bisognerebbe ripensare in un'ottica organizzativa. Io su questo sono d'accordissimo. Cioè, io non credo che il tema esercitorio sia in grado di risolvere le questioni. No, dovrebbe essere una spinta però come dire... Sì, ma una spinta. Allora, questo è quello che dice la Corte di Giustizia, cioè le sanzioni devono essere effettive, deterrenti, equivalenti. Mi ha detto il professore Olivelli di contenerti. Io mi sono contenuto. No, anche disegnano così, non è cattivo. No, ma anche il tema della danno erariale. Ha ragione Vito Pinto. No, adesso chiudiamo, perché sennò diventa... ha ragione, ma anche il tema della danno erariale. Ha ragione Pinto quando dice attenzione, andiamo a vedere chi è colpevole. Ma nel transitorio, adesso, in cui siamo ancora, credo, cioè il danno erariale è soltanto per dolo. E tu devi dimostrare il dolo dell'assunta termine. E quindi qui voglio dire, cioè, è una parola di poli. Finito, perché anche se Brollo mi ha fatto questo segno, e quindi io, come dire... Io ho provato i tacchi in qualsiasi modo. Vabbè, perché come dire... Punto sul vivo. Va bene. Cambiamo un tavolo. Grazie ai nostri relatori. Grazie. Grazie, riusciamo a spostare un posto più in là perché ci serve Borzaga qui. Borzaga qui, perfetto. Allora. Facciamo salire il professor Matteo Borzaga vicino a me, padrone del computer, il professor Domenico Garofalo. Il membro. Chiudiamo un tema di nicchia, cioè che il tema del tempo determinato, anche troppo forse, nel sistema sanitario, il settore sanitario, con particolare riferimento all'esperienza dell'Alto Adige. Buonasera a tutti e a tutti anche da parte mia. Ringrazio molto per l'invito all'incontro di oggi, in particolare Anna Zilli e le colleghe e i colleghi udinesi. Allora, io ho dato alla mia relazione questo titolo nel quale, diciamo, prevale un pochino la parola strano, no? Lo strano caso dell'Alto Adige-Südtirol, in particolare con riferimento al personale sanitario. Devo dire, scusate la premessa iniziale, che alla luce di quello che ho sentito da parte dei colleghi che mi hanno preceduto, che mi hanno fatto molto riflettere su questo aspetto, mi sembra che forse è un po' più strano, nel senso che non è stranissimo, diciamo, rispetto al quadro
che ci è stato prospettato. Perché ho scelto questo tema? Perché sostanzialmente mi è capitato, io sono trentino, lo confesso, non sono altoatesino, però mi è capitato di studiare spesso e volentieri la situazione dell'Alto Adige e l'ho fatto anche con riferimento a questo specifico aspetto, quindi i contratti a termine in sostanza all'interno dell'azienda, diciamo, dei servizi sanitari della provincia autonoma di Bolzano. Allora, io quello che vorrei dirvi circa una ventina di minuti, non voglio prendere più tempo, anche perché il mio intervento si muove, se posso dire così, in una logica un po' di caso studio rispetto alle relazioni più generali che abbiamo sentito. Appunto vorrei provare a dire alcune cose innanzitutto di contesto, perché stiamo parlando ovviamente di una realtà molto piccola, che però presenta delle caratteristiche che a mio giudizio vanno ad incidere moltissimo su tutti i discorsi che sono stati fatti in precedenza e in qualche modo enfatizzano i problemi che sono stati prospettati da chi mi ha preceduto. Vorrei poi dirvi qualcosa sulla legislazione provinciale in materia di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore sanitario, perché c'è una specifica legge in Alto Adige in proposito, risalente addirittura al 1983, quindi qui si pongono anche tutta una serie di problemi in riferimento alla privatizzazione. Vorrei darvi, ma sarò velocissimo, qualche, o fare qualche ragionamento di natura interpretativa. Molte cose sono già state dette, quindi mi aggancerò a quanto è stato detto e poi concludere con questa domanda che io pongo alla fine del sommario, cioè, e mi fa piacere che questa parola sia uscita già dall'introduzione del professor Boscati, ovvero abuso o necessità, perché qui il tema e quindi la prospettiva un pochino si sposta, a mio giudizio, lo abbiamo già sentito da chi mi ha preceduto, però nel caso dell'Alto Adige la cosa è ancora più significativa perché stiamo parlando di una realtà molto peculiare con riferimento ad un settore altrettanto peculiare che è appunto quello della sanità pubblica in particolare. Allora, le informazioni di contesto. Ci sono due tratti molto peculiari che dobbiamo tenere in considerazione e che si intrecciano. Scusate, al primo non ho fatto ancora riferimento, è più di carattere generale, è un problema che attanaglia, diciamo così, non solo l'Alto Adige, ma anche il Trentino ed anche le altre regioni a statuto speciale, cioè in sostanza che secondo la normativa che cito nella slide, che in altro non è se non lo Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, la provincia autonoma di Bolzano, così come quella di Trento, ha una competenza legislativa primaria sul proprio personale. Questo è un aspetto che sembrerebbe molto scontato, ma in realtà è un aspetto che nel corso del tempo è divenuto estremamente problematico. La seconda informazione di contesto, che forse sembra essere più direttamente legata al ragionamento che facciamo oggi, è che appunto per ottenere un posto di lavoro nella pubblica amministrazione sul territorio provinciale è imprescindibile la conoscenza quantomeno di due delle tre lingue, diciamo, ufficiali, che sono, sapete, l'italiano, il tedesco e il ladino, quindi almeno italiano e tedesco, come è previsto appunto dal medesimo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Allora, questa regola, ovviamente, anche per le cose che ci siamo detti prima, è stata sostanzialmente concepita per il lavoro subordinato, non per le collaborazioni autonome, che sono emerse naturalmente in un momento successivo, ma in realtà fin da quasi subito si è posto il problema della crescente difficoltà nel reperire personale qualificato bilingue, direi in tutti i settori, ma forse soprattutto appunto nel settore sanitario, dove ci sono tutta una serie di problematiche molto peculiari che non sto qui a dirvi, anche il discorso dell'attrattività del sistema che giocano un ruolo importante, ma direi che il settore sanitario, credo che ognuno di noi questo lo capisca benissimo, è quel settore nel quale probabilmente la possibilità di usare la propria madrelingua è sentita, diciamo, nel modo più significativo. Allora, qui cosa è successo? Guardate, la slide è molto piena, adesso non voglio tediarvi. Io qui ho voluto riportare la normativa provinciale di riferimento, Trentino e Alto Adige, due province autonome, quindi unico caso in Italia esistono le leggi provinciali,
questa legge provinciale del 1983, ai sensi della quale appunto si è previsto che l'azienda sanitaria dell'Alto Adige, la Sabes, possa porre in essere contratti d'opera o rapporti di diritto privato per la durata massima di 3 anni con operatori sanitari e con personale nel ruolo professionale privi di idonea certificazione linguistica. Questa norma è peraltro condizionata, nel senso che la stessa legge ha previsto in sostanza che nel momento in cui si decide di utilizzare questa deroga, poi però le persone che vengono assunte devono impegnarsi a conseguire quello che appunto viene volgarmente chiamato il patentino di bilinguismo. La norma aggiunge ulteriormente che i contratti non sono rinnovabili se non per indispensabili e inderogabili esigenze di servizio, che questo deve essere appunto deciso con delibera della giunta provinciale. Dopodiché vi sono anche tutta una serie di ulteriori presupposti per l'attivazione delle relative procedure, e qui emerge il discorso, dicevamo prima, anche lo riprendo dopo, della diciamo temporaneità o meno delle ragioni che sono legate a tutto questo, perché se andiamo a vedere soprattutto il fatto che qui si parla di concorsi ordinari andati deserti, l'impossibilità di coprire i relativi posti attraverso procedure di mobilità, è chiaro che qui il problema si pone in maniera molto significativa. Questa questione è sorta già negli anni '80, si è aggravata per diverse ragioni nel corso del tempo, ed ecco che nel 2019 viene aggiunto a questa norma un comma ulteriore, il quale dice che appunto questi contratti, che originariamente potevano essere, diciamo, stipulati per una durata massima di 3 anni, possono in realtà essere stipulati per una durata massima di 5 anni. Allora, qui si pongono tutta una serie di problemi interpretativi sui quali non ho tempo di dire qualcosa, ma certo già contratti d'opera capiamo cosa sono, ovviamente, rapporti di diritto privato è un po' più complesso. Stiamo parlando chiaramente di una legge del 1983, qui sono state date varie interpretazioni, quella più, come dire, che io ritengo condivisibile anche sulla base del testo tedesco della norma, che parla di contratti di lavoro, Arbeitsverträge, quindi contratti di lavoro, si è detto questi sono i contratti a termine sostanzialmente, quindi questa è stata l'interpretazione che è stata data. Quindi qui c'è un primo problema, diciamo, interpretativo. Quello ovviamente più significativo ancora è il problema relativo alla durata massima, che appunto è stata portata. In realtà la norma è confusa perché lascia in un comma il riferimento ai 3 anni, poi nell'altro comma dice che si può estendere la durata dei contratti a 5 anni. E qui arrivo al punto. Non vi sto a dire che in Alto Adige sui contratti d'opera, perché sarebbe un altro capitolo quello da aprire, c'è stato un abuso, necessità, insomma questo è sempre il solito discorso, veramente significativo. Ci sono state moltissime sentenze sia del Tribunale che della Corte d'Appello, a fronte di davvero molti ricorsi che sono stati fatti, ovviamente perché siamo nell'ambito del lavoro autonomo, immagino, e quindi c'è tutto anche un problema. Sono andati avanti anche per 15-20 anni questi contratti, un problema, diciamo, anche contributivo. Sul versante dei contratti a termine, propriamente inteso, questa modifica del 2019, in realtà contenzioso al momento non ce n'è. C'è stata una generale preoccupazione, ovviamente soprattutto prima delle modifiche citate nel 2014 da parte dei dirigenti, in merito alle possibili problematiche concernenti la incompatibilità o la difformità di questa disciplina con il quadro nazionale. Qui, vabbè, lo ripeto, scusatemi, l'ho già detto, ma per essere veramente chiarissimo, la durata massima dei contratti a termine, 5 anni a fronte dei 3, e appunto l'assenza, quindi quantomeno qui sono stati coerenti, diciamo, rispetto a quello che era l'obiettivo, l'assenza di ogni riferimento in questa legislazione all'elemento della temporaneità. Allora, qui il punto nodale del ragionamento è capire se queste difformità che si pongono sono in qualche modo giustificabili oppure no. E qui, al di là della normativa, diciamo, nazionale sui contratti di lavoro a tempo
determinato si apre un capitolo molto problematico di carattere più generale che è relativo alla competenza primaria che appunto la provincia autonoma di Bolzano, così come la provincia autonoma di Trento, ha in riferimento alla gestione del rapporto di lavoro del proprio personale. Credo che la vicenda sia nota, forse è nota più con riferimento alle regioni a statuto ordinario e meno con riferimento alle regioni a statuto speciale. Devo dire che scusate se lo dico, come dire, metto sul piatto questo discorso, da trentino mi colpisce molto questo tipo di approccio che la Corte Costituzionale ha avuto in riferimento alle tematiche di cui stiamo parlando, questo sostanzialmente approccio centralista che ha portato la Corte Costituzionale a sviluppare la notissima giurisprudenza diciamo, sul fatto che la materia del lavoro va ricondotta all'ordinamento civile, che forse ci sembra una cosa assolutamente ragionevole quando parliamo del lavoro privato, del versante nazionale. Secondo me pone tutta una serie di problemi molto significativi con riferimento invece al tema proprio della competenza primaria delle province sul loro personale, perché allora la legge, diciamo, e la riforma del titolo quinto della Costituzione che diceva chiaramente che c'era quella clausola, no? Che diceva che le province autonome e le regioni autonome conservavano, no? Lo status quo e semmai godevano dell'ulteriore ampliamento delle competenze. Chiaramente questo è stato totalmente disatteso dalla Corte Costituzionale. Quindi qui c'è un ricondurre la materia anche del personale della provincia e quindi dell'azienda sanitaria proprio alla questione dell'ordinamento civile e quindi competenza esclusiva dello Stato, in sostanza. Questa è diciamo, la conclusione che ne è stata tratta. Adesso io qui vi ho citato una serie di sentenze, ma ce ne sono moltissime, con riferimento alle province autonome, alle regioni autonome, prima di province, scusate, ho un bias da questo punto di vista, questa giurisprudenza è nata e sorta a partire dal 2007. C'è una sentenza per me particolarmente interessante, che è questa che vi cito del 2023, che riguarda la regione Sicilia, ma è esattamente relativa ad un caso di contratti a termine previsti non nella sanità, in un altro settore, da una legge regionale in cui veniva portata la durata a 4 anni sostanzialmente, e la Corte dice che quella legge è illegittima. Quindi insomma credo che da questo punto di vista ci sia poco da fare. Tenete conto, faccio solo un accenno, che da un paio d'anni oramai la provincia autonoma di Bolzano e quella di Trento hanno cominciato a negoziare con il governo una modifica dello Statuto di Autonomia. Penso che questo sia abbastanza interessante, diciamo, lo slogan, il motto di questa riforma è: riappropriamoci delle competenze che la Corte Costituzionale sostanzialmente ci ha tolto. E allora qui forse è interessante dire che la modifica che dovrebbe essere apportata all'articolo 8, diciamo, consiste in una specificazione, cioè si dice che la competenza primaria riguarda il personale, ivi incluso il rapporto di lavoro e la contrattazione collettiva. Dopodiché, che come la Corte Costituzionale, semmai questa cosa andrà in porto, interpreterà il tutto, insomma, lo lasciamo in qualche maniera ai posteri. Il personale della Regione Friuli-Venezia Giulia è piuttosto interessato. Quindi vedremo, insomma, come la cosa andrà in porto. Quindi, e qui mi avvio alle conclusioni e arrivo anche un po' al cambio di prospettiva. È chiaro, o spero sia abbastanza chiaro, mi sono fatto almeno questa idea io studiando l'argomento, che questa legislazione provinciale presenta molti problemi di compatibilità con il quadro normativo nazionale ed anche, come ci diceva prima la professoressa Alessi, eurounitario, e quindi ci potrebbe essere un tema di incostituzionalità. Il problema qui è capire chi possa avere interesse ad una eventuale pronuncia demolitiva in proposito. E allora un po' il cambio di prospettiva che molto banalmente vi propongo in questa email, scusate, in questa slide. Di norma, quando noi parliamo di abuso, abbiamo in mente, come dire, un discorso di tutela del lavoratore o della lavoratrice. In questo caso qui, invece, c'è un problema, a mio giudizio, un pochino opposto, nel senso che
è l'azienda sanitaria dell'Alto Adige, se vogliamo rimanere al caso studio che vi propongo, che ha bisogno di questo personale sostanzialmente e che, almeno dall'idea che mi sono fatto, forse uso un termine un pochino forte, però a volte viene anche messa un po' in scacco da queste persone. Io capisco benissimo, imparare il tedesco è molto difficile, figuratevi se a farlo è un medico che durante la sua giornata lavorativa ha ben altri pensieri, no? Rispetto allo studio di una lingua straniera. E quindi qui c'è proprio una sorta di cortocircuito laddove in sostanza queste persone non riescono, sebbene l'azienda sanitaria vorrebbe, perché la carenza di personale è veramente a dei livelli molto molto elevati, l'azienda sanitaria vorrebbe assumerli, ma sostanzialmente non ci riesce perché queste persone non hanno i requisiti. Allora, qui vado veramente alle conclusioni. È possibile in qualche modo risolvere il problema? Forse sì. Io penso che il problema possa essere, diciamo, se non risolto, quantomeno un pochino messo in sordina, diciamo così, o annacquato, se volete, da un utilizzo intelligente, tra virgolette, della contrattazione collettiva, che è ciò che poi in fondo il sistema ci consente di fare. Allora qui forse il modello potrebbe essere il contratto collettivo di comparto della sanità, quello che vi ho citato del triennio 2019-21, articolo 70, laddove in qualche maniera si mettono sul piatto diversi interessi, tra cui anche quello relativo alla possibilità per le persone di esercitare il diritto alla salute e quindi di poter in qualche maniera fruire dei servizi sanitari. E il contratto collettivo al quale mi sto riferendo, come forse sapete, ha portato la durata massima dei contratti a termine da 3 a 4 anni. Io credo che forse, considerando il requisito del bilinguismo, si potrebbe fare qualcosa di più in Alto Adige, magari arrivare a 5 o a 6 anni, per ovviare in qualche modo a questo problema. Chiudo dicendo che appunto mi è piaciuto molto questo fatto di potermi inserire nel ragionamento anche che è stato proposto dai colleghi, perché in effetti questo ribaltamento di prospettiva in qualche maniera, anche se non è così evidente, mi sembrava fosse un pochino presente anche nelle loro relazioni e quindi sostanzialmente questa idea che forse, almeno in certi casi, la parola precarietà davvero non risponde in qualche maniera a quella che è la situazione, diciamo, che ci troviamo di fronte. Poi è chiaro, questo è un caso molto, molto limitato, però credo faccia in qualche modo riflettere e con questo vi ringrazio molto dell'attenzione. Semplicemente ringrazio la sottosegretaria che ha aperto un altro mondo, che è quello delle fonti, disciplina del rapporto di lavoro con riguardo alle regioni speciali. Insomma, vengono qualche idea, ne parleremo. E ha spiegato, insomma, la parola scatto non era forte, effettivamente c'è la logica del bilanciamento, quindi pensare che si possa fare per fare questo impasse. E adesso con grande piacere al Presidente dell'Associazione, il professore Dominio Garofalo, lascio la parola per le conclusioni. Ha preso 8.500 pagine da appunti, quindi verso le 20 avrà finito, giusto? Anche le 23. 23 Allora, innanzitutto un ringraziamento a Anna Zilli e ad Alessandro Boscati. Sono due molto validi, molto operativi e il successo che le conversazioni stanno avendo nel corso degli anni sono una piena conferma. Devo aggiungere un particolare, questo è un apprezzamento che ho già rivolto in passato ad Alessandro Boscati. Il pubblico impiego lo studiano in molti, però Alessandro Boscati ha una caratteristica che io ritengo essere una marcia in più. Vive il fenomeno dal di dentro e chi vive il fenomeno dal di dentro ha oggettivamente una marcia in più rispetto a chi vive dal di fuori, come sottoscritto, giusto per capire. Non sono uno specialista in tema di pubblico impiego. Lo sono però a livello forense. Devo aggiungere che se non ci fosse stato il pubblico impiego, noi giusto lavoristi avremmo chiuso gli studi, quindi come dire,
dipendiamo in tutti i sensi, a tutti gli effetti, dal pubblico impiego. E queste iniziative sono per noi, per me il giuslavorista, ma anche per i colleghi che sono eventualmente presenti in sala, un'occasione importante per rimettere a posto, per riordinare un po' le idee, perché diciamo che in questa materia viviamo sì agganciati, come è giusto che sia al dato normativo, ma siamo anche agganciati, ahimè, a quella che è l'evoluzione della giurisprudenza, che non sempre in questa materia ragiona secondo linee logiche, linee conseguenziali. Allora, il mio intervento conclusivo, che ovviamente trae spunto da ciò che hanno detto i tre relatori che mi hanno preceduto, già pubblico, penso, da prima e cosa replicare. Divido il mio intervento in due parti, una parte generale e una parte, chiamiamola speciale, ma tra virgolette. La parte generale riguarda il tema della flessibilità. Molto opportunamente Anna e Alessandro hanno utilizzato questo titolo provocatorio, uso parentesi o abuso della flessibilità. Effettivamente, come dire, coniugare il termine della flessibilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni con la parola abuso non è che sia impossibile, comunque è complicato, perché bisogna rendersi conto che lo spazio di manovra che ha una pubblica amministrazione è ben diverso da quello che ha una impresa privata. Cioè noi nelle controversie che riguardano l'uso o l'abuso del contratto a termine e comunque in generale gli strumenti di flessibilità da parte delle imprese andiamo noi provando decisamente a carro armato. Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, ovviamente camminiamo un po', come si usa dire, con freno a mano tirato. E qui ci sono i due totem, che poi il problema è lì, due numeri, 97-81. Concorso pubblico, vincoli di bilancio. Io dico che il 97 è un totem e uso questa espressione non essendo indiano della parola, non essendo negativo della parola, perché poi parliamoci chiaro, il 97 è l'etichetta che molto spesso viene attaccata a procedure di pubblico che di trasparente non hanno assolutamente no. Ma adesso non voglio questa sera mettere in discussione una norma costituzionale. Di fatto il problema è lì, il 97 da un lato, l'81 dall'altro lato, rispetto alle quali le pubbliche amministrazioni, come dire, ognuno per il proprio ambito di competenza, per le proprie possibilità, perché altro è il comparto ministeri, altro è quello degli enti locali, di quale confluiscono anche i piccoli comuni, si barcambiano un po' come può. E io sulla buonata che ha fatto Alessandro sul discorso della monetizzazione sono totalmente d'accordo. Perché? Perché abbiamo assistito in questi anni ad un'applicazione del principio della risarcibilità, della non stabilizzazione, a soluzioni che nulla hanno a che spartire con i principi enunciati dalla Corte di Giustizia. Con il sostenimento dissuasivo, satisfattivo, equivalente. E non ci scordiamo che prima di approdare alla modifica dell'articolo 36 del testo unico abbiamo letto sentenze, una che mi ha traumatizzato per mesi, firmata dalla consigliera, perché bisogna dire il nome e cognome, Lucia Ziglia, che ebbe il coraggio di affermare che il danno comunitario era l'articolo 8 della legge 604 del 1966. È quell'articolo che noi applichiamo quando il macellaio licenzia il garzone che le ha messo le corna con la moglie ed è condannato a pagare appunto un risarcimento da 2,5 massimo 6 mensilità di retribuzione. Quello secondo la TRIA era il danno satisfattivo, dissuasivo. Abbiamo dovuto combattere, credo che anche la spinta giurisprudenziale abbia realizzato un certo effetto per arrivare appunto alla modifica del 36 che in qualche modo ha riallineato il discorso sostanzialmente a ciò che è previsto in tema di licenziamento illegittimo, un sistema ibrido tra il 18,5, se non ricordo male il numero, e il decreto legislativo 23. Quindi è un discorso sul quale c'è ancora da lavorare, cioè l'idea che
soprattutto in certe situazioni, a certe condizioni, direi, la stabilizzazione vada negata, o meglio, no, scusate, la trasformazione vada negata perché ostano i due totem costituzionali, è un discorso uguale. Sicuramente la legge del 36 aggiusta in qualche modo il sistema rispetto appunto alla famosa sentenza di Lucia Zia sul risarcimento del danno comunitario. Primo punto. Secondo punto, le procedure di stabilizzazione, che, come dice un mio amico collega, in Italia non c'è nulla di più stabile che ciò che è precario. Mi chiede sciolto per capirsi quale è il collega. E la stabilizzazione è uno strumento strutturale del nostro ordinamento. Si è parlato a lungo questa sera di contratti a tempo determinato. Io voglio aggiungere al discorso fatto di contratti a tempo determinato quello sulle LSU. Quando nel 96 ci fu il pacchetto 3, la norma sulle LSU, si disse oramai il bacino, il lavandino si è riempito, perché come disse non mi ricordo che, ma non mi ricordo il nome, disse le LSU sono come il lavandino, se metti il tappo e apri il rubinetto, prima o poi che viene a mettere tra bocca. E lì ci furono i famosi 100.000 lavoratori socialmente utili, anche per le LSU che erano stati citati per sostituire, per coprire il vuoto organico degli enti pubblici locali, soprattutto i comuni presenti nel blocco delle assunzioni, alla fine quando i lavandini tra bocca si è passati alla stabilizzazione. Stesso discorso va appunto i lavoratori con il contratto a tempo determinato. Quindi io definirei la stabilizzazione l'antitodo del principio della non convertibilità di contratti flessibili in forza dei principi costituzionali. Quindi un meccanismo che non è scritto nella Costituzione, ha un carattere eccezionale che ha sostanzialmente, diciamo, è diventato ormai uno strumento strutturale e quindi questo in qualche modo pareggia questo disallineamento che esiste tra la normativa dell'Unione Europea, di cui molto bene ha parlato Cristina, rispetto appunto all'ordinamento italiano. C'è poi un problema che è stato accennato, perché poi tutto sommato l'alternativa all'utilizzazione dei contratti flessibili o precari che lì si vuole, quale potrebbe essere? Tutto sommato, certe attività possono essere, ovviamente a certe condizioni, commesse in appalto. Tenete conto che proprio nel settore della sanità, che è un'isola felice rispetto alla precarietà, anche per i motivi che ci ha detto prima Matteo Borsaga, lì hanno creato le Sanitas, quindi ogni ASL ha la sua Sanitas, ha un ambito di competenza a livello provinciale e tutte le attività che non possono essere svolte dai dipendenti delle ASL, delle aziende ospedaliere, vengono dirottate presso le Sanitas provinciali. Poi sugli appalti si apre un problema diverso, che sugli appalti, quando andate a citare al responsabile dell'ufficio appalti di una pubblica amministrazione, ASL o comune o provincia o regione che sia, l'appalto pubblico è la nuova disciplina contenuta nel decreto 36, quelli che i palini diventano piatti, perché evidentemente il nuovo codice di appalti pone una serie di problemi, uno per tutti, la nozione di equivalenza. Io partecipo alla gara, dichiaro che non voglio applicare il contratto collettivo indicato nel bando e voglio applicare un contratto equivalente. Domanda che mi sarà posta nel corso EMBA, ma come si fa a stabilire l'equivalenza tra il contratto multiservice e il contratto, appunto, a carico cooperativo sociale? È una domanda sulla quale andrebbe ovviamente fatto un corso intero. È chiaro che la precarietà vive in maniera diversa nei settori. Ancora una volta richiamo ciò che ci ha detto Matteo. Il settore della sanità è un settore felice perché mancano professionalità, manca la forza lavoro. C'è uno dei settori dove il mismatch tra domanda e offerta di lavoro è più marcato, è proprio il settore della sanità, ma questo non vale però per gli altri settori, dipende soprattutto agli enti locali. Quindi è chiaro che il discorso ha una ricaduta finale differenziata per settore, perché diverse sono le realtà. Allora, questi sono i profili di carattere generale che sono emersi dalle relazioni
dei 3 relatori, per l'introduzione di AMP e per le incursioni di Alessandro Boccato, ma ripeto, Alessandro ha titolo a parlare perché dei problemi parla standoci dentro e non rimanendo fuori. I problemi del povero avvocato, adesso dismetto le vesti del Presidente dell'AIRA, voglio parlare da avvocato americano, e sono problemi quotidiani, me li metto in fila. Primo problema, quello della stabilizzazione dei non precari. C'è un problema di questo tipo. Se io sono un OSS e ho poi un contratto a tempo determinato come infermiere specialità, perché nel frattempo ho preso la laurea triennale infermiere e sono in aspettativa rispetto al posto di lavoro a tempo indeterminato come OSS, secondo le pubbliche amministrazioni suppostate dal parere e del Consiglio di Stato e dalla Cassazione, non posso partecipare alla procedura di stabilizzazione come infermiere professionale perché io non sono precario, avendo già un rapporto a tempo determinato come OSS. E aggiungo di più, ci si chiede se questo problema sia risolvibile, ad esempio dimettendosi dal posto di OSS, perché lì scatterebbe un discorso di questo tipo. Sei diventato precario per tua scelta, non perché lo fossi in maniera ontologica. Quindi c'è un problema che ovviamente noi affrontiamo a livello giurisprudenziale, ma avendo già di fronte 2 posizioni abbastanza precise, abbastanza decise del Consiglio di Stato e della Cassazione che dicono no, chi non è precario alle procedure di stabilizzazione non può partecipare, ancorché per un profilo diverso. E questo è il primo problema. Secondo problema, collegato in questo caso alle assunzioni a tempo determinato. Molte pubbliche amministrazioni indicano bandi per l'assunzione a tempo indeterminato, ma poi attingono da quella graduatoria idonei non vincitori per posti a tempo determinato. Problema: il concorrente idoneo non vincitore che rifiuti una proposta di assunzione a tempo determinato deve essere cancellato dalla graduatoria, in particolare, magari deve essere cancellato dalla graduatoria oppure permane in graduatoria, ovviamente perdendo il giro per eventuale assunzione a tempo determinato. Ci sono pronunce giurisprudenziali che suffragano la tesi, a mio parere infondata, sbagliata, errata, di cancellazione dalla graduatoria. E questo è il secondo problema. Il terzo problema è un problema che non viene attenzionato in modo particolare, ma vi garantisco che esiste. Il mancato superamento della prova. Cioè, una volta allo studio il dipendente pubblico receduto, non licenziato, per mancato superamento della prova, non approdava mai. E il mio studio è uno spaccato tutto sommato abbastanza, come da attendibile. Adesso è diventato una presenza, non dico costante, ma frequente. Dipendenti pubblici receduti per mancato superamento della prova, soprattutto in alcuni settori, quello del Ministero della Giustizia. I destinatari di questi provvedimenti sono gli addetti all'ufficio del processo, che molti cancellieri, ancorché adibire all'assistenza dei magistrati, adibiscono a fare lavori di cancelleria, a chiudere con le calce i faldoni ancora cartacei che circolano nelle cancellerie. E lì c'è un problema di valutazione, cioè di sindacabilità giudiziaria del mancato superamento della prova, che deve ovviamente tener conto di che cosa? Che quello ha superato un concorso per essere assunto. Cioè, mentre nell'impiego privato assumo uno, lo provo e se non mi convince lo mando a casa, nel pubblico impiego quell'uno ha superato un concorso per approdare alla corte della cancelleria del Tribunale di Udine. A me è capitato con la cancelleria di Trento, io ho dato botte a livello giudiziario, dove è stato ricevuto per mancato superamento della prova perché non era, secondo il cancelliere capo del Tribunale di Trento, idoneo allo svolgimento di quell'attività. È un altro fenomeno, non è quello della precarietà, però è così incalata in quel discorso di specialità sessuale, poi dirò la mia parola in conclusione, di cui parlava un amico. Concludo, ultimo profilo, quello delle partecipate. E lì siamo l'angoscia perenne. Siamo pubblici o siamo privati?
Siamo società per azioni o siamo a capitale pubblico? E tutta la materia dei concorsi si applica o non si applica? E vi dico che chi questo problema lo affronta da avvocato, tutto sommato vive tranquillamente, ma chi lo vive da consulente delle partecipate non dorme sonni tranquilli, perché i bandi di concorso li facciamo noi e siamo sempre in dubbio se va applicato per intero la normativa del pubblico impiego, soltanto i principi generali, se il regolamento c'è, il regolamento non c'è, non vi voglio annoiare con questo. Chiudo, ecco, sul discorso della specializzazione. Probabilmente il problema è a monte, e spiego perché. Lo spiego innanzitutto facendo un esempio. Qualche anno fa, parliamo inizio anni 90, il mio amico Umberto Carabelli, che allora dirigeva la Scuola Superiore della Formazione della Pubblica Amministrazione, mi disse: Mimmo, vai a fare una lezione al corso per dirigenti in tema di trattamento di fine rapporto. È un tema che tu conosci bene. Lo conosco bene, tra parentesi, posto fisso, si è laureato con me. Che Pettarone si è laureato in giurisprudenza, non ha desilato sul TFR con me. Questo fa capire perché quando va a parlare con la dirigente per incentivo all'esito dice: secondo te io con un TFR di 27.000 euro me ne dado per 8.000 euro di incentivo? E usa un'espressione che è un'espressione tecnica, non da dato. La parola TFR, vabbè, ci vado. Dopo lei ha cambiato la dottoressa per segretaria. Sì, ma questo capisce la materia. Anche dopodiché, quando mi sono preparato il modulo, mi sono letto, ho riletto il 2120, internet. Dopodiché, quando ci vado, un quarto d'ora, studiando, e ho trovato l'idea di Dio, parli della funzione pubblica, giurisprudenza del Consiglio di Stato, c'era anche tutto. Quando ho finito il modulo da 6 ore, mi hanno inseguito per strada a fare domande ancora, quindi neanche 6 ore sono state sufficienti. Per dire che cosa? Che evidentemente la favola dell'unificazione è una favola. Sul TFR, l'argomento che mi viene in mente, che rimasi traumatizzato per questo motivo, il TFR dei dipendenti pubblici è 2120 per le 4 cose, il TFR dei dipendenti pubblici è non lo so. Ve ne dico soltanto una: se io cambio amministrazione pubblica e c'è un giorno di intervallo tra un rapporto e l'altro, io ho diritto o comunque ricevo dall'INPS il pagamento del TFR, che c'è soluzione di continuità tra il rapporto con l'università e il rapporto con il comune di Udine o viceversa. Se non c'è soluzione di continuità, devo aspettare invece alla fine dell'ultimo rapporto di pubblico impiego. Metto da parte i profili previdenziali, che non è materia per voi, quindi come dire, non credo di potermi confrontare con voi sulla materia previdenziale, salvo Paolo Rivera. Quindi il problema è a monte, è una disciplina speciale, non possiamo qualificarla come vogliamo, resta una disciplina. E l'ha provata, direbbe la mia collega di questo. Io nello studio mio, dove so ovviamente colleghi che mi aiutano, ce ne ho 3 che si occupano solo del pubblico impiego. E mi rendo conto, quando qualcuno dei restanti passa dal privato al pubblico, viceversa, anche là sono i figli senza basta, hanno dei momenti di sbandamento, che evidentemente si tratta di una disciplina completamente diversa. Grazie. Ringrazio il professore Garofalo per le sue conclusioni, però il garzone lo reintegriamo perché è motivi illeciti, è ritorsivo essenzialmente. La carne è sempre un motivo illecito. Esatto, infatti questo, quindi su questo ci troviamo perfettamente. Passo a prendere d'accordo sul fatto, se io sono in graduatoria, vengo indicato come potenziale assumibile a fermo, dico di no, sono cancellato. È una roba che non esiste anche sul piano logico, perché io voglio dire che in questo modo è il modo per far fuori qualcuno, perché poi a quel punto il passo successivo è: io ti chiamo, che sono a termine, sì, no, o altrimenti tu anche non rifiuti, accetti e vai al punto successivo. Allora di là giurisprudenza che dici, però questo non vale come esclusione. Ma poi vi spiego anche la possibilità che un'altra pubblica amministrazione attiva. Certo. Vabbè, basta. Abbiamo un coffee break. Abbiamo un coffee break. Bene, allora
Iniziamo, e devo dirlo, la parte più bella e soddisfacente del percorso CLIP, perché la Call for CLIP, quindi la possibilità di aprire il processo e il percorso di CLIP oltre il cammino degli stretti strutturati e di chi da tempo si occupa di questo tema, è stata forse la chiave più bella, il momento più bello che abbiamo aggiunto proseguendo nelle varie edizioni. La Call for CLIP di quest'anno tratta ovviamente il tema della flessibilità secondo diverse aree tematiche che andiamo ora a esplorare con, non vorrei dire i giovani, direi solo i più giovani, perché poi se dico i giovani altri si qualificano diversamente. Allora, no, niente, perché è la spalla che mi si muove. Call for CLIP eccezionalmente partecipata, abbiamo avuto tante domande, abbiamo avuto una commissione nominata dall'Associazione Italiana di Diritto Lavoro e Sicurezza Sociale, AICLAS, nelle persone delle professoresse Alessi e Lunardonna. Professoressa Alessi qui presente e anche segretaria verbalizzante della commissione, e io lo vedo per col verbale qui, e dei professori Albino, Poscati e Santucci, che hanno lavorato leggendo queste proposte, devo dire, tutte davvero interessanti, ben strutturate, e hanno selezionato 11 proposte. Di queste, con mia grande felicità, 6 proposte di candidate e 5 proposte di candidati, che ci fa ben sperare per il CLIP, l'edizione 84 che faremo. No, però l'edizione 84 non ci riguarderà, credo. E che ci portano ora a queste presentazioni. Andrò a presentare brevemente ogni traccia e a chiamare al leggio i nostri e le nostre presentatrici e presentatori, con l'accortezza per tutti di rimanere nei tempi, e so che sono tempi molto brevi, ma CLIP sin dall'inizio si è data più dimensioni. Queste conversazioni sono online, sono orali, poi diventano scritte e dall'anno scorso diventano non 2 ma 3 volumi, di cui il volume dedicato alla Call for CLIP dei più giovani è garantito in open access. Questo perché è la scienza che deve muoversi, è il pensiero che deve essere divulgato, e ci teniamo moltissimo a che le più giovani e i più giovani fra noi abbiano la possibilità di far girare i loro contributi senza gli ostacoli che l'editoria di solito pone. In questi anni abbiamo lavorato duramente per arrivare con i 3 volumi alla consegna di dicembre ai seminari di Bertinoro. Da quest'anno abbiamo imposto il massimo rigore nella consegna, quindi a breve confidiamo di iniziare a confezionarli. Allora non perdo altro tempo e vado alle convocazioni. La prima traccia che esploriamo è quella, e l'abbiamo detto in tutte le salse, dell'attraction. È quella attrattività delle pubbliche amministrazioni, che è sia avere qualcuno di bravo, di serio, di preparato che si presenta ai concorsi, sia qualcuno che poi rimanga in quella pubblica amministrazione. E in questa traccia ospitiamo numerosi contributi. Esploriamo strategie e strumenti per attrarre talenti qualificati nel settore pubblico in un contesto in cui le amministrazioni devono competere con il privato. Abbiamo proposto ai candidati e alle candidate di occuparsi di flessibilità per incentivare l'ingresso di nuovi lavoratori, approcci innovativi per valorizzare competenze e professionalità, e in questa traccia abbiamo contributi
della dottoressa Bebber, del dottor Chiaromonte, dottoressa Maffei, dottoressa Miracolini, dottoressa Verzulli. Andiamo all'ordine alfabetico, iniziamo con la dottoressa Anna Bebber, dottoranda di ricerca e diritto del lavoro nell'Università degli Studi di Trento, che ci presenta un contributo sul contratto di formazione lavoro. Il contratto di formazione lavoro come driver di attività per la pubblica amministrazione. Lei ce lo pone come domanda e vediamo adesso dove arriviamo come risposta. Grazie dottoressa, prego. No. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, è un piacere per me essere qui oggi per condividere con voi alcune riflessioni sul tema dell'attrattività della pubblica amministrazione e in particolare sull'utilizzo del contratto di formazione lavoro come possibile leva per avvicinare le nuove generazioni al lavoro pubblico. Comincio da un dato che a mio avviso parla da solo. Oggi nella pubblica amministrazione solamente il 4,2% dei dipendenti ha meno di 30 anni e l'età media si attesta intorno ai 50 anni. Tale scenario verrebbe il risultato di una duplice dinamica. Da una parte il blocco delle assunzioni degli ultimi anni ha sicuramente frenato il ricambio generazionale e dall'altra si sta assistendo ad un processo di progressiva dequotazione del concorso pubblico. Tra le ulteriori concause, e poi certamente l'andamento stagnante del trattamento economico, spesso poco competitivo rispetto al settore privato, ma il tema non si esaurisce nella questione salariale. Ed infatti, concentrando l'attenzione sulla componente giovanile, emerge come l'attrattività del pubblico impiego sia compromessa dalla scarsa valorizzazione delle competenze. Infatti la PA spesso offre sì un'occupazione, ma non una reale opportunità di crescita professionale. Alla luce di queste considerazioni, quindi, mi sono interrogata sul ruolo dei contratti formativi, in particolare del CFR, come possibile leva per rafforzare la creatività della PA. Vorrei però compiere prima un passo indietro e avviare una riflessione a partire dal tema dell'accesso alla pubblica amministrazione, che come noto è resato dai principi sanciti per gli articoli 98, 51 e 97 della Costituzione, in virtù dei quali la Corte Costituzionale ha più volte sancito che il pubblico concorso rappresenta il criterio ordinario all'accesso al lavoro con le pubbliche amministrazioni, in quanto è in grado di assicurare sia l'imparzialità sia il decoro. A partire da questo assetto si sono però sviluppate due diverse tendenze. Da un lato, alla fine di superare anche l'economia costituzionale, si è ben presto affermata la tendenza verso pratiche elusive volte ad aggirare la selezione pubblica, quali stabilizzazioni del personale precario, proroghe di graduatorie risalenti e esternalizzazioni di varia natura. Dall'altro lato si imposta la tendenza verso un formalismo direi esasperato, che ha irrigidito le procedure, privilegiando selezioni incentrate sul nozionismo mnemonico anziché sul ragionamento e sull'accertamento di competenze specialistiche operative. Neanche parole, l'attuazione dei principi costituzionali ha privilegiato una visione fortemente legalista, ponendo in primo piano l'imparzialità e la trasparenza delle selezioni, spesso a discapito del buon andamento. In entrambi i casi, come ha sostenuto l'autorevole Dottrisi, si è finiti per tradire il disegno costituzionale. Non solo le assunzioni senza concorso, ma anche i concorsi che selezionano i più capaci e meritevoli e usano l'amministrazione delle necessarie competenze specialistiche. E quindi da tale consapevolezza emerge la necessità di ripensare le procedure concorsuali non più soltanto attraverso il prisma dell'imparzialità, ma anche nell'ottica dell'efficienza. E in questa prospettiva una soluzione percorribile risiede nell'individuazione di modelli di entrata alternativi complementari al concorso tradizionale, capaci di riequilibrare questo rapporto tra la parzialità e il buon andamento. E un'opportunità particolarmente promettente risiede nei contratti a contenuto formativo, in cui si miscelano lavoro e formazione e ai quali anche la derivazione attuativa del PNRR ha recentemente tentato di dare nuova linfa. Come vi dicevo, mi sono concentrata sul contratto di formazione lavoro, che è un contratto di tempo determinato a causa mista, in cui l'attività lavorativa del dipendente trova il suo contrattare non solo nella retribuzione, ma anche nell'obbligo del datore di lavoro di garantire un adeguato percorso formativo. È un contratto che si rivolge a comprendere tra i 18 e i 32 anni e si articola in due tipologie. Il CFL è forte, contratto fino a 24 mesi, funzionale all'acquisizione di professionalità elevate o intermedie e di formazione rispettivamente di 130-80 ore, e il CFL preciso, contratto fino a 12 mesi, in caso ad agevolare l'inserimento professionale
mediante un'esperienza lavorativa che consenta l'adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo organizzativo. E in questo secondo contatto la formazione è molto più blanda, si parla di un minimo di 20 ore ed ha proprio carattere informativo. Il soggetto assunto con CFL può essere assunto ad un livello di inquadramento inferiore a quello di destinazione, e questo forse rappresenta il vero punto critico del CFL sul quale tornerò in chiusura. Volendo invece sottolineare i possibili vantaggi, dal lato della PA è il fatto che il CFL garantisce un più lungo periodo di sperimentazione delle capacità del dipendente e la possibilità di una sua contestuale formazione, di modo da rendere più efficace il suo inserimento nella struttura amministrativa di destinazione. Dal lato del dipendente, se vediamo che il riconoscimento della sanità di servizio a tutti gli effetti del periodo svolto in formazione e lavoro, in caso di trasformazione dei contratti a tempo indeterminato. Un'esperienza degna di nota nell'utilizzo del CFL è quella della provincia autonoma di Trento, che da tempo sperimenta questo modello direi con discreto successo. L'iniziativa pilota risale al 2017, quando fu avviato il cosiddetto progetto Factory Hub, nato con il duplice scopo di ringiovanire la macchina amministrativa provinciale e valorizzare le competenze sia dei lavoratori senior sia dei giovani nei studi attraverso la tecnica dell'apprendimento intergenerazionale. Per quanto riguarda le caratteristiche salienti del modello, per i motivi di tempo mi limito a individuare 4 aspetti, il primo dei quali riguarda i requisiti di accesso. Il progetto, infatti, è stato sì rivolto a giovani sempre di età d'intesa tra i 18 e i 32 anni, ma la platea è stata ulteriormente ristretta perché veniva richiesto il possesso della laurea almeno triennale. Oltre ai titoli di studio sono state valorizzate per la prima volta in sede concorsuale anche competenze allora emergenti come comunicazione marketing, business intelligence, gestione delle risorse umane e attitudini trasversali come la capacità di lavorare in team, con lo scopo di modernizzare la pianta solo sotto il profilo anagrafico, ma anche sotto il profilo delle professionalità, andando pian piano a eliminare le mansioni più rutinarie. Seconda caratteristica, il coinvolgimento di una triade di soggetti. Ogni giovane assunto, infatti, è stato affiancato da un mentore corrispondente al lavoratore senior e da un tutor corrispondente alla figura dirigente, entrambi appositamente formati. Il primo ha avuto il compito di facilitare l'inserimento e il trasferimento dei valori di servizio pubblico, mentre il secondo ha curato l'intero percorso, dalla valutazione iniziale al colloquio finale articolato su 3 fasi. Terza caratteristica, la formazione, vero cuore pulsante del CFL. In collaborazione con la società trentina che si occupa della formazione permanente nel sistema pubblico locale, è stato progettato in intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un percorso biennale formativo di 130 ore suddiviso in 5 aree: giuridica, economica, digitale, trasversale, tecnica e salute e sicurezza. E anche le modalità di erogazione della formazione sono state diversificate in didattica in aula, e didattica esperienziale laboratoriale con esercitazioni applicative. Quarta caratteristica, il monitoraggio. Il progetto è stato accompagnato da strumenti di feedback periodico, quali colloqui, focus group e questionari, che hanno consentito di modulare l'offerta formativa a seconda delle esigenze e anche di riallocare alcuni dei partecipanti in strutture più idonee delle loro competenze. Nonostante il successo del progetto, che ha portato alla stabilizzazione di tutti i vincitori del concorso e alla riproposizione di 3 edizioni successive, una nel 2022 e una nel 2025, la tenuta giuridica del modello è stata oggetto di contestazione. In particolare veniva messa in discussione la compatibilità con il contratto a termine con finalità normative con l'articolo 97 della Costituzione e 35 del testo unico. Secondo questa posizione, infatti, l'accesso al pubblico impiego deve avvenire solamente attraverso procedure concorsuali ordinarie, in grado di accettare una professionalità già pienamente maturata al momento della selezione, escludendo cioè percorsi in cui la competenza possa essere consolidata nel momento successivo tramite la formazione interna. Tuttavia, tale impostazione a mio avviso non tiene in considerazione quello che è uno strumento previsto dalla normativa. Non è invasivo questo, non è invasivo. Cercavo un gong.
da quella nazionale provinciale e da quella riconosciuta nel settore pubblico come mezzo legittimo per favorire l'inserimento qualificato di giovani. Non rappresenta quindi un espediente che deve aggiorare il concorso, ma una forma peculiare di selezione conforme ai principi di imparzialità e comandamento dell'azione amministrativa, posto che la selezione iniziale si svolge attraverso procedure pubbliche aperte e basate su criteri oggettivi. Avviandomi alle conclusioni, tagliando quindi un pochino la relazione, sebbene lo sforzo di lanciare i contratti formativi da parte dell'istitutore nazionale Lo sto facendo il rischio. Vada. Dottoressa, non badi agli anziani. rivelata piuttosto deludente e in particolare pur restando auspicabile che il fatto del apprendistato venga finalmente integrato in maniera strutturale nel sistema di reclutamento pubblico locale, in considerazione del suo oggettivo mancato di accordo, il contratto di formazione lavoro che già dispone di un monitoraggio normativo potrebbe costituire una risorsa giuridica da valorizzare seppur con alcuni accorgimenti. E questo perché alla luce del percorso analitico svolto è immerso come uno strumento soffra di una significativa tensione tra finalità dichiarate e concreta applicabilità. Il punto debole risiede nel sottoinquadramento contrattuale, un elemento di una fase del mercato del lavoro come questa rischia di minare l'attività e il cervello rischia cioè di trasformarsi in una lunga prova dilazionata, scarsamente remunerata, a fronte di opportunità più immediate offerte da altri canali. In questa prospettiva ho provato quindi ad immaginare dei correttivi mirati a partire da un adeguamento del trattamento economico attraverso meccanismi di welfare integrativo capaci di colmare almeno parte del livello produttivo iniziale, in parallelo una possibile revisione del regime dell'incompatibilità per i livelli di cervello che potrebbe introdurre questa maggiore flessibilità. Tra le ulteriori ipotesi si potrebbe pensare ad un'evoluzione selettiva del periodo di formazione in funzione dell'esperienza pregressa, all'anticipo dell'inquadramento definitivo al raggiungimento di specifici standard formativi intermedi e ad un accesso progressivo a funzioni di maggiori responsabilità, così da valorizzare rapidamente il potenziale professionale. E qui davvero chiudo, uno snodo sociale per l'evoluzione del cervello potrebbe essere l'introduzione di un sistema di certificazione delle competenze che offra sia un incentivo alla partecipazione giovani a percorsi cognitivi con finalità formative, sia un presidio di qualità per le pubbliche amministrazioni. Qui però sì che la formazione richiede di essere sartoriale, cioè progettata su specifici target di riferimento e non differenziata. Vi ringrazio per l'attenzione e chiedo scusa se ho sforato. Grazie alla dottoressa Anna Bebber. Andiamo a esplorare questi problemi con il dottor Marco Chiaramonte, attivista di ricerca in diritto del lavoro nell'Università degli Studi del Molise, e con il quale parliamo di contratti pseudo-formativi nel lavoro pubblico, tra problemi applicativi e difetti di sistema. Sono buscati rappresentare Zilli per l'opportunità che mi è stata concessa in questo importante momento di approfondimento. Dunque, il tema della formazione dei dipendenti pubblici assume una certa centralità verso il modellamento organizzativo del lavoro pubblico. Invero, i mutamenti mutali del ventennio a partire tipici transizione digitale, ecologica, amministrativa impongono alla pubblica amministrazione da un lato di qualificare il personale già in servizio presso gli uffici pubblici e dall'altro di attrarre giovani lavoratori capaci di consentire ovviamente alla pubblica amministrazione di affrontare queste sfide e anche altre cose come si è detto in precedenza di realizzare un ricambio generazionale all'interno degli uffici pubblici. Tuttavia la pubblica amministrazione nel perseguire questi obiettivi deve superare questi ostacoli. Infatti, come è stato rimarcato, per esempio il professore di Coborno di qualche mese fa, in realtà già di diverso tempo
l'accesso è diventato scarsamente attrattivo per i giovani, non soltanto a causa di trattamenti economici scarsamente competitivi rispetto a quelli offerti dal settore privato, ma anche per altri fattori, quali ad esempio l'assenza di meccanismi che, per esempio, incentivino i giovani a partecipare ai concorsi. Ebbene, in questo quadro è tutto evidente come il legislatore abbia provato in realtà a superare questo stato. Uno di questi tentativi è stato il decreto legge 44/2023 e anche il decreto ministeriale del 21 dicembre dello stesso anno in tema di contratti formativi nel lavoro pubblico, di cui si è anche accennato in precedenza. Ora, più nello specifico, il legislatore con questa disciplina ha autorizzato le pubbliche amministrazioni entro il 31 settembre del 2026 a reclutare giovani lavoratori con contratti di apprendistato, contratti di formazione e lavoro nei limiti appunto delle proprie facoltà soluzionali. E più nello specifico le pubbliche amministrazioni sono state autorizzate a utilizzare contratti di apprendistato a durata massima di 36 mesi al fine di reclutare giovani reali da individuare su base territoriale e base di previsti pubblicati sul portale di reclutamento PIPA, oppure di utilizzare contratti di formazione e lavoro al fine di assumere lavoratori di età inferiore ai 24 anni da individuare sulla base di convenzioni non onerose stipulate con le istituzioni universitarie. E per entrambe poi queste fattispecie contrattuali è prevista ovviamente l'inquadramento dell'area dei funzionari, come si è detto, e in caso di valutazione positiva del servizio prestato un'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ora, diciamo che tendenzialmente questa iniziativa è stata valutata dagli attori istituzionali e da una parte dei commentatori con favore, in quanto è stata ritenuta un'iniziativa volta a reclutare nuove professionalità e nuove competenze e in generale a investire sul capitale umano nell'ambito del settore. Tuttavia, quello che cerco di spiegare nel paper che ho presentato, che cerco di spiegare oggi, è che in realtà la disciplina di esame presenta numerose criticità applicative che inducono a ritenere non condivisibile questa ricostruzione. E più nello specifico le criticità attengono sia per quanto riguarda il contratto di formazione e lavoro che per il contratto di apprendistato. Per quanto riguarda il contratto di formazione e lavoro, le principali criticità attengono innanzitutto alla mancata indicazione di un limite massimo di durata. Infatti, la disciplina d'esame, se da un lato precisa che a questa tipologia contrattuale possono accedere giovani lavoratori di età inferiore ai 24 anni, dall'altro appunto non precisa il limite massimo di questi rapporti. E naturalmente si tratta di un vuoto normativo su un aspetto essenziale di questo istituto. Quindi sostanzialmente il legislatore rimette alla discrezionalità della pubblica amministrazione in fase di attuazione del bando di selezione appunto la determinazione di un aspetto essenziale, come dicevo prima, di questo istituto, e questo naturalmente ha l'effetto di accrescere il rischio di un abuso di queste forme flessibili di lavoro e in generale accresce il rischio che evidentemente i giovani possano vagare in un limbo di incertezza evidentemente e di precarietà. L'altra criticità del contratto di formazione e lavoro invece riguarda il contenuto delle convenzioni non onerose stipulate con le istituzioni universitarie. Qui doveva essere l'articolo 7 del decreto ministeriale del 21 dicembre a definire appunto il contenuto di queste convenzioni al fine di incentivarne la stipula. Tuttavia lo Stato, l'articolo 7, ha delle previsioni alquanto generiche e inidonee a fornire una idonea cornice normativa di riferimento, il che avvicina le suddette convenzioni più che altro a quelle convenzioni sempre stipulate tra amministrazioni pubbliche e istituzioni universitarie ai fini appunto in materia di tirocini formativi e di orientamento. E questo naturalmente ha un'ulteriore criticità legata al fatto che, come è stato evidenziato anche in dottrina, in realtà
disciplina di tema di tirocini non prelude in alcun modo ad un'assunzione all'interno degli organici della pubblica amministrazione. Venendo invece alle criticità in materia di apprendistato, anche qui c'è una criticità, diciamo, innanzitutto identitaria, legata al fatto che il legislatore non ha indicato, ad esempio, il limite di età di coloro i quali possono accedere a questa situazione contrattuale. Cioè il legislatore da un lato ci dice che questi contratti devono avere una durata massima di 36 mesi, ma dall'altro non ci dice effettivamente l'età degli apprendisti. Ovviamente questo vuoto normativo poteva essere colmato, per esempio, richiamando la disciplina privatistica in materia di apprendistato, che fissa, come sappiamo, in 29 anni l'età massima degli apprendisti. Il legislatore ha ritenuto inapplicabile la disciplina privatistica al caso in esame in base all'articolo 9 dello stesso decreto ministeriale. Si tratta, a mio avviso, di una scelta incomprensibile che priva, anche in questo caso, diciamo, gli istituti di esame di una più ampia cornice normativa di riferimento e presta direttamente gli istituti di esame a eventuali abusi, come dicevo prima. Tuttavia, la principale criticità in materia di apprendistato la possiamo cogliere sul piano sistematico, dal mio punto di vista. Perché in realtà, come sappiamo, l'apprendistato, in quanto istituto finalizzato a agevolare l'incontro tra domande e offerte di lavoro, costruire di mestieri, trova in realtà il proprio frutto nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale di cui appunto l'articolo 47 del decreto legislativo 81 del 2015. L'apprendistato infatti non è soltanto un proprio lavoro a tempo indeterminato a struttura basica, ma è soprattutto, come è stato evidenziato anche nel preciso dell'associazione ATAT, sto andando alla conclusione, è soprattutto un percorso orientato all'acquisizione di una qualifica contrattuale da agganciare a specifici standard formativi e professionali definiti appunto dalla contrattazione collettiva. Ora, qual è il problema? È che nel caso in esame il legislatore non soltanto nel caso di specie non ha implementato la disciplina ordinaria dell'apprendistato, ma soprattutto non ha subordinato il funzionamento della sperimentazione dell'esame ad un collegamento con la contrattazione di comparto, il che naturalmente ha come effetto quello di recedere il raccordo tra i singoli contratti di apprendistato e diciamo, i profili professionali da un lato e i sistemi di classificazione e inquadramento del personale dall'altro. E a ciò aggiunge, diciamo che è vicino alle conclusioni, si aggiunge appunto il fatto che tutti i bandi di selezione, il tema dei contratti formativi, in realtà il tema della formazione rappresenta più che altro un appendice, un elemento marginale, tutta l'attenzione invece è rivolta soltanto alle modalità di reclutamento, il che oltre ad avvicinare evidentemente l'apprendistato ad altri istituti come per le piante, altri istituti come il tirocinio, accresce il sospetto che evidentemente questi contratti non siano tanto finalizzati a reclutare nuove professionalità come competenze, quanto invece a reclutare persone già specializzato e già ampiamente scoperto. E quindi alla luce evidentemente di queste criticità si può evidentemente concludere a mio avviso che disciplina di esame accresce evidentemente il sospetto che questo strumento contrattuale sia utilizzato evidentemente da pubbliche amministrazioni semplicemente per reclutare personale che serve evidentemente per coprire le proprie carenze di organico e impartire una formazione parametrata sul proprio fabbisogno, sulle proprie esigenze operative. Quindi si tratta evidentemente, a mio avviso, di questo ci porta a dire che la qualificazione di esame non può che essere negativo, perché in realtà il legislatore aveva a disposizione anche le risorse del PNRR per irrobustire stabilmente le pubbliche amministrazioni, delle risorse più idonee ad affrontare le sfide attuali, come appunto la semplice transizione, e invece si è accontentato di una soluzione contingente e transitoria che, non prevedendo un percorso di crescita professionale per i giovani lavoratori, non prevedendo soprattutto anche prospettive di progressioni di carriera, non potrà essere che considerato dai giovani come scarsamente attrattivo. Grazie. Grazie al dottor Marco Chiaramonte e continuiamo in questo percorso di critica e di ricerca di strumenti che migliorino questo modello di attraction con la dottoressa Francesca Maffei, assenista di ricerca in diritto del lavoro dell'Università dei Studi di Napoli Federico II, alla quale affidiamo
la sua presentazione, che riguarda il tema pubblica amministrazione e giovani talenti, quali correttivi per rendere attrattivo il lavoro pubblico. Dal contratto di formazione siamo passati alla pseudoformazione, abbiamo trovato delle problematicità, andiamo a vedere correttivi. Grazie dottoressa. Grazie mille. Prima di cominciare permettete anche a me di ringraziare gli organizzatori di questo convegno anche per avermi dato l'opportunità di partecipare in qualità di interventrice e anche i relatori che ci hanno preceduto perché veramente ci hanno fornito moltissimi spunti di riflessione. Io ho voluto dedicare lo spazio a mia disposizione per affrontare il problema della scarsa attrattività del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e che di problema si tratti non è dato dubitarne perché l'annual report che è stato pubblicato pochi mesi fa ci ha consegnato a riguardo dei dati veramente allarmanti. Negli ultimi 2 anni è aumentato il numero di dimissioni volontarie che non sono motivate neanche da migliori condizioni lavorative, è diminuito il numero di partecipanti ai concorsi, è aumentato il numero di soggetti che pur collocati utilmente in graduatoria non prendono servizio nelle pubbliche amministrazioni. Sono tutti dati di cui gli attori istituzionali si sono dovuti ovviamente far carico, infatti da gennaio 2025 ad oggi abbiamo avuto una moltiplicazione di provvedimenti amministrativi e governativi che hanno posto al centro il problema dell'attraction e della retention del personale qualificato nelle pubbliche amministrazioni, provando anche a fornire delle soluzioni. A partire proprio dall'analisi di queste soluzioni, io ho cercato di verificare quali sono i correttivi che possono essere apportati nella relazione lavorativa nel pubblico e impiego per renderla più attrattiva. Dico sin da subito che secondo me la strada maestra che dovrebbe essere perseguita per affrontare efficacemente questo problema è quella retributiva. La riduzione del gap retributivo esistente tra lavoro pubblico e lavoro privato, perché gli studi ci hanno dimostrato che gli enti che non sono stati toccati da queste crisi motivazionali di dipendenti e candidati sono Banca d'Italia, Sociale per la Cybersicurezza, quindi tutti enti che applicano standard retributivi più elevati. Ciò nonostante, riconoscendo la centralità del fattore economico, non mi sono soffermato perché le risorse pubbliche dedicate al lavoro sono nel nostro paese basse e sono scarse. E qualsiasi decisione di allocarle diversamente, privilegiando le riduzioni dei dipendenti a scapito di altri ambiti di spesa, è rimessa a certe politiche di fondo che sfuggono alla mia capacità predittiva. Quindi ho cercato piuttosto di indagare altri ambiti della relazione lavorativa su cui ritengo che si possa intervenire anche a quadro regolamentare invariato direttamente apportando dei correttivi che, se implementati, potrebbero migliorare la qualità del lavoro pubblico. Il primo ambito che ho indagato è quello della programmazione dei fabbisogni. Noi dal 2017 in poi il legislatore l'ha valorizzata come momento cruciale della vita amministrativa dell'ente, dal 2021 l'ha tolta dall'isolamento, l'ha inserita in un contesto programmatorio più generale, perché gli ambiti triennali sono diventati parte, intenzione dei PIAO, nell'idea di fondo che le politiche di reclutamento si devono coordinare con i valori, gli obiettivi di valore pubblico dell'ente. Le amministrazioni non hanno risposto adeguatamente agli obiettivi programmatori che stati dal legislatore, lo diceva anche prima il consigliere Spano, se si guardano i piani, se si analizzano le varie sezioni dedicate al capitale umano, ci si rende conto di 2 cose. Uno, che gli enti continuano a accettare quelle logiche veramente uscente, ma soprattutto emerge un altro dato che ci interessa, cioè che questi piani, che avrebbero dovuto essere la vetrina per i candidati, per gli studenti nel percorso formativo, per capire qual è il trend assunzionale dell'amministrazione, come conformarsi eventualmente nelle scelte formative alle richieste delle amministrazioni, non sono fruibili. Cioè, proprio leggendoli non si capisce quali sono i profili che vogliono assumere, qual è il background formativo che si aspettano, quali sono le attività che vogliono compiere. E questa scarsa intelligibilità dei piani, secondo me, si traduce anche nell'impossibilità delle amministrazioni di collaborare tra di loro. Io penso sempre a come le università dovrebbero rivedere la loro offerta didattica in funzione delle politiche assunzionali che emergono all'interno dei piani. Il miglioramento dell'intelligibilità di questi superando proprio quello scollamento tra il mondo formativo e il mondo del lavoro, che è il tratto
identità e l'inefficienza vera del nostro sistema istruzione. La scarsa intelligenza, o meglio, il miglioramento anzi dell'intelligibilità di questi piani dovrebbe però andare di passo con una valorizzazione della loro vincolabilità giuridica, perché la seconda fragilità della nostra attività di programmazione è l'inaffidabilità. Le amministrazioni programmano, arrivano alla fine dell'iter assunzionale, cioè chiedono l'autorizzazione a funzioni pubbliche e ricevono i decreti, dopodiché non vanno avanti con le procedure selettive, in occasione del successivo PA rimettono tutto in discussione. Questa, diciamo, come dire, questa inaffidabilità si traduce in un'immagine poco seria nell'amministrazione, che incide notevolmente sull'altra attività del lavoro pubblico. In questo devo dire che diciamo, la giurisprudenza contabile e amministrativa che ho analizzato, pur mettendo, valorizzando questi strumenti come ufficio sine qua non delle successive assunzioni, terreno di verifica di una responsabilità, struttura contabile del vertice politico, non arrivano a riconoscere i piani come veri e propri impegni giuridici nei confronti della collettività e quindi esigibili e coercibili da parte della collettività. Però una valorizzazione giuridica c'è stata, secondo me, nel recente decreto 25 del 2025, che ha previsto per la prima volta che le facoltà funzionali, cioè i soldi che le amministrazioni hanno per assumere personale, non sono eterne, ma sono a scadenza e che quindi le amministrazioni devono fare una buona programmazione a cui devono dar seguito, perché altrimenti quelle facoltà funzionali non perdono. Il secondo terreno di indagine è quello del reclutamento, delle procedure selettive. Il nostro sistema di reclutamento è un sistema che presenta moltissime criticità e il legislatore infatti è intervenuto a più riprese negli ultimi anni. Senza voler arrivare a una revisione totale di questo sistema, io credo che ci sono delle criticità che potrebbero essere risolte immediatamente e con la cui soluzione si potrebbe incidere positivamente in termini di attrattività. La prima è il scollamento che vedo tra l'amministrazione e l'utenza, i candidati. Cioè i candidati che potenziali che partecipano ai concorsi non sanno niente delle amministrazioni in cui andranno eventualmente se superano virtuosamente le procedure a lavorare, e questo crea una forte affezione. In questo le amministrazioni potrebbero anche solo servirsi dei canali che già esistono, quindi appunto per esempio presenti in INPA, per autopromuoversi, per far conoscere quale tipo di formazione possono ricevere all'interno dell'amministrazione, che tipo di welfare li attende, quali sono le attività che materialmente andranno a compiere all'interno di questa amministrazione. E questo è molto rilevante, soprattutto nei concorsi unici. Il legislatore, lo sappiamo, ha deciso che questa è la modalità di reclutamento per le qualifiche, per le figure dirigenziali e ora anche per le dirigenziali delle amministrazioni centrali. Quindi non si torna indietro dal concorso unico, che peraltro ha anche tutta una serie di vantaggi economici. Però questa tipologia di reclutamento ha una disfunzione, perché quando si conclude, diciamo, il personale sceglie le amministrazioni completamente, diciamo, al buio. Quindi una revisione del concorso unico in modo che ci sia un bilanciamento, una valorizzazione anche delle specificità delle singole amministrazioni sarebbe un altro modo. L'ultima battuta la faccio sugli inquadramenti professionali. Non posso dire molto perché è finito il tempo, rinvio quindi alla parte scritta, però l'inquadramento è la parte più importante della relazione lavorativa. Ci dice il perimetro ovviamente di esigibilità delle mansioni, ma ci dice anche molto sul tipo di attività che vengono svolte, sul tipo di responsabilità di quei dipendenti. I sistemi di inquadramento attuali hanno mostrato assolutamente la loro incapacità di fare del lavoro pubblico un lavoro attrattivo, e anche le revisioni che ci sono state nelle ultime giornate contrattuali non hanno risposto ancora adeguatamente. In questo secondo me si potrebbe rivedere il sistema di inquadramento con 3 livelli di, diciamo, di descrizione, di modo da poter potenziare e valorizzare anche le specificità, le specializzazioni dei singoli dipendenti che attualmente, nonostante il sistema delle famiglie professionali, sono ancora purtroppo anacquati, il sistema di inquadramento molto ampio. Grazie. Grazie alla dottoressa Francesca Maffei e proviamo allora la strada dei tirocini.
Direi che la più giovane dottrina sta provando in tutti i modi a darci qualche chiave di lettura. Ora ci affidiamo alla dottoressa Marcella Miracolini, ricercatrice di diritto del lavoro dell'Università di Studi di Palermo, che ci porta nel tema tirocini e transizioni occupazionali nel settore pubblico, opportunità e sfide regolative. Grazie. È spento, dottoressa, il microfono credo sia spento. Allora più vicino. Esatto. Mi sta rubando i secondi. Lo faccio ripartire, prego, prego. Entro appunto nel merito e cerco di aggiungere qualcosa a quanto e il mio contributo infatti muove da una constatazione che già è chiaramente emersa, che è quella per cui nella pubblica amministrazione che è sicuramente attraversata da questi profondi processi di rinnovamento strutturale, di ricambio generazionale e in cui la formazione, l'abbiamo capito, si configura come un fattore strategico sia per la gestione delle risorse umane ma anche come parametro orientativo delle politiche occupazionali e di reclutamento, gli strumenti a contenuto formativo che sono volti a creare un raccordo strutturato tra il sistema educativo e il mondo del lavoro pubblico come l'apprendistato, ma in realtà anche il tirocinio, pur nella loro natura giuridica sostanzialmente diversa, sicuramente sono dei veicoli privilegiati di transizione verso l'impiego pubblico, perché da un lato contribuiscono ad avvicinare le giovani generazioni che sono segnate da una certa disaffezione nei confronti del pubblico impiego, e dall'altra parte sicuramente consentono anche un più efficace allineamento delle competenze ai fabbisogni delle amministrazioni stesse, in una logica chiaramente non quantitativa ma qualitativa, cioè secondo quell'approccio, quella metrica delle competenze che oggi permea l'intero ciclo di gestione del personale nell'MPA. Ecco, in questa logica naturalmente si colloca, si apprezza anche sicuramente la rinnovata attenzione del legislatore nei confronti di percorsi a contenuto formativo, a partire dal tentativo, almeno potenziale, di lanciare, come diceva il collega prima, il contratto di apprendistato, che è visto come una leva di innovazione organizzativa e su cui generalmente viene concentrata appunto l'attenzione. Però non vanno trascurati sicuramente degli istituti come il tirocinio, che non sono dei contratti di lavoro subordinato, chiaramente, che non sono degli strumenti di accesso diretto, ma sono percepiti dai suoi stessi destinatari, parlo principalmente dei giovani, come sicuramente degli strumenti che favoriscono una transizione verso un'occupazione stabile. Ce lo dice per esempio l'indagine Eurobarometro del 2023, ma lo stesso CNEL nell'ultimo rapporto sulla contrattazione ha sottolineato la centralità e l'importanza di questa opportunità. Però questo richiede una precisa definizione dei confini, cioè una valorizzazione delle specificità di ciascun istituto, al fine di evitare quelle che direi essere delle sovrapposizioni disfunzionali. Mi spiego. Cioè, quello che sembra mancare è questa visione sistemica che è in grado di integrare coerentemente questi diversi strumenti all'interno di una strategia più ampia di reclutamento sostenibile e qualitativamente orientata, in cui ciascuno di essi realizza efficacemente il proprio scopo. Cioè, accade in concreto spesso che il contratto di apprendistato venga suppiantato da soluzioni che sono ritenute meno onerose, più flessibili, proprio come appunto i tirocini, che consentono anche alle amministrazioni di avvalersi di una manodopera a basso costo, senza vincoli assunzionali e con minori oneri procedurali. E il risultato però è duplice. Da un lato il fallimento delle ambizioni appunto legate al rilancio per esempio dell'apprendistato, e dall'altra parte l'accentuarsi di pratiche evasive che sono legate all'uso distorto dei tirocini, che già per la loro natura ibrida, tra lavoro e non lavoro, notoriamente sono esposte al rischio appunto di una flessibilità impropria. E qui già qui la scelta di soffermarmi appunto su questo istituto, che spesso è più relegato ai margini del dibattito. Recenti interventi normativi nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione hanno dedicato alla materia
un'attenzione abbastanza marginale tramite delle iniziative di natura programmatica. Faccio riferimento per esempio a tirocini INPA. In realtà sino ad oggi sono stati attivati più dei 2/3 dei 300 tirocini che erano stati previsti in via sperimentale presso le 10 amministrazioni pilota, e sicuramente si tratta di un dato che non è in grado di produrre degli effetti di vasta portata, però è sicuramente molto più incoraggiante di quello del programma parallelo del turismo. Soprattutto si inserisce un trend che è assolutamente positivo, che ha visto consolidarsi il tirocinio come un possibile asse strategico delle politiche attive del lavoro. Basti considerare che l'ultimo rapporto realizzato da ANPAL e INAP, che dal 2014, Non è lei? dal 2014 ad oggi sono stati attivati in Italia più di 1,5 milioni di tirocini cosiddetti extracurriculari, a cui devono aggiungersi quelli curriculari cui il tirocini INPA va collegato. Chiaramente il privato rimane assolutamente predominante, ma anche il settore pubblico si inserisce in questo trend con una buona quota di tirocini attivati anche nelle pubbliche amministrazioni di varie dimensioni, soprattutto nei comparti di istruzione e sanità, con buone prassi consolidate. Penso all'esperienza di Banca d'Italia che dal 2011 a oggi avvia regolarmente dei tirocini extracurriculari altamente consigliati, che comunque consentono di una preparazione ai concorsi pubblici. Tuttavia, questo chiaramente in modo critico, questa crescita quantitativa sappiamo che purtroppo non va a contrastare una crescita quasi sempre qualitativa. Anzi, accanto alle buone pratiche permangono delle derive assolutamente patologiche, di cui purtroppo le pubbliche amministrazioni non sono immuni, perché l'esperienza applicativa ha mostrato che i tirocini che si collocano in questa zona grigia, senza mercato, priva di valore di scambio, espongono in concreto le categorie più vulnerabili al rischio di sfruttamento, con tirocinanti che vengono impiegati molto spesso come lavoratori subordinati a tutti gli effetti, cioè il tirocino viene privato della componente formativa e a volte viene piegato a quelle che sono delle logiche di supporto funzionale, giungendo la risposta temporanea, come abbiamo detto, come sicuramente più volte, ma che sono funzionali strutturali, in deroga anche ai vincoli assunzionali che si sono succeduti negli anni. Non posso non citare il caso di tirocini, ex articolo 37,1 del decreto legge 98 del 2011, che sono stati attivati presso il Ministero della Giustizia e sono stati implementati ciclicamente per anni per sopperire alla cronica carenza di organico nei uffici giudiziari. E la cui deliberazione chiaramente ha determinato una deviazione strutturale dalla finalità propria del tirocinio, cadendo appunto ogni presupposto di apprendimento, generando delle aspettative di stabilizzazione, anche se si tratta appunto di tirocini. E al di là degli esiti, su cui non mi posso soffermare, ma non sono stati poi effettivamente assunti, però il punto che in competenza che dovrebbe assolutamente garantire trasparenza esterna, l'uso di storico ha generato una zona d'ombra, in cui anche il tirocino è diventato un contenuto, un contenitore anzi, precarietà. Ora, il legislatore nel tempo ha cercato di sopperire a questi fenomeni distorsivi, essenzialmente in due modi, mediante l'introduzione di obblighi di tipo procedurale e soprattutto attraverso un stile di carattere repressivo e sanzionatorio. Da ultimo, appunto, l'introduzione con la legge di bilancio del 2022 del tirocino fraudolento, che accanto all'aumenta prevede la possibilità anche per l'interessato di ottenere il riconoscimento giudiziale della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Ora, una misura che è simbolicamente forte, anche se non priva in generale di alcuni profili criticabili, a partire per esempio dalla scelta di limitare gli effetti irreversibili del riconoscimento del lavoro subordinato a decorrere dalla pronuncia giudiziale piuttosto che dall'instaurazione del rapporto, quindi finendo per esempio per sanare almeno di fatto un periodo di utilizzo abusivo dello strumento. Inoltre è vero che la disciplina regolativa dei tirocini tende a uniformarsi nel settore pubblico e privato, estendendosi anche alle ipotesi in cui il soggetto sia appunto ospitante una pubblica amministrazione, ma è vero che permangono dei disallineamenti appunto ontologici, strutturali, che compromettono l'effettività delle tutele, quei totem di cui parlava poi il professore Calogero, perché non possiamo considerare che il vincolo dell'accesso tramite concorso ai vincoli di finanza pubblica precludono un automatismo nella stabilizzazione del tirocinante,
e l'incarminamento coattivo nell'organico. Ne risulta quindi un regime sostanzialmente asimmetrico in cui un tirocinante nella PA, anche se effettivamente si accerta un utilizzo abusivo dello strumento, può avanzare delle pretese risarcitorie difficilmente probabili. A riguardo, un'opzione percorribile sarebbe stata, per esempio, la possibilità di estendere anche a questa ipotesi proprio il meccanismo introdotto dall'articolo 12 del decreto 131, convertito nella legge 166, proprio per contrastare la piaga dell'abuso e della flessibilità ineducata. È un intervento di matrice appunto dissuasiva che offre sicuramente una tutela solo economica, ma in cui appunto in un contesto nel quale il ristoro è costituzionalmente inibito. Chiudo dicendo che in realtà su questo mi preme sostanzialmente insistere, forse un approccio solo repressivo però in questi casi non è sufficiente, perché una legislazione più efficace probabilmente dovrebbe misurarsi non solo sulla necessità di prevenire gli abusi, ma prima ancora sulla vocazione, sul recupero della vocazione originaria del tirocinio, un obiettivo che effettivamente non è stato assolutamente percorso, nemmeno a livello europeo, dove appunto il rinnovato protagonismo assunto dalla tematica con le proposte della Commissione europea del marzo 2024 in realtà privilegiano ancora un approccio regolativo che in realtà l'individuo degli standard minimi, mira a prevenire gli abusi, ma non a valorizzare il potenziale educativo dello schema. Quindi, concludo, una regolazione efficace probabilmente dovrebbe agire su più livelli e segnatamente, per esempio, nel settore pubblico si potrebbe riflettere sull'opportunità di integrare la formazione formativa nei percorsi di qualificazione e accesso tramite qualche meccanismo generalizzato di valorizzazione delle esperienze, non legato soltanto a specifiche eccezionali e soprattutto, e quindi ricollego a quello che diceva il professore Fossati, ogni intervento regolativo probabilmente andrebbe inserito in una cornice sistemica coordinata, guidata da una visione non sempre emergenziale e frammentaria, ma strategica di lungo periodo. Per esempio i PIAO potrebbero rappresentare un punto di raccordo efficace, integrando anche i tirocini nella pianificazione dei fabbisogni, quindi orientando per in funzione delle reali esigenze professionali del necessario ricambio generazionale. Grazie. Grazie alla dottoressa Marcella Miracolini. E ora rimaniamo sempre nell'attraction, ma proviamo a cambiare scenario. Con la dottoressa Veronica Verzulli, assegnata di ricerca e diritto del lavoro all'Università degli Studi di Roma 3, affrontiamo il welfare aziendale nel pubblico impiego, uno strumento negoziato di attraction tra ritardi e nuove spinte promozionali. Dottoressa, prego. Sentite? Ok. Ovviamente anche io innanzitutto mi unisco al coro dei ringraziamenti per la partecipazione a questo importante appuntamento annuale. Come anticipato la professoressa, il mio intervento è incentrato sul tema del welfare integrativo nel pubblico impiego, ne deve essere uno strumento di attrattività di nuovi talenti, ma come sappiamo anche di fidelizzazione e di produttività per i dipendenti pubblici già in forze. Ora, sappiamo che il welfare aziendale è ampiamente diffuso nel settore privato, c'è stata la locale, la collaborazione collettiva. Altrettanto però non può dirsi nel settore pubblico, che ha accumulato un notevole ritardo nella diffusione strategica e strutturale degli istituti welfaristici. Mi pare che la questione appaia sempre meno trascurabile, perché come più volte ribadito la pubblica amministrazione appunto le prese con l'esigenza di rimediare a questa scarsa attrattività a fronte di trattamenti economici e normativi di scarso richiamo. Ora è chiaro che la pratica dell'attraction non può giocarsi interamente sul welfare integrativo. Pare però sempre più evidente che i lavoratori, ma soprattutto coloro che sono in cerca di lavoro, sono sempre più attenti e sempre più informati sulle misure di corrispettività contrattuale oltre la retribuzione. Tant'è che il ministro della pubblica amministrazione, con la cosiddetta direttiva madre sui rinnovi contrattuali 2022-2024, ha effettivamente promosso la negoziazione del welfare integrativo proprio a questo. Ora, un ruolo preminente nel pubblico, anche più che nel privato, è ricoperto dalla contrattazione collettiva. Questo perché sappiamo che nel settore pubblico la fonte negoziale è l'unica abilità che ha potuto produrre misure di welfare integrativo ed è soprattutto a partire dal 2016
che le misure di natura assistenziale, di sostegno alla salute hanno cominciato a germogliare nei contratti collettivi. D'altronde si è trattato di un periodo particolarmente propizio per il welfare aziendale in generale, segnato dall'introduzione degli incentivi fiscali contributivi e del pubblico impiego dalla parallela emanazione della legge Madia, che a sua volta aveva promosso le misure di welfare integrativo tra gli strumenti di work-life balance nel pubblico impiego. Si trattò però di stimoli che poi effettivamente non hanno sortito particolari effetti negoziali, tant'è che successivamente sono stati emanati una serie di atti programmatici che sicuramente hanno promosso l'introduzione delle misure welfaristiche. Se si guarda alla prassi negoziale attuale, si nota anzitutto che la contrattazione di comparto ha mostrato un reiterato appiattimento delle disposizioni alle voci di welfare già stabilite in passato. Di riflesso, la contrattazione integrativa è molto spesso livellata su quell'elenco, seppur molto generico e non tassativo, che è disposto dalla contrattazione di comparto. Soprattutto la contrattazione integrativa limita il welfare integrativo allo strumento del sussidio economico. Sussidio economico, tra l'altro, nel uno ristretto ventaglio di situazioni, molto spesso ben lontano dall'apparato strumentale che è sperimentato nel settore privato. Persiste poi una forte disomogeneità tra i piani di welfare delle diverse pubbliche amministrazioni, evidente, che genera disparità di trattamento tra i lavoratori delle diverse pubbliche amministrazioni. Ora, lo scarso dinamismo negoziale è sicuramente influenzato dal grande problema, che è quello dei vincoli finanziari. Sinteticamente, la contrattazione di comparto prevede che la copertura finanziaria delle misure avvenga mediante il fondo risorse decentrate, che però per legge deve essere prevalentemente destinato ai trattamenti economici accessori legati alla performance. Tra l'altro, la legge ha fissato un tetto inderogabile alla spesa diretta alla retribuzione accessoria. Insomma, la coperta è corta. La coperta è corta perché le risorse sono molto scarse e perché appunto prevalentemente destinate alle voci premiali collegate alla performance individuale e organizzativa. Questo perché? Perché il welfare integrativo è concepito in questo senso come un trattamento economico accessorio, quindi in concorrenza con gli altri. Perché se questa accezione in realtà non è del tutto scontata. È infatti ancora acceso il dibattito sulla natura del welfare contrattuale, una nozione sempre più ampia e per questo una nozione sempre più spuria, che accoglie misure di natura retributiva ex articolo 36 della Costituzione, misure di natura previdenziale e assistenziale ex articolo 38, misure di sostegno alla salute ex articolo 32. Il dibattito è veramente ampio per non tralasciare poi tutti gli istituti di flessibilità lavorativa che rientrano nella nozione del cosiddetto welfare organizzativo e così via, che non hanno certamente una natura prettamente retributiva. Ecco, questo dibattito nel pubblico impiego ha un peso specifico, perché come abbiamo visto l'introduzione, l'attribuzione al welfare occupazionale di una natura prettamente retributiva limita la possibilità per la contrattazione collettiva di ampliare e di diversificare le fonti di finanziamento. Ed è per questa ragione che risultano particolarmente interessanti una serie di recenti pronunce della Corte dei Conti, soprattutto la sentenza delle sezioni dell'autonomia del settembre 2024, che ha stabilito che le misure di welfare integrativo non sono assoggettate a quel limite di spesa imposto per i trattamenti economici accessori, ma alla disciplina e ai limiti specifici imposti dalla contrattazione collettiva. Questo perché? Perché le misure di welfare integrativo non hanno una funzione economica, ma una funzione sociale, assistenziale, previdenziale e così via. In verità la dottrina non ha mancato di evidenziare come questa lettura interpretativa pecchi quantomeno di argomentazioni poco convincenti, poco persuasive. Perché? Perché il riconoscimento della funzione previdenziale del welfare integrativo, senza alcuna differenziazione tra misura e misura, poggia su un assunto poco convincente, cioè una laconica equiparazione tra welfare integrativo e previdenza complementare. È noto però che la natura previdenziale di quest'ultimo istituto della previdenza complementare ha ricevuto più volte l'avallo della Corte Costituzionale, mentre il welfare integrativo, come già sottolineato, non è sempre facile discernere la natura e la funzione da attribuire all'ampio ventaglio delle misure. In conclusione, al di là della posizione assunta dalla Corte dei Conti sul tetto di spesa, rimane il fatto che misure di welfare aziendale, meglio integrative in questo caso, più incisive, richiede risorse economiche.
aggiuntive o perlomeno risorse economiche che non sono sottratte alla retribuzione accessoria, che entrano in conflitto e concorrenza con la retribuzione accessoria. Lo stesso agente effettivo è consapevole che la partita delle risorse finanziarie dovrà inevitabilmente giocarsi sul piano delle tavolo delle trattative con il governo, ed è lo stesso CCNL e funzioni centrali, da ultimo rinnovato, che infatti contiene una dichiarazione congiunta, la numero 10, sulla necessità di avviare un confronto con il Ministro della Pubblica Amministrazione proprio sulla questione, quindi sciogliendo il nostro utilizzo del fondo destinato alla retribuzione accessoria. Un'ultima considerazione sul piano pratico. Perché? Perché la regolazione del welfare integrativo, rimessa interamente alla contrattazione collettiva, crea una certa rigidità operativa. Perché? Perché preclude alla singola amministrazione di avere un peso realmente determinante sulla costruzione dei piani di welfare. Il welfare integrativo in effetti è anche una questione di microorganizzazione e non si può sottovalutare che lo stesso dirigente per legge è chiamato a curare il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto e parallelamente ad attribuire il trattamento economico accessorio con cui il welfare integrativo entra in conflitto sul piano delle risorse. Forse un canale di progettazione strategico tra amministrazione e sindacato potrebbe essere rappresentato dal CUFE, ad esempio, che con i suoi compiti consultivi e propositivi è chiamato ad occuparsi tanto di produttività quanto di benessere organizzativo. Insomma, maggiori e, se non possibile, perlomeno più sicure risorse finanziarie che stimolano il dinamismo negoziale multilivello, e questo raccordo strategico fattivo tra amministrazione e sindacato sembrano essere fattori determinanti per questo strumento, per rafforzare questo strumento del pubblico impiego. Grazie. Grazie alla dottoressa Veronica Garzulli. E ora passiamo alla seconda traccia proposta alla giovane dottrina. Parliamo di ruolo della contrattazione collettiva e gli strumenti partecipativi per la gestione della flessibilità, e ne parliamo oggi, guarda caso, in cui entra in vigore la legge sulla partecipazione. Siamo sempre tempestivi e profetici a Uniud dai tempi del convegno sul whistleblowing. Abbiamo a relazionare il dottor Gianluigi Pezzini, già assegnista di ricerca in diritto del lavoro all'Università di Studi di Milano e adesso fresco borsista di ricerca nell'Università del Piemonte Orientale. Il dottor Pezzini muove esattamente dal CUG lasciato in sospeso un attimo fa e affronta il tema della flessibilità del lavoro pubblico nel prisma della partecipazione, affrontando il possibile ruolo dell'organismo per l'innovazione. Prego. Grazie professoressa Zilli, grazie al professor Boscati, grazie all'invitato scientifico di CLIP per permettermi di svolgere alcune considerazioni. Come diceva la professoressa Zilli, il tema di partecipazione in questa giornata è molto importante. Entra solamente per il settore privato in vigore la legge che attua l'articolo 46, ma non escludiamo in un futuro che potremmo avere qualcosa anche nell'impiego. E comunque, diciamo, il mio intervento parte da una domanda, cioè valutare se e quali strumenti di partecipazione possano influenzare la gestione della flessibilità all'interno del pubblico impiego. Anche se parlare di flessibilità nel pubblico impiego potrebbe inizialmente sembrarci uno simbolo, nel senso che, come ci ricordava il professor Boscati all'inizio, l'articolo 36 ci dice che la modalità regina per far fronte alle esigenze connesse al fabbisogno di personale della pubblica amministrazione è il contratto a tempo pieno determinato, ma diciamo tutto il ciclo di questo clip ci ha insegnato che il datore di lavoro pubblico è un datore disinvolto nell'utilizzo degli strumenti di flessibilità. In questo scenario il legislatore si è reso conto di un possibile uso distorto di queste forme flessibili e ha imposto all'amministrazione di fornire un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile. E quindi in questo contesto che ruolo può giocare la partecipazione? Faccio un passo indietro e uno di lato. Che cosa possiamo intendere per
per partecipazione. Possiamo intendere con tre accezioni. Un'accezione organizzativo-gestionale, cioè la presenza dei lavoratori all'interno degli organi di governance dell'impresa, oppure un'accezione informativo-consultiva, quindi il diritto dei lavoratori, dei loro rappresentanti, di essere informati sui piani e le scelte che verranno poste dall'amministrazione. In questo caso, diciamo, su questa accezione che mi sono maggiormente concentrato, anche perché è la più utilizzata all'interno dell'impiego pubblico, una terza accezione di carattere economico-finanziario, cioè una partecipazione agli utili aziendali o una partecipazione agli utili. Rientro velocissimamente in carreggiata e quindi nel pubblico impiego abbiamo una presenza di partecipazione di carattere consultivo. Il TUF ci dice infatti, o meglio, rimette alla contrattazione collettiva la disciplina delle modalità degli istituti di partecipazione, con due precisazioni. Il fatto che la determinazione dell'organizzazione degli uffici è assunta esclusivamente dagli organi preposti e che la contrattazione collettiva non può entrare nelle materie attenenti alle organizzazioni degli uffici. Per cui all'interno di tali binari è interviene la contrattazione collettiva a partire dalla tornata 2016-2018 e riserva alla partecipazione, a mio avviso, un ruolo centrale. Perché? Perché nell'individuare il sistema delle relazioni sindacali vede tale sistema come strumento per costruire relazioni stabili improntate alla partecipazione consapevole. E quindi basa questo sistema su due aspetti: sulla contrattazione collettiva integrativa e sulla partecipazione. Quest'ultima l'articola, la contrattazione collettiva, da una parte con il confronto, inteso come dialogo approfondito su specifiche materie, sull'informazione, quindi un diritto dell'organizzazione sindacale ad essere informata su determinate materie, e fino a qua, diciamo, apparentemente nulla di tutto. Ma dalla tornata 2016-2018 notiamo anche l'ingresso dell'OPI, dell'organismo paritetico per l'innovazione da adottarsi a livello di singola amministrazione. E l'OPI costituisce una modalità di partecipazione consultiva finalizzata alla partecipazione delle organizzazioni sindacali su tutto ciò che abbia una finalità progettuale complessa e sperimentale di carattere organizzativo ed esclusivo. Tra i compiti che sono affidati all'OPI vi è quello di trasmettere delle proposte progettuali alle parti negoziali della contrattazione integrativa o direttamente alla singola amministrazione, l'analisi su pareri legati sempre a tematiche inerenti anche alla flessibilità, e una ricezione di progettualità derivanti o dalle organizzazioni sindacali o a gruppi di lavoratori. Per cui l'OPI potrebbe fungere da una parte come propulsore di nuove progettualità per la gestione anche flessibile del rapporto di lavoro e come catalizzatore anche delle proposte direttamente dei singoli lavoratori. Tuttavia però mi avvio alle conclusioni per rispettare le tempistiche. Lo strumento OPI non pare essere stato coltivato dalle singole amministrazioni, nel senso che rispetto alle amministrazioni che conosciamo gli OPI attuati sono esigui, non abbiamo dei dati ufficiali. E per poter cercare di sopperire a tale mancanza si potrebbe ipotizzare l'istituzione o di un portale OPI, di una rete nazionale degli OPI, analogamente a quanto accaduto per i CUD, e anche un intervento di modifica delle previsioni dei contratti collettivi di comparto, nel senso che la tornata contrattuale prevede una sorta di clausola di salvaguardia, nel senso che le materie di competenza in queste scelte di progettualità, nel caso in cui non sia costituito l'OPI, diventano oggetto di confronto. Per cui andare a eliminare questa sorta di clausola di salvaguardia permetterebbe, a mio avviso, uno sviluppo maggiore
dell'organismo, ma vedendo il recente contratto delle funzioni centrali per il triennio 22-24, non c'è stato nessun intervento in materia, quindi andiamo alla prossima tornata contrattuale, ma data l'approvazione della legge sulla partecipazione, un maggiore interesse sul tema, insomma, potrebbero permettere di superare quella sofferenza di cui parlavamo prima delle organizzazioni sindacali. Vi ringrazio. Abbastanza evidente che il dottor Pezzini mi teme molto più degli altri, ma ora vediamo se questo continua e cambiamo ancora traccia e arriviamo al tema discriminazione e lavori flessibili. La questione qui è come la flessibilità lavorativa possa accentuare discriminazioni e disuguaglianze e si è chiesta una riflessione su questo in relazione al nostro percorso sul lavoro pubblico. Interviene il dottor Massimiliano De Falco, assegnista di ricerca in diritto del lavoro, adesso nell'Università di Roma 3, al quale direi che essere ammesso alla Call for Clip ha portato abbastanza fortuna, perché insieme alla dottoressa Anna Casalino è qui anche come vincitore, recentissimo ex aequo insieme tra loro, del premio Santoro Passarelli per la miglior tesi di dottorato, e ci gratuliamo un'altra cosa. Dottor De Falco torna sul welfare integrativo, questa volta nel settore scolastico. Proviamo a vedere la mancata erogazione della carta docente al personale non di ruolo. Prego. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Anzitutto desidero unirmi anch'io ai ringraziamenti verso la professoressa Zilli, il professor Bascati, ovviamente verso il comitato scientifico di CLIP, sia per questa sin troppo generosa presentazione, sia per aver accolto la mia candidatura e permettermi di contribuire a questo stimolante momento di apprendimento e condivisione. Nel merito, il mio intervento vorrebbe porsi in continuità con i contenuti discussi durante l'incontro coordinato dal professor Riccio sulla flessibilità nel sistema scolastico. Nel tentativo di offrire qualche spunto di riflessione ulteriore rispetto all'affermazione del principio della parità di trattamento in questo particolare ambito del lavoro pubblico. Infatti, come osservato in quella sede, è proprio entro tale cornice che la flessibilità dell'impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni incontra una delle sue forme espressive più marcate e evidenti nel panorama nazionale, poiché il perdurante ricorso a contratti a termine, peraltro più che raddoppiato nelle ultime decade, costituisce oramai un tratto identitario del sistema di reclutamento e di gestione del personale del comparto, specie con riferimento alla figura dei docenti non di ruolo impegnati nelle cosiddette supplenze. E se è pur vero che parrebbe trattarsi di una condizione fisiologica strettamente correlata alla necessità di garantire la costante erogazione del servizio educativo anche in caso di assenza temporanea del personale assunto con contratto a tempo indeterminato, è altrettanto vero, a mio avviso, che tale circostanza, da eccezione residuale, come abbiamo detto più volte, del pubblico impiego contrattualizzato, è oramai assunta a regola ontologica nelle scuole, le quali sempre più spesso e sempre più a lungo sono costrette a ricorrere al lavoro flessibile per assicurare il buon andamento della formazione, pur sacrificando però in contropartita la loro capacità di attrarre talenti qualificati, oggi più che mai reticenti rispetto a una occupazione che non garantisce loro una stabilità personale e professionale. Altresì non va dimenticato il punto di vista dei lavoratori, o meglio delle lavoratrici, nota l'elevata partecipazione femminile al settore, che oltre alla discontinuità delle proprie posizioni lavorative patiscono anche un deterioramento del proprio trattamento complessivo nel tragico confronto con i colleghi già immessi in ruolo. Sicché spesso la precarietà si traduce in disparità tra insegnanti assunti con contratti permanenti e temporanei,
nel solco di una, potremmo dire, spirale negativa che risucchia verso il basso questi ultimi e verso un impiego incerto, imprevedibile e sicuramente non parimenti appagante nemmeno dal punto di vista economico. La questione era parsa risolvibile attraverso la procedura di stabilizzazione settoriale intervenuta con la legge 107 del 2015, ma ben presto ci si è resi conto di come tale disciplina non abbia rimosso le condizioni alla base dell'abuso incontrollato dei contratti a tempo determinato. E a riprova, lo ricordava bene la professoressa Alessi, la Commissione europea ha recentemente deferito l'Italia alla Corte di Giustizia contestando sia la mancata adozione di misure efficaci a limitare il ricorso ai rapporti di lavoro a termine nel settore scolastico, sia l'assenza in favore dei supplenti di progressioni salariali incrementali basate sui precedenti periodi di servizio. Peraltro, al deferimento ha fatto seguito proprio la settimana scorsa la lettera di costituzione immobile. È davvero una storia senza fine, come dicevamo prima. Ebbene, rispetto a tale quadro, ritengo che le vicende che hanno condotto alla estensione erga omnes del perimetro soggettivo della cosiddetta carta docente possano fungere da snodo concettuale attraverso cui ripensare appunto il principio della parità di trattamento nel settore scolastico, peraltro anche con riguardo agli aspetti oggetto della recente censura europea. In particolare mi riferisco alle vicende che hanno riguardato una peculiare indennità dell'importo nominale di 500 euro annui erogata sotto forma di carta elettronica per l'acquisto di plurimi beni e servizi espressamente diretti a sostenere la formazione continua degli studenti e a valorizzarne le competenze professionali. Si tratta dunque di un beneficio monetario che bene si presta a essere letto, recuperando le considerazioni appena esposte dal collega Verzulli, quale misura di welfare integrativo tipica del settore scolastico, ma riservato unicamente all'area della funzione docente. Invero, questa proposta interpretativa si discosta da una qualificazione tecnica, nella misura in cui la carta docente non possiede origine negoziale, essendo stata introdotta per via legislativa proprio a opera della legge 107 del 2015. Ma questa ipotesi interpretativa è comunque supportata dalla previsione secondo cui la carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile, in quanto diretta a supportare l'elevazione professionale e quindi anche il benessere lavorativo dei destinatari. Sin dalla sua introduzione, però, l'indennità era rivolta al solo docente di ruolo, escludendosene quindi la fruizione da parte del supplente, come peraltro ribadito poi dal DPCM recante le relative modalità di assenza. Se non che, però, un simile trattamento differenziato costituiva un'evidente anomalia, tanto in ordine alla circostanza per cui l'aggiornamento delle conoscenze e delle competenze è un diritto e un dovere di tutto il personale docente, quanto in ragione della disciplina contrattuale collettiva applicabile nelle scuole, in virtù della quale esse sono chiamate distintamente a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione continua e dipendente. L'impasse è stata superata quando la questione è stata posta, lo ricordava la professoressa De Mozzi durante l'incontro coordinato dal professor Riccio, quando la questione è stata posta al vaglio della Corte di Giustizia, che ha statuito come il riconoscimento della carta ai soli insegnanti di ruolo si ponga in conflitto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 del quadro, allegato alla direttiva 99/70 del 90. Tale pronuncia europea ha costituito la base per un orientamento consolidatosi a livello nazionale che, appunto, uniformandosi a tale principio di diritto, ha esteso l'accesso all'indennità anche ai supplenti.
nell'ottica di garantire condizioni di lavoro eque e paritarie e per questa via prive di prassi discriminatorie. Una impostazione questa che è stata recepita transitoriamente dal decreto salva infrazioni e oggi stabilizzata grazie alla legge di bilancio per il 2015. Una impostazione che affonda le proprie radici nelle argomentazioni addotte dalle corti nazionali ed europee, rispetto alle quali oramai rinvio allo scritto. Salvo però evidenziare quello che a mio avviso è stato il vero punto focale delle decisioni. I supplenti di fatto svolgono un lavoro di pari valore rispetto a quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato, quanto a funzioni, mansioni e competenze riprese. E pertanto a questa equivalenza professionale deve corrispondere anche un'effettiva parificazione dal punto di vista economico e non sussistendo ragioni oggettive idonee a legittimare la disparità di trattamento. Quindi si tratta in questo caso di un'evidenza che, accompagnata dalla tutela antidiscriminatoria di matrice europea, rappresenta un significativo punto di partenza verso la effettiva realizzazione del principio di non discriminazione del comparto scuola e che si estende alle questioni criticate dalla Commissione europea. Mi permetto solo di chiudere sperando di aver condiviso l'idea che il principio eurounitario che è stato richiamato oggi impone di sanare in realtà nella scuola e più in generale tutte le residue asimmetrie, tutte le residue disparità di trattamento, salvo appunto postulare che la precarietà, che già di per sé è penalizzante, debba continuare a far rima non solo sul piano fonetico, ma anche su quello effettuale con il termine disparità. Quindi, grazie. Grazie anche al dottor De Falco. Esploriamo la traccia relativa al lavoro autonomo, collaborazione ed appalti. Si tratta di indagare le diverse forme di cui appunto il lavoro autonomo, collaborazione e appalti, per verificare come l'individuazione del contraente, la gestione di appalti e le applicazioni per i lavoratori coinvolti nel compenso incidano sulla configurazione delle pubbliche amministrazioni. Interviene il dottor Bruno Maria Russo, dottorando di ricerca in diritto del lavoro all'Università di Pisa. Il tema che ci porta riguarda gli intrecci fra autonomia collettiva e il crescente ruolo delle stazioni appaltanti nella promozione della stabilità occupazionale negli appalti pubblici. Prego. Buonasera. Io ringrazio scuola per l'opportunità, il sottoscali e tutto il comitato scientifico. E il tema che vi presento, soggetto del contributo scritto, riguarda evidentemente un po' diverso dai temi del lavoro pubblico uno cui si è trattato fino adesso, perché si tratta in realtà di regolazione di rapporti che ricadono completamente nel perimetro del rapporto del diritto del lavoro privato in generale e che nonostante entrano dentro il titolo del discorso sulla flessibilità delle amministrazioni, perché come ricordava il professore Garopolo poc'anzi c'è anche un tema di basi comunicanti tra le forme di flessibilità e senz'altro la scelta da parte delle amministrazioni pubbliche per l'opzione del buy in luogo di quella del make rappresenta una di quelle forme attraverso cui l'amministrazione pubblica si garantisce anche un margine di flessibilità anche dimensionale nel tempo rispetto all'impegno che decide di attivare in determinate attività e servizi. Il tema specifico riguarda le innovazioni che sono state apportate dall'ultimo codice degli appalti pubblici, decreto 36/2023, alle clausole sociali cosiddette di seconda generazione, ovvero quelle clausole che sono volte a garantire la stabilità, ma possono dire meglio la continuità occupazionale del personale impiegato negli appalti e nelle gestioni pubbliche, all'interno di un percorso che ricerca quel difficile bilanciamento fra appunto diverse esigenze in gioco, da parte quella garanzia della stabilità occupazionale e dall'altra
quella dei limiti posti dal necessario rispetto della libertà di impresa, delle libertà economiche europee e anche dell'interesse delle amministrazioni al raggiungimento di risultati negoziali efficienti dal punto di vista economico. E il percorso riguarda necessariamente un punto specifico che mi sta a cuore, che è quello di indagare come sia cambiato nell'ultima edizione del codice degli appalti pubblici il rapporto tra la legge e le stazioni appaltanti e poi il ruolo dell'autonomia collettiva nel gestire le transizioni occupazionali che sono prodotte dal necessario cambio appalto che praticamente si verifica in questo tipo di situazioni. E perché è un tema a mio avviso interessante? Perché quello del cambio appalto è un oggetto che la legge ha sempre rinunciato a disciplinare direttamente, facendo il caso di rinvio, di riflesso nei conflitti dell'esclusione della disciplina del trasferimento d'azienda. Quindi, andando poi sicuramente, velocemente, ai temi specifici, vorrei cercare di presentare come questo rapporto tra amministrazione e economia collettiva sia cambiato da un punto di vista che potremmo definire statico, che è quello delle fonti e dei contenuti degli obblighi di assunzione, e poi da un punto di vista dinamico, ovvero quello del ruolo degli obblighi di assunzione nella procedura di affidamento governata dal codice degli appalti pubblici. E dal punto di vista statico, devo dire che rispetto alla proposta che avevo fatta nella call for paper, la mia idea è stata un po' riconsiderata, anche seguendo la relazione del professor Falsone, che riguardava questo argomento nel seminario Parmense, se non mi sbaglio, di febbraio, in cui veniva posto il problema di se le stazioni appaltanti fossero obbligate o meno a fare riferimento ad un contratto collettivo per individuare il contenuto di quegli obblighi di assunzione. Beh, la risposta molto probabilmente, se guardiamo la lettera della legge, è non più, perché nel decreto 50 del 2016, la precedente versione del codice, c'era l'idea addirittura di un vincolo modale netto, ovvero la fonte dell'obbligo stava nell'inserimento nella legge di gara da parte dell'amministrazione, ma il contenuto dell'obbligo si trovava ad essere necessariamente quello previsto dal contratto collettivo di settore di cui all'articolo 51 del decreto 81 del 2015. Questo riferimento è scomparso, le cose cambieranno davvero? Non lo so, no. L'ANAC si pone in realtà in una sorta di direzione più continua rispetto al passato, perché nel bando tipo numero 1 e nella relativa redazione illustrativa fa ancora riferimento alle clausole che sono le stesse, quelle contenute nei contratti collettivi che vengono individuati dalla stazione appaltante per disciplinare gli obblighi di ecotrattamento. E quindi vediamo anche qui un intreccio con il tema che è quello certamente più dibattuto e attenzionato dell'equivalenza dei contratti collettivi, che ci porta anche a interrogarci su cosa avvenga quando un operatore economico decide di applicare un collettivo differente da quello indicato dall'amministrazione. E l'idea che mi viene in mente è quella che si potrebbero recuperare quelli che erano già gli orientamenti dell'ANIC nelle linee guida 13 del 2019, che in qualche modo già immaginavano una verifica di equivalenza specifica sul tema dell'applicazione delle clausole di continuità occupazionale, perché si diceva che l'operatore economico avrebbe dovuto occupare la clausola prevista dal contratto collettivo indicata dall'amministrazione appaltante, salvo che decidesse di applicare la clausola di diverso contratto collettivo almeno altrettanto operante in termini di più voce, ok. Si è spento. Mannaggia. Ecco, ora mi sentivo forte, però capisco. Però tutti stavamo ascoltando, perché ha visto subito come siamo scattati. Quindi forse dal punto di vista del contenuto degli obblighi di assunzione non ci saranno grandi cambiamenti, se non quello assai rilevante dell'ampliamento dell'obbligo di prevedere le clausole di stabilità occupazionale, perché adesso è scomparso il riferimento ai soli contratti ad alta intensità di manodopera. Altrettanto importante è il fatto che adesso queste clausole devono concorrere con clausole sociali di terza generazione, che sono volte invece per altri obiettivi riferibili alla sperata di genere, di funzione lavorativa, di passando dove si rispetto allora il contatto forse si sta caricando una batteria, può essere, adesso ricordiamo. Scusatemi ancora. Per quanto riguarda la fase dinamica, secondo me è molto interessante. Sì, si sta facendo bene. Allora alzerò la voce. Le passo questo. Grazie.
Grazie Matteo, grazie. Nel frattempo cambiamo le file. Bene. Grazie. Grazie, scusatemi da questa... No, prego, si sistemi come le va comodo. Forse no, un po' teso, va bene così, scusatemi. Sì, dal punto di vista dell'attuazione, dell'applicazione di queste clausole di assunzione nel procedimento di affidamento dei contratti pubblici, ci sono delle novità interessanti che vanno ancora una volta in una linea di continuità con le proposte dell'ANREC da quelle linee guida del 2019 che adesso devono ritenersi abrogate, ma che hanno lasciato forse un segno. E hanno lasciato forse un segno nel senso di una valorizzazione degli obblighi di assunzione all'interno della procedura di affidamento, nell'ottica di un parziale superamento di quella che era stato dell'arte, per cui gli obblighi di riassunzione, previsti tra l'altro per la prima volta nel 2016 dal codice degli appalti, potevano essere qualificati soltanto come condizioni speciali di esecuzione, quindi rilevare soltanto in negativo e indirettamente durante la fase pubblicistica dell'affidamento. E ora c'è una disposizione che è l'articolo 102, che forse è meno attenzionata rispetto ad altri, in particolare rispetto all'articolo 57 del nuovo codice, che contiene le previsioni di natura sostanziale, e che fa riferimento alla possibilità da parte all'obbligo da parte della stazione appaltante di richiedere degli specifici impegni per tutti i tipi di clausole sociali che adesso l'ordinamento lo prevede e impone agli operatori economici a loro volta di indicare le modalità con le quali intendono ademperli. E qui c'è un richiamo importante alla funzione del progetto di assorbimento che nel frattempo si è diffuso nella prassi e che appunto è lo strumento attraverso cui viene specificato quali saranno probabilmente e presumibilmente le intenzioni dell'operatore economico se dovesse aggiudicarsi l'appalto. L'amministrazione è onerata di verificare queste modalità dal punto di vista della loro attendibilità. E detto che si può anche immaginare un passo in più nell'ottica di un coinvolgimento ancora maggiore delle stazioni appaltanti, che è quella dell'attribuzione di un punteggio premiale nell'ottica di un public procurement orizzontale in tutte le finalità sociali per i piani di assorbimento più virtuosi dal punto di vista della stabilità occupazionale, ovviamente nell'ambito di parametri rigidi e limitati, appunto in obblighi di assunzione estremamente vincolanti che sarebbero probabilmente inammissibili alla luce della disciplina europea. Come queste innovazioni cambiano il rapporto fra il ruolo dell'amministrazione e il ruolo del sindacato? Beh, probabilmente non è più vero che non c'è una disciplina del cambio appalto, almeno nel settore degli appalti pubblici adesso una disciplina c'è. È una disciplina che continua a rispecchiare e a rimandare di fatto a quello che il sindacato non può non fare, perché poi la concreta gestione a valle dell'aggiudicazione della conclusione del procedimento sarà comunque rimessa agli incontri sindacali e alle procedure di consultazione che a sua volta il bando ANAC 1-2023 richiama. Ed ecco che non viene meno, a mio modo di vedere, l'opportunità di potenziare il confronto diretto tra amministrazioni e rappresentanze del lavoro indiretto, appunto per eludere questa natura indiretta di questo confronto per costruire dei canali che diventano particolarmente interessanti nel momento in cui si formalizzano i protocolli d'intesa, che rappresentano dei test negoziali sono in natura di veri e propri contratti collettivi e dato equità, sono degli interessantissimi strumenti a modo di vedere di regolazione di sito e di filiera che potrebbero dare degli spunti interessanti anche per quanto riguarda i fenomeni simili nel settore privato. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, gentilissimo. Grazie anche al dottor Bruno Maria Russo e andiamo davvero a quello che è la fine del racconto, quindi l'abuso della flessibilità tra stabilizzazioni e risarcimenti. In questa sessione abbiamo 3 contributi, parleremo di magistratura onoraria, di sanità pubblica e poi un discorso generale su flessibilità, stabilizzazioni e contratto a termine. Iniziamo con la dottoressa Casalino, della quale abbiamo già raccontato i recenti successi, segnista di ricerca in diritto del lavoro dell'Università Mercatorum, la stabilizzazione dei magistrati onorari e l'abuso dei contratti a tempo determinato nell'amministrazione pubblica e la giustizia, al vaglio della Corte dell'Unione Europea. Prego.
Non si sente? Si sente? Vicino vicino? Si sente? Sì, esattamente. Sì, capo. Il mio rischio, diceva quanti mi hanno preceduto, nel ringraziare il comitato scientifico e gli organizzatori di questa iniziativa che ha rappresentato l'occasione per approfondire il tema della flessibilità lavorativa del pubblico impiego e segnatamente con riferimento al paper che ho proposto per questa culture paper, il tema, o meglio la vicenda giuridica che ha interessato i magistrati onorari italiani. Rispetto alla letteratura che in me si è occupata prevalentemente di indagare il tema della scrivibilità del magistrato onorario italiano nella nozione di lavoratore europeo, ho voluto indagare l'ultimo snodo cruciale della vicenda giuridica di magistrato onorario e segnatamente il tema della loro stabilizzazione, per provare a verificare se quella procedura, se quel meccanismo di stabilizzazione disciplinato all'articolo 29 del decreto legislativo 116 del 2017 possa effettivamente dirsi satisfattivo, possa effettivamente dirsi adeguato a sanare l'abuso reiterato davvero nei decenni nei confronti dei magistrati onorari, possa dirsi adeguato a sanare questo tipo di abuso o non sia invece esso stesso foriero di ulteriori gravissime compressioni dei diritti lavoristici dei magistrati onorari. Vado direttamente alla norma, all'articolo 29, che è una norma davvero farraginosa, davvero complessa. Ho dovuto personalmente leggerla più volte per comprendere davvero il pregiudizio che per i magistrati onorari si nasconde dietro quel trittico di ipotesi, tra le quali solo apparentemente i magistrati onorari sembrerebbero poter scegliere. Perché la norma probabilmente è il risultato di un meccanismo legislativo frettoloso. Probabilmente il legislatore aveva fretta di sfuggire alla procedura di infrazione che è stata avviata nel luglio del 2021 dalla Commissione europea con la lettera di messa in mora. Ha realizzato, ha messo nero su bianco un meccanismo, dicevo, davvero farraginoso. L'aspetto però più ostico è, a mio avviso, quel vero e proprio ricatto, permettetemi di utilizzare questo termine, la chance di accedere ad una qualche opportunità di effettiva stabilizzazione e la rinuncia che dalla stessa lettera della norma, messo nero su bianco dal legislatore, viene prevista appunto per l'ipotesi in cui il magistrato partecipa alla procedura di stabilizzazione rispetto ad ogni aspettativa in merito a ferie, permessi mai fruiti, in merito a differenze retributive e contributive relative a tutto il rapporto pregresso. Perché la norma prevede in effetti tre ipotesi che sintetizzo. La prima relativa al caso in cui il magistrato onorario non partecipa affatto alla procedura di stabilizzazione, nel qual caso avrà diritto ad una indennità in misura predeterminata e calmerata. Si tratta di 2.500 euro per anno solare in cui abbia svolto più di 80 ore di attività, 1.500 per ogni anno in cui abbia svolto meno di 80 ore di attività. Dopodiché vengo alla seconda ipotesi, alla seconda macro ipotesi, e cioè quella in cui il magistrato effettivamente depositi semplicemente presenti domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione. Indipendentemente da quale sarà l'esito di questa procedura di stabilizzazione, che non è affatto un automatismo, non comporta necessariamente l'accesso poi al rapporto di lavoro all'indipendenza della pubblica amministrazione, indipendentemente da quale sarà l'esito di questa stabilizzazione, per il solo fatto di avervi partecipato, il magistrato onorario ha rinunciato a ogni aspettativa rispetto al pregresso. Va da sé che la norma è chiaramente e gravemente pregiudizievole per i magistrati onorari, perché parliamo nel caso dei pregiudiziali, o meglio dei giudizi in occasione di quali sono stati proposti rinvii pregiudiziali dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, parliamo di carriere onorari che fanno riferimento veramente a dei decenni di lavoro svolto all'interno degli uffici giudiziari italiani. Ed è quindi un meccanismo davvero pregiudizievole sia per il magistrato onorario che partecipa alla procedura di stabilizzazione e poi la superi, venga valutato positivamente, ma ancor più pregiudizievole per il magistrato onorario che non la superi e a quel punto non può neppure tornare indietro perché ha già rinunciato per la sola partecipazione alla procedura di stabilizzazione ad ogni aspettativa rispetto al pregresso. Permettetemi quindi di svolgere alcune considerazioni critiche rispetto a questo meccanismo, perché il fatto, la dinamica, a mio avviso, che si nasconde dietro questa norma, cioè
La rinuncia a tutto il pregresso, ad ogni aspettativa rispetto al pregresso, quale condizione per accedere ad una costituzione ex novo di un rapporto di lavoro, cui accompagnata dalla corrispondenza di un quantum a tacitazione di ogni aspettativa rispetto al pregresso. Mi sembra una dinamica che, calata nel contesto di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro privato, ad esempio in concomitanza di un trasferimento d'azienda o in concomitanza di un cambio d'appalto, ebbene probabilmente mi vorrebbe ritenere che quel datore di lavoro sia quantomeno astuto, perché mediante la condizione della rinuncia ad ogni aspettativa rispetto al pregresso per accedere al nuovo rapporto di lavoro e con corrispondenza di un quantum a tacitazione di ogni aspettativa, sta di fatto eludendo le tutele lavoristiche in termini invece di prosecuzione di quel rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda cessionaria o alle dipendenze della subentrante nell'appalto. Impressiona, personalmente mi colpisce il fatto che questa stessa dinamica sia stata positivizzata, messa nera su bianco, e messa nera su bianco con riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e della giustizia, lì dove, con particolari riferimenti ai magistrati onorari, questa dinamica, che già di per sé tradisce un modus operandi del legislatore quantomeno astuto, dicevo, diventa ancor più insidiosa, solo che si consideri che, a mio avviso, la costituzione del nuovo rapporto di lavoro lascia un po' il tempo che trova, perché di fatto i magistrati onorari stanno già lavorando alle dipendenze dei datori di lavoro e la pubblica amministrazione continueranno a lavorare alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, quindi colgo la costituzione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro. In secondo luogo, anche per quanto riguarda la possibilità di accedere alla stabilizzazione, ebbene, probabilmente se ci trovassimo nell'ambito di un trasferimento d'azienda o un cambio d'appalto, la rinuncia al pregresso costituirebbe quantomeno condizione per accedere a una sicura assunzione alle dipendenze della cessionaria e della subentrante nell'appalto. Nel caso invece dei magistrati onorari, la rinuncia a tutto il pregresso non comporta nemmeno necessariamente l'assunzione sicura alle dipendenze della pubblica amministrazione. E vengo qui a un altro aspetto fondamentale, perché se questo meccanismo ha da un lato a livello della letteratura nazionale sollevato dubbi di costituzionalità, si è parlato in particolare di effetto applicativo legalmente imposto, perché per il solo fatto di aver partecipato alla procedura di stabilizzazione automaticamente il magistrato onorario ha rinunciato a tutto il pregresso, non ha possibilità di scegliere a cosa rinunciare, se ha già rinunciato perché lo stabilisce la legge, l'articolo 29. A questi dubbi di costituzionalità si sono accompagnati, sussistono tutt'oggi libri giudiziari dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che mettono in discussione la compatibilità di questo meccanismo anche con il diritto dell'Unione. Vado molto rapida su questo aspetto per limitarmi a menzionare che ho avuto la possibilità di partecipare all'udienza di trattazione dinanzi alla Corte di Giustizia relativa al caso rinvio pregiudiziale numero 548 del 2022, e in quella occasione è emerso un dato fondamentale, e cioè non solo il meccanismo di questo scambio, di questo ricambio tra la rinuncia al pregresso e la chance di stabilizzazione, ma che si tratta di una mera chance di stabilizzazione. In particolare in quell'occasione, nell'ambito di quell'udienza, era stato richiesto alle parti di spiegare se e eventualmente in quali misura fossero estensibili al caso dei magistrati onorari i principi sanciti nell'ambito della sentenza di Stato di cui si parlava poc'anzi, e in che modo quella stabilizzazione si differenziasse da quella invece prevista per i magistrati onorari. E sono due circostanze apparentemente sovrapponibili, in realtà profondamente diverse, perché gli insegnanti del caso di Stato, che pure erano stati vittime di un abuso del contratto a tempo determinato, avevano accesso ad una sicura, certa stabilizzazione che era stata esclusivamente per loro appositamente prevista, indetta dalla pubblica amministrazione. Non è lo stesso nel caso dei magistrati onorari, poiché la partecipazione alla procedura di stabilizzazione si sostanzia in una mera chance di accesso al rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della pubblica amministrazione, perché la procedura di stabilizzazione è aperta anche a soggetti che non abbiano subito lo stesso tipo di abuso per 10 anni, per 20 anni nell'ambito degli uffici giudiziari italiani, e perché la procedura di stabilizzazione è eventualmente accompagnata
dalla corrispondenza dell'indennità che sia stata determinata in misura predeterminata, standardizzata, che non consente alcun tipo di personalizzazione tenuto conto del danno subito dal magistrato onorario. Allora, alla luce di queste osservazioni emerse durante l'udienza, mi sarei personalmente aspettata, speravo di poter commentare la decisione della Corte di Giustizia. Invece la decisione della Corte si è arrestata a un livello di tipo procedurale, perché la Corte nel giudizio 548 ha dovuto rilevare l'irricevibilità del rinvio pregiudiziale, poiché ha ritenuto non vi fossero elementi sufficienti nel rinvio pregiudiziale per valutare l'effettiva disparità retributiva tra magistrato onorario e titolare. E questa stessa pronuncia di irricevibilità è stata poi confermata in due ulteriori giudizi, il numero 748 del 22 e il 163 del 23. Attualmente però c'è ancora un altro rinvio pregiudiziale per il quale spero di scrivere una nota sentenza commentando la decisione della Corte, e nel caso in cui la Corte, questo caso ancora pendente, cui è legata alla tenuta in chiave europea dell'articolo 29, laddove la Corte volesse gettare il cuore oltre l'ostacolo procedurale e arrivare ad una decisione nel merito, a mio avviso dovrebbe a quel punto necessariamente dichiarare l'incompatibilità in coerenza dell'articolo 29 con l'ordinamento europeo, e tanto, in primo luogo, alla luce della diversità strutturale della stabilizzazione prevista per i magistrati onorari rispetto a quella che era stata predisposta nel caso dello Stato, e quindi ai principi in quell'occasione sanciti dal e alla luce di una recentissima, di una più recente decisione sempre della Corte di Giustizia, in un trittico di giudizi di origine spagnola, la decisione del 22 febbraio 2024, che in fattispecie quella effettivamente sì, sopravvenire quella di magistrato onorario, perché in quel caso spagnolo si faceva riferimento ad una procedura di stabilizzazione che non era automatica, non era automaticamente fuori della Costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della pubblica amministrazione. Concludendo, in attesa di leggere e spiegare la decisione della Corte di Giustizia, cosa resta dell'esperienza giuridica di magistrati onorari, che sembrerebbe ormai a sgoccio, perché nel frattempo ho provato brevemente nel paper a dar conto anche della legge numero 51 del 15 aprile 2025, ora volta a regolare l'esaurimento dei magistrati onorari in servizio. Ebbene, a mio avviso restano le medesime carenze strutturali, le medesime carenze di organico degli uffici giudiziari di cui parlava precedentemente il professore Buscati. Carenze di organiche che non sono state colmate né dai magistrati onorari nel momento in cui erano in forza in base a rapporti di lavoro in tempo determinato, né verranno, temo, sopperite dai medesimi funzionari ora che sono stati stabilizzati. Resta in secondo luogo un datore di lavoro pubblico, a mio avviso quantomeno astuto, nel posticipare la notte, nello spostare la notte, cioè nello spostare sempre più il momento in cui deve assumersi la responsabilità delle azioni, talvolta scellerate quando entra degli incarichi a tempo determinato. Resta una profonda disparità tra generazioni di dipendenti della pubblica amministrazione, tra dipendenti della pubblica amministrazione che, superato il concorso pubblico, accedevano senza dubbio al rapporto di lavoro subordinato in tempo indeterminato, e la mia generazione di coetanei dipendenti pubblici costretti in un limbo di precarietà. Guardi che la precarietà è diventata condizione imprescindibile, un momento fase imprescindibile di una carriera, quasi per testare la motivazione, la tenacia del giovane lavoratore per accedere a una chance di stabilizzazione. Grazie. Ringraziamo la dottoressa Casalino, e io personalmente dall'alto dei miei 12 anni di precariato fungo da esperimento sociale della resistenza e della resilienza, no? Come si suol dire. Però ci ha detto il consigliere Talamo, dal precariato si passa necessariamente in un modo o nell'altro. E se lo dice Paolo. E se lo dice il padre di ogni direttiva madre. Facciamo l'accoglienza al dottor Claudio De Martino, ricercatore di diritto del lavoro, Università degli Studi di Foggia, e torniamo alla sanità, però qui non alla sanità della provincia autonoma di Bolzano, ma alla sanità quella normale. E parliamo di fisiologia e patologia del contratto a tempo determinato nella sanità pubblica. Sì. Prego. Parlerò anche di quella pugliese, quindi proprio locale.
Allora, io mi sono occupato innanzitutto grazie per l'opportunità, mi sono occupato di fisiologia e patologia del contratto a tempo determinato del Servizio Sanitario Nazionale, e perché ho pensato che questo sia da un lato importante dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista simbolico, perché tocca un po' il nodo del rapporto tra la regolazione del lavoro pubblico e la missione costituzionale del Servizio Sanitario Nazionale. La regolamentazione del contratto a tempo determinato nel settore sanitario fuoriesce dal perimetro applicativo del decreto 81, come noto l'articolo 29,2 prevede l'esclusione di questi rapporti dall'applicabilità del decreto 81 in nome della necessità di assicurare la continuità dell'erogazione delle prestazioni assistenziali, e questa esclusione in realtà viene dal passato, viene già dal decreto 368, su cui la Corte Costituzionale si era pronunciata con la sentenza 248 del 2021, sostanzialmente ci aveva detto l'esclusione è legittima, richiamando i principi della Corte di Giustizia, le sentenze Macrosu, Santino, Vassallo e le denunce sul danno comunitario di cui hanno parlato in precedenza il professor Poscati e la professoressa Alessi. Ma ecco, io per ragioni di brevità, che su questi temi rinvio allo scritto, mi soffermo specificamente sulla patologia del contratto a tempo determinato, perché io, diciamo, a differenza forse del consigliere Talo, continuo a ritenere che il precariato sia una patologia e non sia un canale istituzionale di ingresso e di accesso al lavoro pubblico. Ce lo dice la Corte di Giustizia nella sentenza Perez Lopez, un caso spagnolo dedicato specificamente al settore sanitario, in cui la Corte si premura di chiarire che è ben possibile utilizzare il tempo determinato nel comparto sanitario per far fronte a esigenze eccezionali, quindi ad esempio per sopperire alla carenza di personale assente, ma, ci dice la Corte, l'amministrazione ha una responsabilità organizzativa, cioè quella di prevedere gli strumenti strutturali di pianificazione, torna il tema della programmazione, di cui parlava il professor Poscati, di pianificazione del fabbisogno anche in contesti ad alta variabilità come quello sanitario. Ed è questo una lezione che ci viene dall'ordinamento comunitario, che dovrebbe essere anche meditata dall'ordinamento nazionale, in cui invece si è proceduto da un lato con la precarizzazione dei rapporti, dall'altro con, come abbiamo già detto precedentemente, con frequenti norme di sanatoria. Anzi, direi che il settore sanitario sia un laboratorio delle sanatorie. Penso alla legge 449 del 97, che venivano stabilizzati come dirigenti addirittura gli specialisti ambulatoriali. Penso alla legge 45 del 99, che prevedeva l'immissione in ruolo riservata al personale convenzionato per la tossicodipendenza. Penso alla legge 208 del 2015, che è il vero antecedente logico giuridico della legge Madia. Penso di nuovo alla legge Madia, che fa salve tutte le possibilità di stabilizzazione precedenti e ne aggiunge di nuove i due canali che sono a noi ben noti. Penso ancora oggi all'articolo 1 della legge 234 del 2021, nata nel periodo Covid, volta a stabilizzare quelle professionalità che si erano spese nel periodo pandemico e che è diventato un canale strutturale di accesso al lavoro pubblico, tant'è che è stata prorogata fino al 31 dicembre del 2021. Qualche notazione su questo punto sulla giurisprudenza amministrativa. In particolare ci si è domandati, in presenza di graduatorie ancora valide ed efficaci, è possibile ricorrere alla stabilizzazione o devo procedere allo scorrimento? Da questo punto di vista, la giurisprudenza amministrativa che ho consultato ci risponde che è ben possibile procedere alla stabilizzazione, torna l'idea
che la stabilizzazione non è un canale strutturale, ma dobbiamo modulare perché ricorriamo alla stabilizzazione anziché allo scorrimento, ed è possibile, nel caso di concreto ha ritenuto possibile ricorrere alla stabilizzazione per assumere in servizio personale già formato, immediatamente operativo e quindi senza aggravio dei costi delle procedure processuali. A questo quadro si aggiungono poi degli altri provvedimenti che in genere non vengono valorizzati a dibattito, ma che secondo me è il caso un po' di richiamare. Penso sempre nella legge 234 del 2021 a un comma, sempre, o meglio, una lettera sempre del comma 268 dell'articolo 1, che consente di reinternalizzare delle funzioni nel servizio sanitario nazionale. Bene, in quella disposizione si autorizzano le amministrazioni, le aziende del Servizio Sanitario Nazionale a assumere personale che abbia lavorato nel privato accreditato, riservando loro una quota di riserva pari al 50% delle assunzioni. Si tratta di una misura che consente di fare accesso al lavoro pubblico anche al personale che non sia entrato all'interno della pubblica amministrazione, ma abbia lavorato alle dipendenze del privato. Su questo punto è intervenuta recentissimamente la Corte Costituzionale, una sentenza 47 del 2025, proprio sul caso pugliese. La Regione Puglia si è inventata una legge di attuazione della normativa nazionale con cui sostanzialmente disponeva l'internalizzazione di, anzi poi c'è stata anche una nuova disposizione successiva, la internalizzazione di alcune case di cura accreditate. La Corte Costituzionale interviene cassando in parte qua la legge regionale pugliese, sostenendo che non è possibile assumere direttamente il personale, ma occorre passare pur sempre da una procedura cooperativa aperta all'esterno. Infine, non posso non citare, sempre dal punto di vista delle specificità del comparto sanitario, le possibilità di assunzione degli specializzanti del decreto 35 2019, il cosiddetto decreto Calabria, che consente la possibilità di accedere ai ruoli dirigenziali, ovviamente del ruolo medico, anche ai medici iscritti al secondo anno di specializzazione. Da questo punto di vista si è espresso il Consiglio di Stato ritenendo che la deroga si applica anche alle procedure di stabilizzazione. Quindi possono partecipare alle procedure di stabilizzazione anche i dirigenti medici, o meglio, sì, i dirigenti medici non specializzati. In conclusione, pare che il quadro che ne risulta è il quadro in cui, a differenza di quando autorevolmente riteneva il professor Garofalo, la sanità non sia davvero un'isola felice, o meglio, lo è con riferimento al comparto, o meglio, ai profili dei medici, dei sanitari. Peraltro gli studi ci dicono che l'Italia presenta una carenza di medici e di infermieri, ma al contempo, se vediamo un po' i dati, le partecipazioni ai concorsi pubblici per i profili più bassi, notiamo invece una presenza molto ingente di personale che vorrebbe lavorare nei ruoli della pubblica amministrazione del comparto sanitario. Dicevo, c'è una precarizzazione comunque dei rapporti che a mio giudizio non va molto di pari passo con le esigenze costituzionali di tutela delle prestazioni assistenziali minime, e una precarizzazione di cui sembra che il legislatore non sia del tutto consapevole. Segnalo con un flash che ai fini dell'attuazione dei programmi del PNRR il governo ha deciso, il legislatore pardon, ha deciso di superare il limite del 2% dell'organico dei contratti a termine e il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009, per cui è possibile oggi superare questi tempi per raggiungere gli standard richiesti al PNRR anche con contratti a tempo indeterminato, convenzionati o con COCO, e quindi il rischio è che un domani ci ritroveremo di nuovo qui a discutere di una nuova stabilizzazione. Grazie.
Grazie al dottor Claudio De Martino, e in effetti le stabilizzazioni non finiscono mai. Accogliamo ultima ma non ultima la dottoressa Francesca Pacifico, dottoressa di ricerca nell'Università di diritto del lavoro nell'Università del Stagno di Benevento, e mettiamo la pietra, non si sente più, mettiamo la pietra tombale dalla flessibilità alla stabilizzazione del contratto a termine lavoro pubblico tra esigenze amministrative e tutele lavorative. Prego, dottoressa. Al di là dello sforzo di natura retorica, mi sta consentito di ringraziare sinceramente gli organizzatori per questa opportunità concessami di partecipare nell'ambito di queste preziosissime conversazioni in un confronto di così alto livello scientifico. Non entrerò nel merito della disciplina del contratto a termine, in quanto già eloquentemente tracciata dalla professoressa Cristina Lezzi, che ringrazio moltissimo per i molteplici spunti offerti. Mi limiterò piuttosto a condividere alcune riflessioni che ho sviluppato più diffusamente nel contributo scritto al quale faccio rinvio e che riguardano in particolare alcune tra le criticità del modello attuale e le possibili prospettive evolutive. Il contratto a termine del pubblico impiego resta al centro di un equilibrio stabile tra esigenze amministrative e tutele lavorative. Oggi però non può essere più affrontato in chiave emergenziale o derogatoria. In una fase di riorganizzazione strutturale della pubblica amministrazione, l'uso della flessibilità solleva una questione di coerenza normativa. Serve una disciplina che la governi in modo programmato, trasparente e compatibile con i principi costituzionali. Articolo 97 e flessibilità non si escludono reciprocamente. La frizione si prende da quando il contratto a termine diventa un uso sistematico per coprire esigenze strutturali, in assenza di una pianificazione adeguata. È questo il nodo centrale, profilo già messo in luce da più interventi quest'oggi, ma soprattutto da quello del professore Alessandro Boscati, laddove si può vincere che l'abuso non dipende soltanto dalla inadeguatezza delle sanzioni, ma da una debolezza strutturale nella programmazione personale. Strumenti come il piano triennale dei fabbisogni e il PIAO avrebbero senz'altro dovuto colmare questa lacuna, eppure nella pratica si ritrovano ad essere meri adempimenti formali senza una reale incidenza nelle scelte funzionali. Ne risulta un quadro in cui la programmazione non è veramente in grado di orientare le decisioni né di impedire il ricorso reiterato a forme contrattuali flessibili anche in presenza di fabbisogni chiaramente strutturali. In questo contesto, la stabilizzazione selettiva, fondata cioè su criteri oggettivi e in coerenza con la programmazione, non è una perla, è piuttosto l'esito naturale di un'amministrazione fedele ai propri principi. La sentenza numero 205 del 2006 della Corte Costituzionale, come noto, aveva già legittimato questa prospettiva, così come negli ultimi interventi legislativi già citati, penso al decreto legislativo 75 2017, decreto legge 25 2015, però restano delle misure correttive, cioè pensate per rimediare ad abusi già avvenuti. Qui segnala una criticità sistemica. L'ordinamento consente la stabilizzazione soltanto a valle delle irregolarità e non come strumento ordinario, cioè attivabile a partire da una programmazione che sia legittima e trasparente. Ci si limita a riparare piuttosto che a prevenire. Nel frattempo, il risarcimento del danno, che resta il principale rimedio imprevisto, si è rivelato essere largamente inadeguato, incerto nei tempi, incerto nei esiti, spesso modesto, anche e soprattutto, l'ho già detto, alla luce delle recenti riforme, ma incapace realmente di correggere le distorsioni organizzative e di disincentivare comportamenti elusivi. L'alternativa non può essere continuare a spalmare situazioni che sono già consolidate, serve rendere effettivi strumenti di programmazione, inasprire
le sanzioni per chi le viola, ma soprattutto valorizzare le professionalità che già operano nelle pubbliche amministrazioni, questo pur sempre nel rispetto del principio di legalità. In quest'ottica, il passaggio dalla flessibilità alla stabilizzazione non è un cedimento al precariato, ma è un modo per ricomporre quella frattura tra legalità formale e realtà organizzativa. Stabilizzare quando ricorrono criteri oggettivi, selezione pubblica, utilizzo reiterato, coerenza con il fabbisogno, significa dare oggettività al principio meritocratico, non di certo eluderlo. Per questo, nel mio contributo, propongo che nei casi di reiterato utilizzo del contratto a termine per esigenze chiaramente strutturali, nonché già programmate, la stabilizzazione può assumere carattere automatico o semiautomatico, proprio come esito fisiologico di un percorso coerente, a condizione naturalmente che vengano rispettate le garanzie suddette, nonché quelle legate alla trasparenza e al rispetto della programmazione approvata. Una riflessione successiva. Il superamento del precariato nel lavoro pubblico non può essere pertanto affidata soltanto a cicli di stabilizzazione straordinaria, né limitarsi a risarcimenti simbolici, meramente economici. Serve una riforma strutturale che colleghi in modo stabile programmazione, responsabilità dirigenziali e tutele effettive per i lavoratori. In questa prospettiva, a mio sommesso avviso, la flessibilità può tornare a svolgere il ruolo che è proprio, non una struttura strutturale, ma una risorsa residuale che deve essere attivata soltanto quando realmente necessaria, all'interno di una pubblica amministrazione che sia solida, consapevole e giusta. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie anche alla dottoressa Francesca Pacifico, con la quale abbiamo concluso la presentazione di questi contributi. Ricordo che tutti verranno pubblicati e si tratta già di scritti importanti di oltre 50.000 caratteri l'uno e quindi avete avuto solo il distillato di un pomeriggio che poteva essere molto molto denso. Alessandro, posso andare a concludere con altro che le conclusioni sulle conclusioni. Vado molto velocemente a mettere due tasselli. Il primo, di che cosa parliamo l'anno prossimo, perché altrimenti poi non ci si rivede, ci lasciamo così all'inizio dell'estate e poi ce lo dimentichiamo. Parliamo di flessibilità organizzativa. Quest'anno l'abbiamo buttato lì, abbiamo capito ed è uscito continuamente il tema dell'organizzazione. Il prossimo anno rileggiamo la flessibilità in questa chiave: gestione flessibile, l'organizzazione flessibile, la gestione flessibile dell'orario, le relazioni sindacali, il tempo parziale, il lavoro agile, il lavoro da remoto, mobilità, comando e distacco, esternalizzazioni e reinternalizzazioni, flessibilità, condizioni personali del lavoratore, accomodamenti ragionevoli, e proviamo ad arrivare a nuovi modelli organizzativi del e nel lavoro pubblico. Ci aspetterà un altro anno impegnativo, confidiamo nel percorso che faremo insieme tutte e tutti e mi permetto di salutarvi solo con le parole della dirigente regionale che ci ha salutati prima e che mi scrive dicendo: ma non vogliono venire tutti a lavorare da noi, questi ragazzi eccezionali. Se ci pensate, noi siamo regione a statuto speciale, per cui non va così male. Professore Boscati? Non hai contrattato per quanto? Beh, ma qui non c'è bisogno di contare. No, da parte mia ringraziamento a tutti voi giovani, più giovani, che avete affrontato in maniera molto brillante varie tematiche, tutte le tematiche, sono alcune cose da dire, ma diciamo. Ma no, c'è questo è da squalifica, no?
Io sono careggiano e maestro non avrebbe permesso di continuarsi a cena a parlare di cose pesantissime come il diritto. Ma a parte questo, no, veramente grazie a tutti, grazie ai giovani, grazie a tutti coloro che ci hanno affiancato in questo percorso. Il prossimo anno riproporremo l'elenco, voglio dire, è abbastanza noto. Diciamo che il tema della flessibilità in una logica più organizzativa. Diciamo così, il filo rosso che vorrei cercare di costruire insieme alla collega del prossimo anno è il tema dell'organizzazione flessibile in una logica di benessere organizzativo. Non è una roba semplicissima, bisogna pensarci. Però questo è un po', come dire, l'obiettivo che ci siamo dati. Gli istituti li abbiamo, come dire, inseriti in una prima visione, ma l'ortocentro del ragionamento è questo, cioè come la visibilità può essere l'elemento che coniuga la posizione del singolo con le dell'organizzazione. Questo oltre quella che è tipologia flessibile. E quindi, per esempio, la centralità, secondo me, di grandi lavoranti del lavoro di lavoro. Questo è un tema importante. Il tema del lavoro anche da remoto, ma una prospettiva che vorrei andare oltre quella tradizionale, cioè la prospettiva che in qualche modo sintetizzi le esigenze di inserimento organico oltre quella che era la mera conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, così. E questo ovviamente in una prospettiva anche di rivedere come il part-time in qualche misura può essere rivisto. Il tema dei stacchi, comandi. Torna già la professoressa Alessi sul part-time, abbiamo già visto. Si è già autoinvitata, quindi uno che siamo autoinvitati. L'avremmo invitata allo stesso a questo punto. Dicevo, il tema del comando, distacco, la prospettiva anche luce delle modifiche recenti, un tema che a me, come dire, faccio fatica a digerire, che è quello rosso. No, degli appalti, no, vedendo cose giuste, cioè, è un tema, voglio dire, perché io non sono assolutamente convinto del fatto che l'appalto incrementi l'efficienza e l'efficacia per risparmio delle persone, è esatto il contrario. E qui pensare a quelle che sono delle politiche, delle logiche virtuose. Poi il dottore De Martino ci ha insegnato quella Puglia, come dire, è un po' legislatore libero, mettiamolo così, è stato bacchettato più volte, nel senso, quello che non guardava neanche uno, sono certe. No, nel senso che cioè, forzando il dato organizzativo sono entrate gambati al centro del rapporto, perché raccontare che è inevitabile, perché quando richiamava anche i ambulatoriali, poi devo dire altro numero non da poco, prima cambiano per la vita. Quindi il prossimo anno, vuol dire, si preannuncia ancora ricco di approfondimenti. Il forum sarà il medesimo, cioè 9 a distanza, 1 in presenza, direi sempre martedì pomeriggio. Basta, non ho altro da aggiungere. Quanto inizierà il giro per confezionare nel dettaglio quelli che sono i contenuti, con tutto il giro per i canzoni. Grazie davvero a tutti e alla prossima.